Buon pomeriggio amici di Calcio Napoli 24 e ben ritrovati, ci ritroviamo qui negli studi di Calcio Napoli 24 per la prima del Napoli, stagione appunto 2024-25, sì ma anno solare 2025. Un buon pomeriggio da Ciro Novellino, c'è Vittorio Bernardo in cabina di regia. Noi tra pochissimo andremo allo stadio Artemio Franchi di Firenze dove c'è Manuel Guardasole. Alle ore 18 comincerà il match lungo prepartita insieme a voi. Vi faremo vedere che aria si respira all'Artemio Franchi di Firenze. Vi faremo appunto vedere quello che accade nei minuti precedenti al fischio d'inizio dall'esterno dello stadio. Napoli che giocherà senza Matteo Politano e qui c'è Kvaratskhelia, tutti e due infortunati non convocati. Al loro posto con ogni probabilità Davide Neres a destra e Leonardo Spinazzola a sinistra. Voliamo, andiamo all'Artemio Franchi, andiamo a Firenze, andiamo da Manuel Guardasole. Ciao Manuel, buon anno. Eccomi Ciro, buon pomeriggio, buon anno a te e a tutti i nostri telespettatori. Questa è l'atmosfera qui, come vedi un po' triste e desolata a dire la verità per il momento. È vero che sono le 4:10 e mancano ancora 2 ore al match, ma è vero anche che sono davvero pochi i tifosi del Napoli che saranno nel settore ospiti, perché ormai l'abbiamo detto, l'abbiamo raccontato, ne abbiamo parlato tantissimo. Questa è l'ennesima trasferta con il divieto per i residenti in Campania e quindi sì, ci saranno un po' di tifosi. Alcuni sono entrati pochi istanti fa, qualcuno li vede ancora fare i controlli lì, però insomma sono entrati una ventina, trentina di tifosi che sono i primissimi ad essere arrivati, però come vedi atmosfera davvero surreale rispetto a quello a cui siamo abituati solitamente, perché appunto c'è questo ennesimo divieto, un po' la data molto vicina alle feste che sicuramente avrà inciso, ma poi anche il fatto che appunto è l'ennesima partita col divieto per i residenti in Campania che non sono potuti venire qui. Qualche tifoso del Napoli, ma ormai lo sai benissimo, sarà anche sparso in tribuna sicuramente a far sentire calore a questo Napoli, però insomma per il momento l'atmosfera è questa qui. Sembra di non essere fuori a uno dei classici settori ospiti dedicati e destinati ai tifosi napoletani. Manuel, ieri in conferenza stampa Antonio Conte lo ha detto, qui c'è Kvaratskhelia e Matteo Politano non sono convocati, è uscito tra l'altro anche il bollettino poi nel tardo pomeriggio di ieri relativo ai due infortuni. Leonardo Spinazzola e Davide Neres, Neres a destra, Spinazzola a sinistra, dovrebbero essere i due sostituti. Perché Spinazzola e non magari un esterno alto come Gong piuttosto che, non lo so, Giacomo Raspadori, anche se a Raspadori ha cambiato ruolo? Perché Leonardo Spinazzola, tra l'altro vicino anche alla cessione, da quello che sembra? Ma guarda, prima faccio una battuta perché tu anche ne hai viste di situazioni di campo e sai bene come parlano determinati protagonisti. È stato troppo facile per Antonio Conte dire ho cambiato ruolo a Raspadori, sto provando a dargli una nuova veste, ma in realtà quella che abbiamo visto la settimana scorsa è il ruolo di Raspadori, ovvero la seconda punta alle spalle di un calciatore come Lukaku in un 4-2-3-1 bello fatto e finito. Poi vogliamo farla passare per la mezzala alla McTominay, va benissimo, ma in realtà quel lavoro nel 4-2-3-1 la seconda punta, il trequartista, chiamiamolo come vogliamo, lo fa sempre, anche di coprire e dare una mano ai due centrocampisti. Quindi sì, cambio ruolo, però la tua domanda è lecita, perché in effetti Raspadori sarebbe adatto anche a fare questo ruolo qui. Mi viene in mente la partita di cui si è parlato tanto in questa settimana contro lo Spezia, no? Quel famoso Napoli-Spezia che ha sbloccato proprio lui nel finale nell'anno dello scudetto, e lui lì partì proprio da ala sinistra. È un qualcosa che può fare, che sa fare, ma in questo momento ormai Conte credo che dopo 5-6 mesi l'abbiamo conosciuto. Prima non prenderle, cerchiamo di difendere il risultato, cerchiamo di fare una partita solida. Se riusciamo a fare un gol più degli altri, bene, però in questo momento quello che noto appunto è un tentativo da parte di Conte di coprirsi. E perché la scelta di Spinazzola? Perché possiamo definirlo 4-3-3,
ma in fin dei conti parliamo di un 3-5-2, che sia Olivera o Di Lorenzo a fare da braccetto alla coppia Juan Jesus Rachmani. Scusa se interrompo, Sì. possiamo tranquillamente dire che Spinazzola è il Politano di sinistra. Sì, da capire poi se giocherà a sinistra, perché non mi sorprenderebbe anche l'inversione, magari con Olivera e Spinazzola larghi, Di Lorenzo che fa il braccetto, i tre centrocampisti Anghissà, McTominay e Lobotka, e Neres vicino a Lukaku, che potrebbe essere anche una soluzione plausibile. Poi dipenderà chi farà l'esterno un pochino più alto fra Di Lorenzo e Olivera. Io credo che ce la giocheremo così, cioè, possiamo definirlo un 4-3-3, ma che diventa 5-3-2, secondo me, 3-5-2, che dir si voglia. Però sì, come dicevi tu, credo che quella di Spinazzola sia una scelta non conservativa, ma che consente al Napoli di mantenere quell'equilibrio su cui tanto sta lavorando Antonio Conte. È chiaro che, come dicevi tu, anche Spinazzola fondamentalmente è sul mercato, ma come è sul mercato Zerbin, che è in uscita e che quindi non può essere, tra virgolette, utilizzato, e poi c'è Ngonghe, che in questo momento non è tanto coinvolto, che poteva essere sicuramente una soluzione. Ieri, sempre in conferenza stampa, Antonio Conte ha dichiarato: ma mannaggia Lukaku, non ne vuole parlare del singolo, non vuole parlare di Lukaku, ma facciamolo noi, Manuel, perché sì, è andato a segno, ha fatto secondo me anche un buon numero di gol. A questi gol dobbiamo affiancare anche un buon numero di assist. Il punto è che siamo sempre abituati a quello che fu Victor Osimhen e di conseguenza ci aspettiamo da quello che è il centravanti del Napoli un qualcosa in più, anche perché in termini realizzativi questo Napoli in testa alla classifica non è che abbia segnato poi tutti questi gol, anzi ha vinto spesso, come piaceva a Massimiliano Allegri, di cortomuso. Sì, tra l'altro Ciro, ricorderai che per lo stesso Osimhen c'erano critiche sulla qualità della sua partita, sul fatto che scomparisse praticamente fin quando non la mettesse dentro, non trovasse la rete, perché il tifoso del Napoli degli ultimi anni è abituato alla qualità dei Mertens, degli Higuain prima, dei Cavani stessi, e quindi poi Osimhen prima, Lukaku ancora di più dopo, sia perché è inevitabilmente in una fase calante della sua carriera, perché è chiaramente nella fase più matura della sua carriera, e perché ha caratteristiche completamente diverse da quelle che abbiamo citato prima, e quindi chiaramente ci si aspetta da lui un coinvolgimento nel gioco, nella manovra diverso, ma che in realtà chi conosce Lukaku, e Lukaku in particolare degli ultimi anni, non la Lula dei tempi dell'Inter con Lautaro, in un gioco tra l'altro diverso, perché mettici oggi un Lautaro a ruotare intorno a lui, è chiaro che sarebbe ancora un modo diverso di interpretare la partita e il ruolo, tant'è vero che nel secondo tempo, settimana scorsa, entra Raspadori finalmente nel ruolo giusto, finalmente con una squadra che non si è schiacciata troppo dietro, e ci sono stati i movimenti, le distanze giuste per creare quelle 2 o 3 situazioni dove Lukaku ha fatto vedere quello che sa fare, Raspadori ha trovato il gol, gli inserimenti dei centrocampisti ci sono stati. Poi è anche giusto, secondo me, quando analizziamo le partite, sottolineare un po' tutti questi aspetti, perché gridare sentenze è troppo semplice, ma vedi quella partita, per esempio, primo tempo male, sbaglia il rigore, ma nel secondo tempo con gli spazi giusti, con un compagno di reparto più vicino a lui, è riuscito comunque a rendersi pericoloso. Nel primo tempo il palo, ad esempio, in un'occasione che il Napoli sta provando da qualche settimana per cercare di far trovare le giuste misure all'ala che va al cross con Lukaku al centro, in quell'occasione si era mosso bene, però chiaramente questa è una squadra che era abituata a giocare in tutt'altro modo, che Conte ha trasformato, ha plasmato, che era partita per fare il 3-5-2, che poi è cambiata ancora, adesso è ancora un'altra squadra, ancora con un'altra tipologia di gioco. Conte si è adattato ai protagonisti di questa squadra, però non è facile in così poco tempo trovare l'amalgama, gli equilibri, i movimenti giusti, le soluzioni offensive. Il Napoli aveva blindato la difesa, poi si fa male Buongiorno proprio nel momento migliore di quello che era
una serie di clean sheet davvero importanti. Sta proseguendo Conte a cercare di trovare questa costanza anche difensiva, ma non è sempre così facile, quindi sì, è chiaro che il tifoso napoletano fa bene a chiedere di più ad un calciatore pagato profumatamente, è arrivato con tutte l'entusiasmo del caso e chiaramente con tutte le pressioni del caso, perché Conte poi non si nasconde. È vero quello che hai detto tu, però è vero anche che sottolinea come appunto a questi calciatori è giusto e sia giusto chiedere di più. Bisogna chiedere di più a questi calciatori come Lukaku, perché sono arrivati in un mercato importante, dispendioso, a certe cifre, ed è chiaro che poi su Lukaku ci sia pressione. Conte dice come c'è giustamente pressione su di me, Conte ne è consapevole, ma credo che ne sia consapevole anche Lukaku. Poi i suoi gol li ha fatti, i suoi movimenti li sta facendo, è in netta crescita, magari anche oggi ci dimostrerà quello che è il percorso che sta facendo, e diciamo la speranza è che sia protagonista oggi magari al fianco di David Neres, che secondo me oggi sarà più vicino a Lukaku. Complicato l'Artemio Franchi, uno stadio molto caldo, i tifosi fiorentini non sempre buoni nei confronti dei napoletani, anzi tutt'altro. Mi sono fatto un po' di trasferte in quel di Firenze e ho assistito a tante scene anche nei confronti nostri in tribuna stampa. L'ultimo episodio, Manuel, lo abbiamo raccontato poco fa su calcionapoli24.it, dove un tifoso era lì a Firenze la sera, anzi un campano, beneventano in particolar modo, era lì a Firenze a festeggiare il Capodanno, voleva cantare una canzone napoletana al karaoke e non gliele hanno permesso. Quando ha chiesto spiegazioni gli è stato detto: beh, bisogna cantare in italiano, inglese, francese o tedesco, il napoletano no. Ma Ciro, non cantare il napoletano, Manuel. No, ma sai, prima ne stavamo parlando nella diretta su TikTok, quindi invito anche chi ci segue su YouTube a seguirci anche sui nostri altri canali. E c'erano anche dei tifosi fiorentini che si sono inseriti in diretta e che commentavano la sportività di ciò di cui stavamo parlando. Io proprio questo ho sottolineato, il fatto che fondamentalmente il napoletano sia sportivo, poi certo ci sono gli sfottò eccetera, ma andare oltre in questi episodi, in queste dichiarazioni di cui stiamo parlando sempre di singoli che non hanno capito nulla, quindi della vita in generale, quindi secondo me è inutile anche dargli troppo spazio. La realtà è che nel calcio c'è campanilismo, soprattutto in Italia, ci sono tifosi che creano sfottò per ogni singola rivale, il Napoli ne ha tante di rivali, e secondo me fin quando c'è lo sfottò va tutto bene, quando si va oltre assolutamente sono episodi deprecabili. E secondo me è giusto che poi noi che facciamo questo lavoro sottolineiamo anche gli aspetti negativi. Tra l'altro, nota di servizio, Ciro, tu ci sei stato più volte, alle nostre spalle c'è il settore ospiti, di là ci sarebbe l'accesso alla tribuna, ma noi dopo dovremo fare tutto il giro dello stadio per andare in tribuna stampa. Anche questo e non è nemmeno sia agevole, pericoloso che un disservizio. Non assolutamente, quando basterebbe farci passare qui dove vedi alle mie spalle con tanto di tesserino a credito e tutto, e sarebbe molto molto più semplice, quindi a volte ci complichiamo anche la vita da soli. Assolutamente. Manuel, sono le 16:20, dimmi tu come ci vogliamo organizzare. Noi abbiamo comunque da ultimare la preparazione dello studio in attesa dei nostri ospiti, quindi dimmi tu se vogliamo restare qualche altro minuto insieme e poi ti cedo la linea, oppure vuoi già... Non ti preoccupare, continuo io. Perfetto, allora lascio a te la linea. Ovviamente noi sistemiamo, oggi abbiamo un bel po' di ospiti, quindi abbiamo da sistemare un po'. A più tardi. Perfetto, assolutamente, grazie Ciro, a tra poco. Il nostro ospite da Trani, Club Napoli Bat, dovrebbe essere collegato tra poco. Tra poco sono collegati. Sì, con Ciro, sì. Mi stava salutando, ha detto che stava andando a preparare un po' il tutto. Tutti i problemi tecnici da risolvere. Assolutamente. Lei si chiama? Io mi chiamo Angelo. Posso darti del tuo, Angelo? Sì, tranquillissimo. Allora Angelo, oggi sarai nel settore ospiti. Settore ospiti, sì. Ed è importante che vi facciate sentire, perché oggi ci sono io devo essere in compagnia, solo che abbiamo avuto difficoltà a prendere i biglietti. Esatto. Era proprio complicato acquistare i biglietti per questa partita. L'abbiamo notato e ce l'hanno sottolineato in tanti, appunto
quello che abbiamo visto per il momento è un'affluenza piuttosto ridotta. Sì, Ed è l'ennesima partita con un divieto per i residenti in Campania. che non è normale, anche perché è una cosa che sta colpendo solo ed esclusivamente i tifosi napoletani, e questo chiaramente mi sospettisce un po', dai. E poi ci troviamo a dire sempre la stessa cosa, come se il tifoso campano fosse pericoloso e facinoroso. Poi, E come dire Genoa-Napoli, cioè assurdo, Genoa-Napoli, no, è ridicolo, sono proprio ridicoli. Passiamo al campo, alla partita di oggi. Ci sono 3 assenze pesanti, importanti come Buongiorno, Politano e Kvara. Sì. Juan Jesus prenderà il posto di Buongiorno, Neres in attacco con Lukaku. Okay. Si parla di Spinazzola, è una scelta che ti convince? La reputi troppo difensiva? Chi avresti schierato in attacco? Diciamo che rispecchia la prudenza del nostro allenatore. Sembra molto prudente, l'abbiamo visto in altre occasioni. Magari con Gong si sarebbe stato un po' più un'azione offensiva più che difensiva. Ha scelto così, poi il campo dirà la sua, insomma. Ma voi che la seguite, facciamo vedere anche lo stemma, dai, del club Napoli nostra Basket, sciarpa. la loro sciarpa. Voi che seguite il Napoli, insomma, con i vari club, eccetera, ma vi aspettavate in questa stagione già un exploit così del Napoli di Conte? Perché poi sembra che stiamo andando a piccoli passi, non c'è quell'entusiasmo che io percepivo per esempio nell'anno di Spalletti, no? Forse perché quel Napoli era travolgente, però il Napoli è lì. Tu parli di scarso entusiasmo perché è dipeso tutto dalla scorsa stagione, chiaramente. La squadra campione d'Italia che, mancando un solo elemento e cambiando l'allenatore a fare quel campionato, chiaramente ti lascia con le braccia giù. Cioè, come mai tutto questo cambiamento? Quest'anno chiaramente c'era tutto da guadagnare quest'anno rispetto all'anno scorso. Vediamo, io non ho aspettative di gloria, però tutto quel che esce di buono è guadagnato. Forse è questo quello che noto, cioè che nel tifoso non c'è quell'aspettativa, nel tifoso napoletano che incontriamo, non c'è quell'aspettativa che portava quell'entusiasmo. Diciamo cioè che... come andarci ancora con i piedi tipo un po' dopo, forse ancora a leccarci le ferite dello scorso anno. Sì. In molti l'aspettativa è molto nascosta, perché molti ci credono in quest'anno. Io voglio andare tranquillo, aspetto, sì, tutto quello che di buono esce, la squadra c'è, ci sono squadre superiori alla nostra, non è in dubbio. Però anche l'Atalanta? io l'Atalanta la metterei alla pari, l'unica squadra che ritengo superiore è l'Inter. L'Atalanta, anche se vinta a Napoli in quel modo, Napoli non l'abbiamo demeritato, è una partita molto più equilibrata di quanto dica il punteggio. Poi secondo me il protagonista di questa stagione al momento è proprio Conte. Purtroppo Che secondo me divide un po' i tifosi. Ti piace, non ti piace, è troppo lontano da quello che è Napoli. Sì, diciamo che a me non mi ha fatto una buona impressione quando arrivando a Napoli, nel senso che lo inquadro sempre come un personaggio della storia juventina. Perdonatemi, però deve fare il suo, ora sta a Napoli e fino a questo momento sta facendo bene. Un pronostico te lo posso fare o sei troppo scaramantico? Non le faccio, la partita si può vincere, si può pareggiare, si può perdere e si pensa alla prossima. Speriamo che ci sia una bella partita. Salutiamo gli amici del Club Napoli Bat che dopo ritroveremo. Sì, sicuramente, si collegheranno con Ciro più tardi, anche forse a momenti. Quindi saluto Nicola che sicuramente starà in sede e poi gli altri amici che staranno a seguire la partita nella nostra sede del club. Grazie mille e buona partita, grazie. Arrivederci, ciao. Grazie ancora e buona partita. Io vi faccio vedere anche un po', grazie a Fabio Giulianelli che ringrazio il nostro operatore per quella che è la situazione qui. Qualcuno sta entrando, ma come vedete e come vi stavamo raccontando si parla appunto di 250 tifosi circa che saranno presenti nel settore ospiti, insomma non la solita atmosfera che vi raccontiamo quando andiamo al seguito delle trasferte del Napoli. Sono pochi, ci sono state appunto, come diceva anche il nostro amico del Club Napoli Bat, delle difficoltà anche nell'acquisto dei tagliandi nel settore ospiti. Chiaramente il divieto incide veramente tanto, però sicuramente insomma
proviamo anche a raccontarvi quella che è l'atmosfera qui, sebbene appunto non ci siano tantissimi tifosi. Poi chiaramente mi fa piacere anche interagire con voi della chat di YouTube, se avete domande sono qui pronto a rispondervi. E poi Giovanni Cenicola per esempio ci chiede se ci saranno gli Ultras. No, in realtà appunto gli Ultras non ci saranno, c'è il divieto di trasferte per i residenti in Campania e quindi non avremo la possibilità di far sentire il giusto sostegno alla squadra, perché appunto non avremo la possibilità di vedere un settore ospiti gremito come siamo abituati. Però qualche tifoso del Napoli anche in tribuna ci sarà e si farà sicuramente sentire. Tornando alle scelte, io vi ripeto quelle che dovrebbero essere le formazioni probabili e quella che dovrebbe essere la scelta di Antonio Conte, che è chiamato appunto a sostituire, insomma, assenze pesanti, e quindi chiaramente deve avere la possibilità di sostituire Politano, Kvara e Buongiorno, che manca da un po', ma è comunque un'assenza pesante, e per questo motivo insomma ha la necessità di inserire Neres e un'altra ala. C'è chi spera Ngong, c'è chi ha puntato su Zerbin, ma in realtà al momento la scelta dovrebbe ricadere su Spinazzola. È vero che anche egli è in uscita nel mercato di gennaio, non è ancora una decisione definitiva quella del Napoli e dello stesso Spinazzola di separarsi già a gennaio dopo soli 6 mesi e dopo l'affare a parametro zero che ha fatto il Napoli, però è sicuramente una possibilità quella appunto di vedere Spinazzola dal primo minuto, sebbene appunto sia sul mercato. Per quanto riguarda la Fiorentina dovrebbe esserci De Gea tra i pali, Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens, Adli che fa coppia con Mandragora ormai da un po' di settimane, con Colpani, Gudmundsson e Sottile alle spalle di Ken. In questo momento Mandragora è in vantaggio su Cataldi, mentre Gudmundsson è in leggero vantaggio sul Beltran, che bene aveva fatto fino al rientro di Gudmundsson, che però chiaramente è rientrato e si è preso il posto da titolare come prima dell'infortunio. Adesso chiaramente Beltrane cerca di trovare spazio, però davanti a sé a Gudmundsson, e nelle ultime settimane molto spesso hanno giocato un tempo per parte, e quindi vediamo quella che sarà l'impiego di Gudmundsson e Beltran, che credo sia l'unico vero dubbio nella formazione di Palladino. Per quanto riguarda il Napoli, appunto, Spinazzola dovrebbe essere la scelta su cui ricadrà Antonio Conte per quanto riguarda il tridente offensivo, ma come vi dicevo prima, sì il tridente, ma in realtà parliamo di un 3-5-2 con appunto Neres e Lukaku davanti, e da un lato Spinazzola, dall'altro da capire se giocherà Olivera o Di Lorenzo da esterno e chi dei due invece farà il braccetto con Juan Jesus e Rachmani. Ma fondamentalmente il Napoli si schiererà con un 4-3-3, ma sarà un 4-3-3 un attimo diverso da quelli che abbiamo visto nelle ultime settimane con Kvara, con Politano, con Neres e Politano. Insomma, Lukaku e Neres avranno il peso sicuramente dell'attacco, e quindi saranno chiamati a dare una risposta importante. A proposito di loro due, Neres ha parlato dopo l'ultima gara di campionato. Proprio in quell'occasione Davide Neres ha anche parlato del suo ruolo, ovvero della capacità e dall'abitudine più che altro di trovarsi meglio sulla fascia destra, probabilmente perché per tanto tempo ha giocato lì. Però insomma anche Conte non disdegna l'idea di schierarlo in luogo di Kvaratskhelia. Oggi è chiaro che se giocasse Spinazzola dal primo minuto tutto lascerebbe pensare Spinazzola a sinistra e Neres a destra. Però occhio, perché magari Spinazzola, che ha fatto l'esterno a tutta fascia nella Roma, nell'Atalanta, ma anche nel Napoli delle prime settimane, sia a sinistra che a destra, potrebbe anche giocare a destra con Neres seconda punta molto vicino a Lukaku e con Olivera a fare l'esterno a sinistra. E chiaramente in quel caso Di Lorenzo, un po' come le prime giornate di campionato, farebbe il braccetto di destra con Rachmani e Juan Jesus a completare la difesa. Quindi anche lì è tutto da vedere, dobbiamo aspettare, non possiamo fare altro che aspettare le formazioni ufficiali, però insomma la tendenza è quella lì, di vedere Spinazzola dal primo minuto. Come vi dicevo prima, come chiedevate in tanti, ma non è sul mercato? Beh, in realtà non è sul mercato c'è
Foloruncio, che infatti non è convocato ed è fuori dai convocati. Sul mercato c'è chiaramente anche Zerbin, che è ad un passo dal Venezia, l'abbiamo visto. Posso intervistarvi prima di questo Fiorentina-Napoli? Allora, nomi. Io Vincenzo. Francesco. Posso darvi del tu? Da dove venite? Assolutamente sì. Da Gaeta. E io da Formia. La Gaeta è Formia, bellissima trasferta che anche per No, voi. sono tutte trasferte per tutte noi. trasferte per Perché voi. noi non manchiamo. Buonasera, eccomi qua, senti la mancanza mia, Non manchiamo a senti. nessuna trasferta. Lo so Senti bene, la mia mancanza. bellissima trasferta perché poi non è così lontana. No, quindi infatti. è comoda. Buon anno a tutti Buon anno a innanzitutto. tutti, innanzitutto. Assolutamente. Forza Napoli e speriamo Saremo che il ripartiamo nostro da dove amato siamo fermati. Sta passando anche il Napoli, non so se lo riusciamo a beccare. Fabio, ci proviamo. Dai, Fabio. Dai Fabio, ci proviamo. Gira di là, gira di là. Non so se riusciamo a beccarlo, eccolo lì, che passa il pullman del Napoli, che chiaramente va nella strada che dopo dovremo fare a piedi. Io e il buon Fabio Giulianelli, che ringrazio, perché dovremo fare tutto il giro dello stadio. Intanto il Napoli è arrivato, ore 16:30, manca Vogliamo un'ora e mezza. salutare a tutti i nostri amici e soprattutto a quelli là che non riescono a venire nelle ultime partite, che è stato un disastro. E si sente la mancanza loro. Assolutamente, assolutamente. A proposito di questo, parto proprio da questo. Oggi io sono qui da un po', sono veramente pochi tifosi. Dobbiamo fare un appello, cioè è mai possibile che dobbiamo andare avanti così? Quello è il problema, quello che stava dicendo lui proprio in prima persona. Perché non è mica giusto, dai. Non è Poi- normale. Poi ci sono le altre società che stanno peggio di noi, le altre squadre che portano più casini di noi, ma perché subiscono sempre i nostri? Boh. Non lo so. Passa alle scelte. Conte dovrebbe puntare su Spinazzola. Mancano Kvara e Politano, dovrebbero giocare Spinazzola, Neres e Lukaku. Scelta che ti convince? Ma non è detto, può darsi pure che Gonge possa essere della partita, non è mica detto, perché Conte ci ha abituato a fare scelte che a caso Ha fatto un po' di pretattica secondo te? ci può stare, Ma noi siamo perché, troppi perché lui ha preparato nel prepartita facendo passare il concetto che Spinazzola è un'ala, c'ha dei trascorsi e quant'altro, però ci vuole gamba. E in questo momento purtroppo, ahimè per noi, non è che Spinazzola ha tanta gamba in questo momento. Tra l'altro sembra anche in uscita in questo momento. Ed infatti, se dovesse essere veramente in uscita, non so fino a che punto si può rischiare un giocatore, che poi si parla proprio di sponda fiorentina, insomma, che sono tanti piccoli indizi che potrebbe essere, insomma, che l'ex veronese sia della partita. Questo è quanto. Ngong potrebbe essere una bella soluzione, oppure ti convince quella di Spinazzola? Ma Spinazzola, io penso che l'abbia visto il momento buono, se no altrimenti non lo mettevo in campo, perché poi l'allenatore saprà tutti i difetti dei giocatori, se sta bene, se sta male. Credo che attualmente, secondo me, lui lo vede bene e oggi lo farà giocare. Come facciamo noi a saperlo? 1-1, il suo parere diventa decisivo. Ngong o Spinazzola? Ngong. Comunque sì. Una Sono squadra un po' più offensivi. offensiva. Certo. E noi andiamo a vincere, non è che non ci dobbiamo accontentare, noi siamo in Sono Napoli. gli altri che si devono preoccupare di noi, non noi di Facciamo loro. sempre dei casini, ma perché? Sono gli altri, perché noi siamo una squadra bella Andiamo a solida, divertirci, pertanto sono loro che devono preoccupare di noi. Assolutamente. Noi dobbiamo puntare la porta e questo è quanto. Perciò non sempre spalle alla porta, ma la porta davanti, a quel punto non ce n'è per nessuno. Amico mio, Fare un gol più degli altri. assolutamente Amici sì. ti reclamano, ma Ciao, ciao, buona partita. Ciao. Il desiderio di questo 2025 del Napoli? Vincere lo scudetto ancora. Ciao, voglio. Vi saluto, buon anno ancora. Grazie e buona partita. Grazie mille, grazie e buona partita. Come vedete sono pochi, ma si fanno sentire e sono sempre calorosi, perché poi veramente ci ritroviamo in ogni trasferta e diventa anche il bello di ritrovarsi qui. E loro per esempio da Gaeta e da Formia veramente seguono il Napoli in ogni luogo e in ogni latitudine e longitudine d'Italia, per essere sempre al fianco degli azzurri. E a proposito degli azzurri, avete visto, grazie a Fabio Giulianelli, a cui ho chiesto di straordinari, perché praticamente sono passati in mezzo a case e alberi, il pullman del Napoli, anzi due pullman del Napoli, che dall'Hotel Hilton Metropole hanno portato gli azzurri allo stadio Artemio Franchi, quando manca un'oretta e mezza il Napoli, che è arrivato anche in leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia, ma insomma Napoli che avrà il compito, come dicevano i tifosi poco fa, di dimostrare che appunto anche con determinate assenze, anche
se una squadra leggermente rimaneggiata, ma comunque in campo ci va Neres, non l'ultimo arrivato, e poi chiaramente Spinazzola e Juan Jesus, che avranno un compito importante, quello di sostituire Buongiorno e Politano, però in fin dei conti è comunque un Napoli che fa paura. La Fiorentina è sicuramente una squadra in fiducia, non dimenticando che hanno ancora una gara da recuperare, che è la gara appunto contro l'Inter stessa, e quindi percorso importante anche quello della squadra di Paladino. Non è una sfida facile, assolutamente, lo sappiamo, ne siamo consapevoli, però la speranza appunto di vedere una bella partita e appunto di poter raccontare un grande Napoli. Però staremo a vedere quello che questa partita ci riserverà, e possiamo appunto, posso intervistarla prima della partita? Eccoci qua. Buonasera. Buonasera. Posso chiederti il nome? Rosario? Tu? Sì, certo, ovviamente. Da dove vieni? Allora, sto salendo dalle ferie di Natale da Napoli, Quindi hai fatto una sosta direzione, doverosa. direzione Reggio Emilia, sosta obbligatoria a Firenze. Sosta doverosa, partita che vi vedrà impegnati, perché secondo me dovete cantare più del solito. Sì. Purtroppo questa è l'ennesima partita senza i residenti in Campania. Infatti. E abbiamo visto veramente pochi tifosi arrivare finora. Sì, infatti, ma pure sinceramente l'organizzazione qui è da far paura, perché ho dovuto fare il giro dello stadio senza un'indicazione, senza niente. Noi ci lamentiamo del nostro, però dobbiamo guardare pure un po' a casa degli altri. Cioè, sinceramente è una cosa veramente vergognosa. Sto camminando da mezz'ora, ho dovuto lasciare l'auto a un'altra parte proprio, una cosa veramente vergognosa. Comunque, l'importante è il nostro Napoli. L'importante è che ci siamo. Conte ieri ha detto, ma è chiaro che ci mettono pressione, siamo in lotta per lo scudetto. Io la domanda gliela faccio diretta. Sì. Qual è il desiderio, il sogno per questo 2025? Il sogno per il 2025 per quanto riguarda il Napoli sicuramente è lottare fino all'ultima domenica per lo scudetto. Ce la possiamo fare, sì, fiduciosi? Sì, ce la possiamo fare. Conte divide un po' i tifosi, anche che ho intervistato sinora. C'è chi lo ama e chi proprio non riesce ad andargli giù, forse quel passato lì. I passati è difficile cancellarli. Lui poi sinceramente, devo dire la verità, è un pochettino, diciamo, scontroso, pure abbiamo visto nella conferenza stampa di ieri. È un po' più freddo di quell'uomo di Certaldo che tanto ci ha fatto divertire. Sì, anche se devo dire la verità, pure a lui non è che lo sopportavo tanto. Quindi, anche insomma, lui è un passato. No, però come allenatore non si discute assolutamente. Diciamo, noi dobbiamo abituarci al suo modo di giocare, che conosciamo qual è. Lui insomma chiede questo tipo di sforzo anche agli atleti. Però sei abituato, secondo te, anche a proposito di abitudine, a quello che è l'ambiente Napoli? Cioè lo vedi più integrato anche in quelle che sono le dichiarazioni, anche nelle uscite che fa? Cioè, si è forse reso conto dopo questi primi 6 mesi di come andare a tastare questa piazza? Sì, sicuramente sì. In alcune lui mette le mani avanti quando comincia le conferenze, mette sempre le mani avanti, e qua sembra che a poco si riducono sempre di più le domande che si possono fare, perché sui singoli no, su quello no, sullo scudetto sul mercato non parla. Sul mercato ovviamente, ma nessun allenatore parla di mercato, quindi figuriamoci lui. Però mano a mano diciamo che sta avviando pure le conferenze, insomma, a modo suo. Però comunque è un vincente, ci sta poco da fare. Cioè. A proposito di mercato, ma cosa manca? Allora, sicuramente il difensore centrale. Okay. Sicuramente il difensore centrale va fatto, speriamo del rientro di Buongiorno presto, ma sicuramente va fatto il difensore centrale. E poi se lui, a proposito di conferenza stampa, disse 21 di movimento siamo e 21 di movimento, quindi se esce Foloruscio alla Fiorentina deve arrivare un centrocampista. Ma attaccanti penso che se non esce nessuno siamo completi, altrimenti se esce qualcuno arriva pure l'attaccante. Quindi diciamo un difensore e un centrocampista serviranno, sì. Spinazzola andrà via, prenderemo l'altro esterno, tu cosa fai? Oddio, i desideri insomma sono sempre tanti, però poi lo sappiamo che il mercato di gennaio è sempre un po' particolare, è difficile da incastrare determinate cose. Però se già il Napoli si sta muovendo sui capitani, cioè tipo Danilo Pellegrini, cioè è già un'impronta dell'allenatore questa. Sì.
Cioè, non sono i soliti arrivi di gennaio. Sono quei calciatori che portano sicuramente una certa esperienza nello Sì, spogliatoio. io l'ho detto Pellegrini, ma ci credo poco e niente, perché per l'ingaggio che c'ha 6 milioni all'anno. Credo anche che per l'ingaggio sia difficile, credo che sia difficile anche che la Juve dia Danilo proprio al Napoli, però staremo a vedere. Sì, A proposito di Spinazzola, e poi ti lascio andare a vedere questa bella partita, dovrebbe giocare lui in attacco nel L'ho tridente. sentito anch'io ieri, però in Ti verità, piacerebbe fare sti- in verità è stata l'unica domanda, cioè gli è stata fatta solo la domanda su Spinazzola e lui ha risposto su Spinazzola, è stata precisa la considerazione che ha fatto. Sinceramente io opterei per un altro giocatore. Quindi Ngong, Zerbin, perché poi a Raspadori. Sì, guarda, io sinceramente pensavo che metteva il 3-5-2. Secondo me con Spinazzola 3-5-2. Alla fine penso che gioca col 3-5-2. Probabilissimo. Sì. Buona partita, un Grazie. pronostico me lo fai o troppo scaramantico? No, non sono scaramantico. Il pareggio ci andrebbe bene, però io vado sempre per la vittoria. per la vittoria. Sempre. Grazie, sempre. buona partita. Lukaku. Lukaku, segnatevelo. Sì. Grazie, buona partita. Grazie a voi. Questo bel gruppo posso? No, tutti insieme. Tutti insieme, dai, non fatelo venire da solo. Buonasera. Buonasera. I vostri Salve. nomi? Saverio. Saverio? Domenico. Antonio. Loro che... dai, venite, non fate i timidi. Alessandro. Angelo. Allora, ragazzi, innanzitutto da dove venite? Io sono di Maddaloni, però vivo a Modena e quindi Abbiamo questa possibilità. Tutti da Modena? Tutti Emilia Romagna, Lombardia, dai. Lombardia. Però, insomma, dobbiamo farci sentire oggi perché ci sono pochi tifosi rispetto al solito, purtroppo ne abbiamo parlato di quelli che sono questi divieti, speriamo che questa situazione finisca qui. Conte non vuole parlare di mercato, ma il Napoli cosa dovrebbe fare in questo gennaio secondo voi? Conte non vuole parlare, però io penso che lui, essendo un allenatore navigato, già sa quello che deve fare. Io penso che adesso sono tutte schermate per gennaio, ma il Napoli con il nostro presidente, perché io reputo il nostro presidente un Maradona, perché dobbiamo tanto a Aurelio De Laurentiis, sanno quello che devono fare, quindi ho molta fiducia sia nel presidente Ho visto che già nella che qualcuno faceva delle facce, quindi immagino che questa diatriba su De Questo- Laurentiis ci sia anche nelle chat di WhatsApp. Questo però è un mio pensiero personale. Io stravedo per il nostro presidente, quindi è uno che ci ha preso dalla Serie C, ci ha dato un calcio europeo a Non Napoli, avevamo i palloni. non avevamo i palloni, però per Scherzi a parte ci sta. per me va bene così. Mercato cosa manca? Sicuramente puntellare la squadra un po' sui ricambi, un cambio per il capitano, per Anghissà che a volte arriva stanco a fine partita e sicuramente un'altra punta di peso per dare cambio a Lukaku, perché Simeone quando entra bene, però sembra che Conte lo veda poco, quindi pochi minuti, quindi magari un cambio di peso sicuramente potrebbe dare una spinta in più, quindi speriamo, quindi ci contiamo, noi la squadra la seguiamo, quindi non molliamo. Lo chiedo anche a voi per il mercato. Sicuramente un cambio per reparto perché al momento non ci sono cambi di spessore per reparto, perché Di Lorenzo, un sostituto di Di Lorenzo di qualità non Diciamo che anche questa squadra era stata stava nascendo per fare il 3-5-2, poi è mutata. Esatto, poi sicuramente col fatto che abbiamo un incontro a settimana, sicuramente non ci dovrebbero essere tanti infortuni o comunque problemi grossi, però mai dire mai, esatto, è sempre meglio. Già oggi mancano 3 calciatori piuttosto importanti. Titolari, esattamente, quindi. No, per me la questione è che abbiamo effettivamente pochi ricambi, soprattutto a destra. Di Lorenzo non riposa quasi mai, come i 2 centrali di difesa, infatti guarda, è venuto a mancare queste partite. Buongiorno, abbiamo dovuto rispolverare Juan Jesus, la stessa cosa forse a sinistra, perché col cambio con Spinazzola magari non abbiamo guadagnato tanto, perché ormai Olivera è il titolare fisso, e io penso soprattutto a centrocampo, perché a parte il cambio di Gilmour con Lobotka, nel caso Lobotka non giochi, per gli altri 2 non abbiamo dei ricambi. Poi in attacco secondo me siamo anche messi abbastanza bene, a prescindere dai minutaggi che dà Conte agli altri, però secondo me è più il centrocampo e la difesa che va puntellato. Assolutamente, chiudo con te su questo discorso.
Vabbè, cosa dire in più rispetto a quello che hanno detto i ragazzi? Allora ti chiedo, oggi gioca Spinazzola, dovrebbe giocare Spinazzola, aspettiamo la formazione ufficiale, sì, il Napoli è arrivato poco fa. Questa domanda perché ho la mia idea su quello che deve fare Conte, mi raccomando. No, vabbè, quale occasione migliore per cambiare modulo, dato che non abbiamo due esterni e c'è un terzo di cui Conte non si fida. Piace Neres seconda punta vicino a Lukaku. No, Neres, io darei, una responsabilità, sì, a Raspadori, puoi fare il 3-5-2 con Di Lorenzo Braccetto a destra, fai giocare Mazzocchi a destra, Olivera a sinistra, i tre centrocampisti centrali. Si porta adesso il braccetto. Si porta il braccetto. E poi Raspadori come se fosse il Lautaro dell'Inter e poi Lukaku prima punta. Diciamo che teoricamente potrebbe anche giocare Spinazzola a destra perché l'ha fatto, quindi uno fra Spinazzola e Mazzocchi, come dicevi tu. Detto che secondo me se gioca Spinazzola è esattamente 3-5-2 con Neres vicino a Lukaku. Io farei giocare comunque anche Neres a tutta fascia, perché dall'altro lato loro hanno, questa è la mia idea ovviamente, Dodò che è uno che spinge tanto, quindi tu magari se gli metti Neres che non gli dai più la preoccupazione di marcare piuttosto che offendere, probabilmente gli dai qualche grattacapo in più. Desiderio del 2025 per questo Napoli? No comment. Nessuno si sbilancia? Siamo passati, parlavamo, seguiamo il Napoli da tanto, no? Dalle prime trasferte tanti anni fa, no? Quindi non abbiamo desideri, l'importante è sudare per la maglia, giocare bene, provarci, poi si vince e si perde, no? Se si vince siamo più contenti, però ci crediamo fino alla fine, no? Quindi non pronunciamo nulla. Prima di lasciarvi, dicevi l'importante? L'importante è giocare bene e alla fine poi si vince o si perde e fa parte del gioco. Se si vince siamo più contenti, però non pronunciamo null'altro, no? Non so voi come la pensate, prima di lasciarvi, vedo che rispetto all'anno di Spalletti, dove comunque eravamo lì in testa, oggi ci sia entusiasmo, ma i tifosi ci vadano molto coi piedi di piombo. Ci stiamo ancora leccando le ferite. Guarda, noi Empoli, Torino, eravamo lì, entrambi, cioè abbiamo seguite tutte le partite. Spalletti l'anno scorso stavamo già 15 punti avanti, qua quest'anno ci sono comunque delle serie avversarie, sulla carta magari alcune sono pure più complete di noi, quindi noi abbiamo dalla nostra il fatto che giochiamo un'unica competizione, quindi potremmo arrivare fino in fondo e giocarcela, chissà. Troppo napoletani per un pronostico? Come finisce? Partita tirata, sarà una partita sporca, probabilmente sarà ad episodi, speriamo un 2-1 sporco, va bene, dai. Beh, io penso che questa sarà una partita difficile, ma noi comunque la dobbiamo portare a casa, quindi i 3 punti da qua, volendo o nolente, ce li dobbiamo portare. Sempre con un gol di scarto ultimamente? No, ti dico pure i marcatori, McTominay, Di Lorenzo e Colpani. Quindi 2-1, segnatevelo. Tu non lo fai? Ma io mi accontenterei di un gol al 93esimo di autogol loro, sì, un autogol al 93 alla fine. Sì, un cerchio, magari un gol di Simeone al 93esimo, dopo che ci ha fatto perdere uno scudetto così, quindi. Ragazzi, qui fuori il clima è stato abbastanza gelido, finora me lo dite un forza Napoli forte tutti insieme? Vai, quando volete. Forza Napoli! Grazie, buona partita, grazie e buona partita. Insomma, abbiamo portato un po' di calore all'esterno di questo Franchi dove oggi veramente pochi tifosi, ma quelli che ci sono si fanno sentire e siamo felicissimi di averli con noi e di raccontarvi questo prepartita 16:49. Posso intervistarvi prima di questa partita? Eccoci qua, buon pomeriggio, buonasera. Salve. Come ti chiami? Giuseppe, certo, ci mancherebbe. Giuseppe da Piemonte. Facciamo Piemonte. No, ecco Piemonte. Scherzo. Allora, oggi dovrebbe giocare Spinazzola, aspettiamo le formazioni ufficiali, ma mancano Quara e Politano, manca Buongiorno e c'è Juan Jesus, oltre Neres davanti dovrebbe giocare Spinazzola. Scelta che ti convince, avresti... Mi viene in mente quel vecchio adagio nostro, tutto nostro, chi si mette paura non si può che femmina è bella. Io sono un po' contro il conservatorismo contiano, proprio per il fatto che secondo me la squadra c'è, vattela a giocare e poi magari se ti devi difendere dopo vediamo. Invece lui gli piace fare tutto il contrario, per adesso ha ragione lui.
Però è ovvio, noi siamo esteti del calcio perché abbiamo visto innanzitutto a Maradona, poi Sarri, Spalletti, un gioco, e quindi storciamo un po' il naso quando vediamo che ci difendiamo troppo. Però ha fatto la bocca buona. però fin quando i risultati ci sono non possiamo dire niente. Assolutamente. Ecco. Desiderio per questo 2025 calcistico? Guardi, io sono, non lo so, ottimista di nascita, e quindi io spero e penso che abbiamo le carte anche per vincere lo scudetto. Okay. Però ovviamente essendo realisti noi dobbiamo stare nei primi 4 posti. Ma sarebbe inaspettato del tutto, o magari tu in estate, vedendo arrivare Conte, eri di quelli che dicevano comunque ci lottiamo almeno? Ti dico la verità, io sono un abbonato, ho fatto l'abbonamento perché quando ha preso Conte ho detto secondo me possiamo vincere lo scudetto. Sarà facile, non lo so, però l'ho fatto così. Poi magari mi serviva solo una ragione per spendere quei soldi. Poi a qualcosa. Ne avrei trovato un'altra, però comunque è così. Assolutamente. C'è da temere questa Fiorentina, che poi in fin dei conti ha ancora una gara da recuperare con l'Inter, è comunque lì su. È una bella squadretta, bisogna dire, ecco, la grande squadra dalla bella squadra dipende per quanto tempo riesce a mantenere questi livelli. Sembra che stia già un po' calando, adesso stasera vediamo. Speriamo che hai ragione tu. Ti chiedo l'ultimo, poi ti lascio entrare. Conte non vuole parlare di mercato, noi possiamo farlo. Certo, ci mancherebbe. Cosa serve a questo Napoli? Qual è il colpo che faresti in questo mercato di gennaio per andare a puntellare la rosa? Certo, non aspettiamo grandi nomi. Allora, proprio per l'ipotesi e per la politica di puntellare, perché non si fa il mercato a gennaio, secondo me Danilo, Biraghi è un sostituto di Raspadori, che per quanto gli voglia bene un bravo ragazzo, secondo me la collocazione tattica in questo Napoli non ce l'ha. È inutile che diciamo può fare la mezzala, non è il ruolo suo. Però non ce l'ha avuta con nessun allenatore fondamentalmente. Quello è un problema, ci vuole un allenatore moderno, forse anche Thiago Motta nei principi io parlo, che potrebbe trovargli il ruolo, non lo darei mai alla Juve a prescindere per non rinforzare nessuno. Però, forse quello che fanno loro con Danilo, forse quello che stanno pensando loro. Quindi ecco, una punta che non è punta la darei per prendere un vero centrocampista, magari una mezzala vera che ti può servire. Assolutamente. Pronostico te lo posso chiedere? Come finisce oggi? O come speri finisca? Io spero 0-1 alla Conte. Alla Conte. Un altro risultato contiano? Sì, no, 0-1 Autorete all'ultimo minuto. Bellissimo. Sarebbe ancora meglio. Grazie e buona partita, grazie e buona partita. Posso disturbarti, Maurizio? Dopo? Assolutamente. 30 secondi, c'è capitato Vai, vieni. Come ti chiami? Ciao. Giuseppe, piacere. Piacere, fatti salutare. Da Bacoli. Sì. Per questo Napoli che appunto, come hai visto, è strano vedere il settore ospiti così. Assolutamente, vengo dalla trasferta dell'anno scorso di Milano, Inter-Napoli, che eravamo in piedi, era una bolgia, quindi vederla così è un po' strano, sembra una cosa più intima. Mi ha evocato un bel ricordo, perché veramente credo sia una delle trasferte, nonostante un anno terribile, dove il tifoso del Napoli non ha mai abbandonato la squadra anche l'anno scorso. Che ne pensi di quello che chiedevo prima a proposito di questo? Cioè io vedo ancora andarci coi piedi di piombo da parte della tifoseria, cioè sì, ci credo, sì, siamo lì, però come se aveste tutti paura che da un momento all'altro possiamo cadere. Sono d'accordo, credo che abbiamo imparato dall'anno scorso comunque, no? È stato un equilibrio, che forse da una parte è un bene. Sono d'accordo, sì, abbiamo finalmente smesso, spero, di essere di avere una mentalità provinciale, esatto, spero. Almeno. È inciso l'arrivo di Conte? E anche quelle che sono le sue dichiarazioni settimana dopo settimana? Assolutamente, è un vincente, lo sappiamo, dai tempi che a noi napoletani non fa bene ricordare dove ha allenato qualche anno fa. Facciamo finta che non lo ricordiamo. Non lo ricordiamo, abbiamo un vuoto di memoria su questo, però sì, ha inciso molto per i giocatori, ma anche per noi tifosi, ci sta dando qualcosa che credo anche nell'anno dello scudetto non abbiamo mai avuto. A proposito di Conte, quando lui dice io non credo, cioè, è lunga, secondo te quando va nello spogliatoio ai ragazzi cosa dice per lo scudetto? Cioè, è il primo a crederci? O secondo te anche nello spogliatoio ci va così coi piedi di piombo?
Difficile, domanda difficile. Anche perché ti dico la verità, non lo so neanche io, certo. perché mai come quest'anno c'è una riservatezza intorno allo spogliatoio e a quello che accade, a quello che si dicono all'interno dello spogliatoio, che credimi non filtra niente. Anche col fatto che non annuncia neanche i convocati il giorno prima della partita, fa capire che comunque è un allenatore che quest'anno specialmente come dici tu, nulla al caso, riservato al massimo, però penso che comunque mi lascio immaginare che comunque nello spogliatoio sia un'altra persona, in un modo o nell'altro deve spronare i giocatori, che soprattutto quelli che l'anno scorso hanno vissuto un'annata completamente diversa rispetto a quello dello scudetto, in qualche modo una ramanzina fa sempre bene. Qui basta veramente poco per cadere, se penso alla prima giornata e a come subito erano andati in crisi lì. È stato bravissimo Conte anche in quello. Secondo te Spinazzola è la scelta finale? Tra l'altro credo che a momenti mi arriverà anche la distinta. Secondo te sarà la scelta finale? Ti piace? Avresti fatto una scelta diversa? Abbiamo un po' le mani legate, diciamo così. Io personalmente avrei messo un attaccante, un raspadore, un gong, ma io credo sia dettata comunque dal fatto che sulla destra non abbiamo la copertura difensiva che ci dà Politano, quindi io credo che se dovesse giocare Spinazzola si passa al 3-5-2 o un 5-3-2 in fase difensiva, sono abbastanza convinto. Io sono d'accordo con te, secondo te giocherebbe, perché poi è quello che mi chiedevo io adesso, credo che giocherà Spinazzola, quindi provo a immaginare prima della partita, secondo te sarà Spinazzola a destra, Olivera a sinistra, Di Lorenzo Braccetto, o Spinazzola sinistra, Di Lorenzo a destra e quindi Olivera a fare il braccetto? Perché poi Spinazzola in fin dei conti molti lo sottovalutano, ma ha giocato anche con Conte, è entrato spesso nella ripresa giocando a destra. Spinazzola nasce alla destra comunque, quindi posso immaginarmi ambedue le cose. Se dovessi scegliere una delle due, forse Di Lorenzo del Braccetto, che l'ha fatto già comunque inizio campionato, che giocavamo la difesa a 3. Toccare troppo, cambiare infatti, troppo. Sì, sono d'accordo, quindi sì, Di Lorenzo Braccetto se dovessi scegliere. Stavo vedendo se erano arrivate le formazioni ufficiali, la distinta non mi è ancora arrivata, quindi a momenti sapremo anche questo. Lo chiedevo prima, mi hai sentito un desiderio per questo 2025 e poi ti chiedo anche del mercato. Desiderio... Cioè, basterebbe tornare in Champions dopo quello che abbiamo visto l'anno scorso, o una volta che siamo qui sto aprendo i regali e mi apro anche quello? Dopo questo girone d'andata che è andato comunque meglio delle aspettative, sognare non fa male, quindi rimango cauto, rimango scaramantico, non lo dico, però la speranza c'è, con un Atalanta che fortissima, però personalmente credo che prima o poi cada. L'Inter è la rivale numero 1, quindi se riusciamo a essere sopra o a un paio di punti di distacco c'è una buona speranza. Cosa serve dal mercato secondo te? Cosa manca a questa rosa per farti dire sono più tranquillo, ce la giochiamo per lo scudetto? Un difensore centrale, assolutamente, visto che Rafa Marin dà un po' di sensazioni come Nathan l'anno scorso, è anche un giocatore che possa far evitare questi tipi di situazioni come oggi. Spinazzola adattato, un giocatore che riesca a legare più ruoli. Sono questo, perché secondo me se Balfolo Runcio certamente anche un centrocampista, però siamo una rosa competitiva, una rosa affiatata, mi dà molto la sensazione della rosa che 2 anni fa ci ha fatto sognare. Secondo te Raspadori sarà confermato? Perché poi alla fine, diciamocelo chiaramente, decide Conte, nel senso, se Conte ti prende sotto la sua ala protettiva e dice resta qui che giocherai e troverai spazio, non andare alla Juve, alla Roma, un modo per convincerti lo trovo. Certo, io spero che rimanga comunque un giocatore molto duttile, con questo nuovo ruolo che Conte gli sta adattando, gli sta regalando, di mezzala, di incursione. Può regalarci belle soddisfazioni, comunque Raspadori è un giocatore ambidestro che pochi giocatori in Italia hanno. Se l'alternativa dovesse essere Pellegrini, allora io personalmente tengo Raspadori tutta la vita. Sono d'accordo con te assolutamente, anche perché lì a dare 6 milioni di ingaggio a un altro calciatore con quell'età, non me ne voglia Lukaku, però mi basta Lukaku. Assolutamente, d'accordo. Grazie, mi è piaciuta molto la tua disamina, serenità nel dialogo e ti auguro una bellissima partita. Anche a voi, forza Napoli. Grazie, buona partita. Ciao. Allora, vi dicevo, siamo in attesa delle formazioni ufficiali, ormai manca un'oretta al fischio d'inizio, dovrebbero arrivare a momenti anche le distinte, oltre alla
appunto la diramazione di quella che è la distinta ufficiale di questa partita, perché chiaramente adesso è tempo di scelte. Il Napoli è arrivato ormai mezz'ora fa, vi abbiamo mostrato in diretta l'arrivo degli azzurri al Franchi, siamo all'esterno del settore ospiti per chi si fosse collegato da poco, ma come vedete non c'è fila, ogni tanto arriva qualche tifoso, ma veramente pochi tifosi, perché come sapete appunto ci sono tutte le limitazioni di cui abbiamo parlato ampiamente, e quindi non c'è la possibilità di vedere un settore ospiti come di solito ci piace raccontare, e quindi chiaramente abbiamo in questo momento circa 250 tifosi nel settore ospiti più qualche tifoso del Napoli sparso per gli altri settori. Vado a controllare anche quella che è la formazione della Fiorentina, se è già arrivata. No, ma la Fiorentina è arrivata allo stadio, anche la Fiorentina, quando manca un'ora al fischio d'inizio. A momenti vi darò anche la formazione ufficiale delle due squadre. Andiamo a leggere anche quelli che sono un po' dei vostri commenti, e vi ringrazio perché siete oltre 900 su YouTube ed è un piacere raccontarvi prepartita da qui, anche se appunto oggi abbiamo un'atmosfera diversa, però poi nel post partita vi porterò in un posto molto carino. Andremo un po' a sbirciare nel pullman del Napoli, in quello che è il post partita negli spogliatoi. Insomma, vi prometto che non vi lascio soli anche nel post partita, ma vi accompagnerò anche a quello che è il post gara di Fiorentina-Napoli, che inizierà fra un'ora esatta, di cui non ci sono ancora le formazioni ufficiali, sebbene insomma appunto di solito a quest'ora siano già arrivate, però andiamo ancora a controllare. Però insomma manca ormai pochissimo all'inizio del match e a quelle che sono le formazioni ufficiali, per andare a capire un po' quelle che sono le scelte di Antonio Conte. Ne abbiamo parlato tanto in questa prima ora di diretta. Fondamentalmente Spinazzola sembra essere il prescelto, anche perché è molto più saggio, secondo Antonio Conte, puntare su un calciatore che all'occorrenza può diventare ala e quindi spingere e anche creare una trama diversa da quella che abbiamo visto finora, una trama di gioco che non abbiamo mai visto, ovvero Olivera e Spinazzola sulla stessa fascia a intercambiarsi. Oppure c'è un'altra possibilità, ovvero quella di vedere un 3-5-2 con Spinazzola da una parte e uno tra Olivera e Di Lorenzo dall'altra, però in fin dei conti Spinazzola ti garantisce una duttilità e più di una possibilità diversa per andare ad attaccare la Fiorentina. Detto che, come diceva prima un tifoso, dalla destra c'è Dodò, che è uno che spinge molto, c'è Colpani, che però è uno che non spinge tantissimo, ma è uno che resta molto largo in quella che è la sua interpretazione del ruolo, perché poi fondamentalmente Colpani non è un esterno a destra puro, ma è un po' adattato in questo 4-2-3-1 con Gudmundsson, Sottil e davanti Ken, e quindi Colpani e Dodò sono sicuramente pericolosi e fanno tanti scambi proprio sulla fascia destra, e quindi il Napoli potrebbe scegliere con Conte di schierare sia Spinazzola che Olivera in questo 4-3-3 mascherato, per dare insomma un po' di sostanza alla fascia mancina e difendere bene quella fascia lì. Dall'altro lato chiaramente sicuramente molto offensivo Sottil, però se la gioca nell'1 contro 1 con Giovanni Di Lorenzo, e quindi sicuramente se la giocherà. Arrivate le distinte ufficiali, Meret tra i pali. Per quanto riguarda il Napoli, gioca Spinazzola confermato. Vi leggo chiaramente una mia interpretazione, facciamo 4-3-3, ma come abbiamo detto è anche 3-5-2 con Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Olivera, Lobotka, McTominay e Anghissà a centrocampo. Davanti abbiamo Lukaku, Neres e Spinazzola. Ve la ripeto, la riformulo, potrebbe essere anche un 3-5-2 con uno fra Olivera e Di Lorenzo e Juan Jesus e Rachmani dinanzi a Meret, sulle fasce Spinazzola e uno tra Olivera e Di Lorenzo. I tre centrocampisti sono Lobotka, Anghissà e McTominay, davanti Neres e Lukaku. 4-3-3, 3-5-2, insomma una squadra molto intercambiabile. In panchina corta per il Napoli, dove appunto non c'è Foloruncio in partenza, ci sono gli infortuni di Buongiorno, Kvara e Politano che pesano e non poco, e infatti Conte porta solo Contini, Caprile, Gilmour, Rafa Marin, Simeone, Zerbin, Ngonghe, Mazzocchi, Raspadori e il giovane 2000
2004 Francesco Gioielli, che indosserà la maglia numero 60, insomma uno dei protagonisti degli ultimi anni della primavera del Napoli, un centrocampista che all'occorrenza fa anche l'esterno, insomma un centrocampista molto duttile, che può essere utilizzato in più in un ruolo, e chiaramente va a sopperire all'assenza numerica di Foloruscio. Vi leggo anche quella che è la formazione della Fiorentina, con De Gea tra i pali, Dodò, Ranieri, Comuzzo e Parisi, scelto Parisi. Per quanto riguarda il centrocampo ci sono Mandragora e Adli, e poi davanti gioca Beltrán, quindi non Gudmundsson, Sottil, Mattias Moreno Agustin e Ken, quindi cambia, non c'è Colpani che va in panchina, c'è subito in panchina Nicolas Valentini, che è appena arrivato, 2001, il primo acquisto di gennaio della Fiorentina, va subito in panchina. Vi leggo anche quella che è la panchina della Fiorentina, con Terracciano, Martinelli, Pongracic, Gudmundsson, che quindi non parte titolare, Iconè, Valentini, Gosens, Colpani, Richardson, Cataldi, Kayode, Caprini e Kouamé. Quindi Kayode, Caprini e Kouamé completano la distinta della Fiorentina, che appunto sorprende perché cambia in attacco, magari anche per adattarsi a quelle che sono state le scelte di Conte, e quindi prova a schermare quelle che sono state le scelte di Antonio Conte, appunto schierando non Gudmundsson e Colpani, di cui stavamo parlando poco fa e che sono sicuramente scelte di un certo livello, ma semplicemente titolari, così come Gosens, a cui viene preferito Parisi questa sera, ma giocano appunto Mattias Agustin, Moreno e Beltrán a completare il quartetto offensivo con Sottil e Ken. Quindi queste le scelte della Fiorentina. Vi ripeto quelle che sono le scelte del Napoli per chi si fosse collegato soltanto adesso: Meret tra i pali, Juan Jesus e Rachmani, Olivera e Di Lorenzo, Lobotka, Anghissà e McTominay, davanti Neres, Lukaku e Spinazzola, che va insomma a muoversi fra un 4-3-3 un 3-5-2, insomma andrà a muoversi un po' tra quelli che sono i due schemi che Antonio Conte ha portato finora in questo Napoli, nel suo Napoli. È chiaro che sorprendono anche quelle che sono le scelte ufficiali della Fiorentina, perché sinceramente ci aspettavamo che dal primo minuto ci fosse Gudmundsson, che ci fosse appunto Colpani. Sorprende perché appunto magari anche lo stesso Palladino è andato un po' a rispondere a quelle che sono le scelte di Antonio Conte, che cambia, deve fare di necessità virtù visti gli infortuni, e allo stesso tempo probabilmente la presenza di Spinazzola ha portato anche Raffaele Palladino a fare altre scelte per quanto riguarda l'attacco, e quindi vedremo una Fiorentina leggermente diversa, con Moreno, Comuzzo, Ranieri, Dodò e Parisi larghi, Mandragora e Adli, e davanti Beltrán, Sottil, Ken, un 3-4-3, un 3-4-2-1, con appunto Moreno in difesa con Comuzzo e Ranieri, Dodò e Parisi larghi, con Mandragora e Adli al centrocampo, davanti Sottil, Beltrán e Ken. Quindi diciamo un attaccante in meno, non 4-2-3-1, ma un 3-4-2-1 con appunto un difensore in più. Quindi anche la Fiorentina e anche Palladino, scusate, che ci vede lungo e che tra l'altro ha già fatto questo modulo l'anno scorso e tanto, quest'anno prova a riproporlo anche alla Fiorentina in certe occasioni come quella di oggi, per andare un po' a schermare quelle che sono le scelte di Antonio Conte, che spunta su Spinazzola e alla fine l'ha fatto e vedremo se convincerà. Fatemi sapere anche voi nei commenti se vi piace quella che è la scelta di Antonio Conte, che punta su Spinazzola e che quindi sorprende un po' il pronostico iniziale. Poi chiaramente nelle ultime ore era filtrato che la scelta potesse ricadere su di lui, perché chiaramente era la scelta più intelligente possibile per sopperire a 3 assenze pesantissimi. Palladino ha cambiato tanto, scrive Nando. Sì, assolutamente. Palladino ha stravolto quella che è la formazione canonica classica della Fiorentina, perché ripeto, Parisi e non Gosens, l'inserimento di Moreno in difesa oltre a Comuzzo e Ranieri, Dodò a fare il quinto e non il quarto di difesa. È una Fiorentina un po' diversa. Poi ci saranno come sempre Adli e Mandragora a centrocampo, e poi mi sorprende anche la scelta di Beltrán. Né Gudmundsson né Colpani,
per andare a dar fastidio al Napoli con Sottile e Ken, quindi un 3-4-2-1, 3-4-3 con caratteristiche sicuramente diverse da quelle a cui ci siamo abituati. Emanuele Calabrò sottolinea: meno male che non gioca Gudmundsson. Assolutamente, io sono veramente un fan di Gudmundsson perché ha veramente tanto talento. E poi sottolinea sempre Emanuele Calabrò: molto strano il modulo di Palladino, perché la Fiorentina giocava malissimo così a inizio stagione. Effettivamente la Fiorentina ha avuto difficoltà con questo modulo. Palladino se lo ripropone e perché l'avrà provato ancora, perché magari la squadra in questo momento gli dà più garanzie così, anche per come giocherà il Napoli, che di fatto secondo me si schiererà a specchio quasi con McTominay, che andrà a fare un po' da inserimento, ma fondamentalmente parliamo di un 3-5-2 anche per quanto riguarda il Napoli. Fossi Ngong e Raspadori, dice Emanuele, chiederei la cessione, ma noi dobbiamo fidarci del mister, che è un fenomeno. In effetti sì, è un peccato che anche in una gara del genere, con delle assenze importanti in attacco, con Quara e Politano mancano, il Napoli ha 2/3 del tridente con Neres e Lukaku, ma sceglie Spinazzola, non sceglie Ngong, non sceglie Zerbil, non sceglie Raspadori, e in effetti, come dici tu, se diciamo oggi fossi Ngong, sicuramente valuterei appunto la cessione, o comunque me la prenderei tantissimo. Al tempo stesso Conte gli può dire: beh, tu hai avuto la tua occasione in Coppa Italia e non l'hai sfruttata appieno, però chiaramente molti calciatori hanno bisogno di continuità, di avere più chance, di giocare avere un certo ritmo e trovare un certo ritmo. Certo, se giochi 2 partite e basta, così tanta distanza, fai fatica, però sicuramente ci sta come ragionamento quello del nostro Emanuele Calabrò dalla chat di YouTube, che ringrazio, perché effettivamente se sono Ngong, se sono Raspadori oggi, mi sento un po' svilito dalla scelta di addirittura cambiare modulo. Poi è chiaro che Conte avrà tutte le ragioni del mondo e saprà spiegare benissimo ai suoi calciatori i motivi delle scelte che fa, che tra l'altro, ragazzi, è anche molto semplice e banale, ovvero dall'altro lato c'è una squadra molto offensiva con tanti giocatori offensivi, piuttosto che mettere un'ala che gioca poco e che non copre tantissimo, perché sia Raspadori che Ngong non fanno l'ala nella vita. Ngong di più, soprattutto a Napoli si è adattato in quel ruolo, ma ha giocato tanto 3-4-2-1, ha fatto la seconda punta, ha fatto la punta ai tempi del Verona. Poi chiaramente è chiaro che se sei Ngong oggi ti aspetti di giocare titolare. Poi è chiaro che Conte saprà spiegare quelle che sono le sue scelte. L'importante è vincere, scrive Vincenzo. 1-0 firmato Lukaku. Lukaku, se non mi segna oggi una doppietta al Fantacalcio mi arrabbio, scrive Le Rose di Versailles. Bisogna sfruttare gli spazi e i buchi che lasceranno, scrive Nando, ma oggi vedo una Viola più chiusa e corta. Effettivamente lo è, perché con Moreno, con Muzzo e Ranieri e con Dodò e Parisi è una squadra molto, molto accorta, e credo che lo sia anche il Napoli con Spinazzola dentro al posto di Politano. Fondamentalmente, se vogliamo, cambia poco per quello che è l'atteggiamento, però in fin dei conti sì, sicuramente il Napoli è più coperto, ma anche la Fiorentina è tanto più coperta. Quando mancano 45 minuti, questa è la situazione, ve la faccio vedere di nuovo, ma fondamentalmente veramente si entra a poche unità alla volta. Parliamo di circa 250 tifosi nel settore ospiti, molti sono già arrivati, situazione totalmente tranquilla. Il Napoli è arrivato alle 16:30 in pullman, l'abbiamo visto passare qui, quindi se tornate indietro nella diretta potete anche rivederlo, però in fin dei conti tifosi del Napoli che si faranno sentire, qualcuno nel settore ospiti, 250 circa, qualcuno in tribuna centrale, e quindi speriamo che insomma ci sarà la possibilità di far sentire un po' di entusiasmo al Napoli in trasferta. Artemio Franchi che ha acceso anche da un po' le luci dello stadio, fra poco inizierà anche il riscaldamento delle due squadre, partita che inizia alle 18, lo sapete, e insomma poi chiaramente c'è da aspettarsi sicuramente un po' di entusiasmo in più se il Napoli dovesse riuscire a fare la partita giusta, e la speranza è assolutamente quella lì, la speranza è che il Napoli riesca a fare la partita che Conte ha preparato. È proprio il profilo che piace alla DL, io la butto lì, per me Palladino sostituirà Conte a Napoli tra 2 anni, scrive Emanuele Calabrò. Palladino è un ottimo allenatore, sicuramente nella rosa, nei nomi, non dico monitorati, però sì, sono quei allenatori che
De Laurentiis stima, non a caso se ne è parlato anche già la scorsa estate di Palladino come nome. Poi è chiaro che il Napoli era andato molto preciso su Conte e come unica alternativa a Gasperini, quando chiaramente l'incontro / sondaggio di Gasperini è andato come tutti sappiamo, il Napoli ha chiuso per Conte, ma che in realtà stava portando avanti quella trattativa per Conte da mesi ormai, e quindi chiaramente sì, parliamo di allenatori che piacciono, che sono come posso dire, monitorati, quello che è il loro rendimento, quello che è la loro crescita, perché comunque lo sappiamo benissimo che De Laurentiis con Sarri fece il colpo di teatro che nessuno si aspettava, e l'ha rivendicato per anni aver portato uno come Sarri quasi a vincere lo scudetto a Napoli, e allenava l'Empoli, l'ha raccontato spesso, ne ha parlato tantissimo, e sono certo che nei prossimi anni ci riproverà con il Palladino di turno. In passato piaceva Pecchia, per fare un esempio, l'italiano stesso, sono tutti profili che piacciono assolutamente a De Laurentiis, che poi lo sapete benissimo, nella scelta dell'allenatore ci va in prima persona. Posso intervistarvi prima di questa partita? Certo. Buonasera. Nomi? Filippo. Paolo. Allora, venite da? Io da Monte Argentario. E da? Rio Nero in Vulture. Eccoci qua per questo Fiorentina-Napoli con non tantissimi tifosi, una cornice un po' diversa dal solito, purtroppo. Ma vi farete sentire. Di fronte a 12.000, 20.000, 300 persone, pure che se avessimo portato i megafoni sarebbe stato inutile lo stesso. Comunque purtroppo questo è quello che decidono i vertici del servizio d'ordine, quindi purtroppo non ci si può fare niente. Abbiamo provato un po' a parlarne, questa è la terza gara di fila così, chiaramente la speranza è che si torni alla normalità quanto prima, anche perché, io lo ripeto sempre, non esiste... È uno stato di polizia, non è uno stato... Non esiste il fascino roso in base alla residenza. Il problema è che quando si tratta di giudicare i vertici del calcio italiano che fanno reati, si trincerano dietro lo scudo dell'autonomia dello sport. Poi però quando si tratta di penalizzare i tifosi non c'è più l'autonomia, c'è lo Stato. E questo è quanto. C'è poco da aggiungere. Questa è la differenza di trattamento del mondo dello sport. C'è poco da aggiungere. Noi eravamo anche a Torino, non ci è sembrato che ci siano state veramente, anzi un ingresso angusto, sono stati controllati tutti, non mi è sembrato che e soprattutto hanno sparato un petardo. I problemi di ordine pubblico non possono essere, cioè la valutazione dell'osservatorio non può essere ritorsiva, e quindi noi ci auguriamo che anche le istituzioni... Perché non è che tutti i tifosi che abitano a Napoli e in Campania siano dei tifosi pericolosi, facinorosi, che creano disordini, che aggrediscono le forze dell'ordine, che io poi non ho visto nessuna aggressione a Torino alle forze dell'ordine. Posso dire una cosa, siamo ormai nel 2025, vediamo i droni sui nostri cieli, vediamo telecamere ovunque, ma che ci vuole a individuare i responsabili e punire soltanto loro? No, ma veramente è ridicolo. Si strumentalizza qualche episodio per evitare di coinvolgere le forze dell'ordine nel controllo del territorio e nelle manifestazioni sportive. Cioè loro oggi ci sono 50 poliziotti. Questo è. Quindi lo Stato è molto più semplice ridurre, non far andare, penalizzare. Comunque una domanda la faccio io, ma chi gioca? Spinazzola? Gioca Spinazzola, ti posso dare la formazione ufficiale. Tra l'altro anche Palladino ha cambiato tantissimo, 3-4-3, quindi un difensore in più, ha inserito Moreno con Comuzzo e Ranieri, Dodò e Parisi sulle fasce, quindi comunque un assetto anche abbastanza difensivo anche da parte della Fiorentina, con Adli e Mandragora, davanti Beltran, Soltil e Ken, quindi toglie un attaccante e inserisce un difensore. Napoli fa lo stesso, Politano e Quara mancano, giocano Neres e Lukaku davanti, c'è Spinazzola, da capire se sarà 4-4-2. Secondo me è 3-5-2 fondamentalmente. Meno offensivi, e secondo me Spinazzola con la copertura dietro, secondo me può essere una buona sorpresa. Magari avere il problema che poi Spinazzola non va più via perché sta andando bene è un'alternativa interessante. Assolutamente. Tra l'altro prima ne parlavo anche con altri tifosi, alla fine chi era sul mercato era Foloruscio e infatti oggi non è neanche convocato. Spinazzola è
in fase di valutazione quello che è la sua situazione, però al momento fa parte della rosa e Conte ci punta. Poi è chiaro, se dovessero decidere diversamente, se si sblocca la situazione Biraghi, allora le cose possono cambiare, però ad oggi fa parte della rosa. Scelta che ti piace? Olivera, Juan Jesus, Rachmani, Di Lorenzo, i tre centrocampisti li conosciamo, davanti Spinazzola, Neres, Lukaku. Poi secondo me è 3-5-2, però... 3-5-2 oppure 4-4-2, penso più 3-5-2, però se a Conte è andata bene così va benissimo, basta che si fa il risultato. Io non posso commentare quello che fa. È un ibrido, secondo me a volte noi siamo stati con la divisa a 4, ma siamo un ibrido perché scivoliamo e siamo sempre a 3, o è Di Lorenzo o è Oliveira. Secondo me se stiamo equilibrati può essere una buona sorpresa, perché lui è veloce, fa degli scatti repentini. Io mi auguro che vada tutto bene e che adesso non ci siano problemi per entrare. Vi lascio entrare, vi chiedo solo dal mercato. Conte non ne parla, ma cosa vorreste in questo mercato di centrale? Ma io dico che se sono vere, siccome adesso voglio fidarmi, l'anno scorso eravamo qui proprio noi due, ci avete pure intervistato nelle vostre colleghe. E proprio l'anno scorso mi avete chiesto, io ho detto, ma secondo me per fare una programmazione l'unico è Conte, era l'ultima trasferta. Io vi voglio fidare, siccome c'è una programmazione, se è vero, perché noi non possiamo saperlo, cioè che il centrocampista con qualità diverse da quelli che abbiamo è Pellegrini e il difensore Danilo, io mi accontenterei di questi due. Per te? A me Danilo non piace, però non sono scelte che posso fare io, avrei preso altro, però Danilo non piace sia per l'età sia per l'appartenenza, sia per gli infortuni che purtroppo... Troppa Juve in questo Napoli. Sì. Però basta che si vince un fanino. Vi auguro una buona partita, Grazie, vi chiedo desiderio del 2025 calcistico. Che ne parliamo a fare? Troppo facile. Non si può dire che andare in Champions tranquillamente. Alla Conte, grazie, buona partita alla Conte, insomma la classica risposta, andiamo in Champions e poi si vede, ci sta che i tifosi si mantengano ancora un po' cauti sull'argomento. Credo che tra poco sia iniziato anche il riscaldamento, poi magari vi aggiorno a brevissimo se ho già la possibilità di vedere, però insomma Napoli che è arrivato abbondantemente, riscaldamento iniziato per la Fiorentina. Per il momento c'è solo la Fiorentina in campo, quindi a momenti inizierà anche il riscaldamento del Napoli, che è iniziato solo per i portieri. Vedevo poco fa Caprile e Meret nel riscaldamento e appunto tra poco inizierà anche il riscaldamento degli azzurri. Però dicevo appunto di quelle che sono le scelte, le commentavamo anche poco fa. Sorprende quella della Fiorentina, sorprende quella di Antonio Conte. Sono molto curioso, e immagino siate anche voi, di capire queste due squadre come si affronteranno, se ci sarà un atteggiamento difensivo da parte di entrambe. Posso al volo, prima di farvi entrare? Certo. I vostri nomi? Buonasera. Filippo, Nathan, da Livorno. Da Livorno, tifoso del Napoli? Certo, ovviamente. Come mai? Perché mia mamma è di Napoli. Mio padre è di Napoli. Beh, bellissimo così, va Ci siamo visti benissimo anche a così. Torino, che ho fatto la foto con Di Lorenzo. Ok. C'è il video sul calcio Napoli. Mi ricordo. Ragazzi, gioca Spinazzola. Sì. L'ho visto. È un 3-5-2 forse più che 4-3-3? Sì, mascherato. Io avrei messo Raspadori a fare con Lukaku. A fare il terzo con Neres e Lukaku, per te che scelta che ci sta? A Conte. Fiducia a Conte. È incredibile, mi dite tutti la stessa cosa. Certo. Può fare quello che vuole. Esatto, lui è il maestro. È colui che ci farà vincere lo scudetto, forse, magari, speriamo. A proposito di questa cosa qui che ha appena detto, ma desiderio calcistico del 2025? Scudetto. E dal mercato cosa chiediamo? Cosa manca? Un centrocampista di qualità. Una mezzala di qualità che non si... Pellegrini spero Parla di no. Fazzini, forse è troppo giovane come profilo? Sì, ci può stare, meglio di Pellegrini per me. Meglio di Pellegrini? Sì. Anche secondo me. Pellegrini lo vedo un po' scarico in quest'ultimo periodo, sì. Magari con Conte può anche avere una rinascita, E però... Danilo? Troppa Juve in questo Napoli? Benissimo, esperienza, porta esperienza. Sì. Danilo, No, non bisogna avere questa mentalità da provinciali. No, perché prima sentivo un po' di tifosi, ma sai, un altro della Juve. No, va bene. Sì. Vabbè, da Livorno non siete scaramantici nonostante i genitori, come finisce? 1-1 purtroppo. non parlo. Non Non parlo. parlo. No, pareggio, X.
Grazie ragazzi, buona partita. Ciao, buona partita anche a loro. Insomma, ci sono comunque, ripeto, un po' di tifosi nonostante tutto, saranno fra i 250 e i 300 quelli che la vedranno nel settore ospiti, e insomma la speranza è che comunque riusciranno a farsi sentire, a dare il giusto sostegno anche al Napoli. Monitoro anche un po' quello che è il riscaldamento, vedo se sono entrati anche gli azzurri in campo, per il momento solo Viola in campo, 17:25 a momenti. Vedremo anche gli azzurri sul campo dell'Artemio Franchi. Vi ricordo che poi fra poco ci sarà la live reaction con Ciro Novellino, tanti ospiti, ci saranno i club collegati, ma soprattutto nel post partita insomma ci saremo ancora noi qui e vi porteremo un po' nello spogliatoio. Maurizio Criscitelli, buonasera, presidente del club Napoli Bologna. Buonasera a tutti ragazzi. Allora, stasera io da te non posso che iniziare da questo clima un po' gelido che purtroppo stiamo raccontando da qualche partita, questi divieti, sempre le stesse cose, parliamo purtroppo sempre della stessa cosa. Ma purtroppo ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, è brutto dirlo, ed è surreale, vedi? Sì. Non mi sembra una partita di calcio, ma anche perché oggi la disponibilità dei biglietti era veramente minima. Sì. Non mi ricordo un settore ospiti con 300 biglietti a disposizione nel campionato italiano da anni, quindi siamo pochi, i controlli sono rigidissimi e il clima è rigido. Il clima è rigido, ma rigido anche il 3-5-2 di Conte, che sceglie Spinazzola, sta un po' più sulla difensiva, scelta che condividi con l'assenza di Kvara, Politano e chiaramente di Buongiorno, o magari secondo te meritava spazio? Prima leggevo un po' di commenti in chat che dicevano: se io fossi Raspadori, se io fossi Ngong, chiederei la cessione, perché se non gioco neanche quando mancano Kvara e Politano. Diciamo che Conte. Diciamo che Conte sta facendo di necessità virtù. La partita è complicata, forse non si fida a campo aperto di Juan Jesus con la velocità degli attaccanti della Viola e cerca di coprirsi un po' di più. Scelta condivisibile? Non faccio il tecnico, faccio il tifoso. Lui vede i ragazzi tutta la settimana, lui sa, lui ha preparato il piano gara, quindi lui fa l'allenatore, guadagna 6 milioni l'anno, beato lui. Noi facciamo i tifosi e diciamo, per 90 minuti sosterremo la squadra. Gioca Spinazzola, gioca Raspadori, chi gioca. Sono sempre 11 per noi che vanno in campo. Poi dopo siamo tutti quanti bravi, dopo la partita stasera siamo tutti quanti bravi, ha fatto bene Conte, pure la doveva fare. Doveva cambiare. Prima qualsiasi scelta può essere condivisibile o meno, ma va rispettata perché è la scelta del tecnico ed è colui che, ripeto, che tutta la settimana tiene a bada i calciatori, e poi è un tecnico che ci ha portato ormai con questo organico a fare 41 punti, quindi non possiamo che fidarci di lui. E a proposito di fidarci di lui non parla di mercato in conferenza, ma secondo te cosa serve in questo mercato di gennaio? Cosa avrà chiesto per rinforzare questa squadra? Non parla, però qualche stoccatina l'ha lanciata. Quando ha una domanda ben precisa, se c'è bisogno di un... E te lo vedete pure voi quello che c'è anche bisogno. voi che manca chi tira Però da fuori. dovete parlare con il presidente perché è colui che mette la grana. Poi c'è bisogno di parlare col presidente, lasciando intendere che non è facilissimo. C'è da sottolineare che Conte più volte e a più riprese ha sottolineato che questa è una squadra in costruzione. Sì. Quindi di qualcosa c'è bisogno, di cosa dipende anche dalle cessioni, dipende dall'idea di costruzioni di squadra che hanno, gettando un occhio anche al prossimo campionato, perché diciamo, le opzioni del mercato di gennaio e le opzioni sui prossimi acquisti sono in funzione anche del prossimo mercato della squadra che hanno in mente Manna, Conte e Aurelio De Laurentiis. Assolutamente, penso per esempio il nome di Fazzini può essere un'idea per anticipare quelle che sono le mosse del prossimo mercato, quando magari un calciatore dell'Empoli che vale 20 sarebbe venduto a 35, è un esempio di quelli che provi a prendere prima, come fece il Napoli con Gong, poi chiaramente non è andata. Ma desiderio tuo del 2025 legato al calcio, secondo te quella cosa lì è possibile, è realizzabile? Ah, guardi, non ci penso nemmeno, te lo dico proprio, a parte che sono scaramantico. Poi diciamo a me basta ritornare in Champions. Poi lo scudetto, se il Napoli dovesse lottare fino alla fine con questo organico e non vincere lo scudetto, ma lottare fino alla fine, tanto di cappello.
noi dobbiamo puntare al massimo perché diciamo, se punti al massimo e ti può andare male, ti puoi trovare tra le prime 4. Però se tu ogni volta che abbiamo puntato ad arrivare ai quarti, non siamo mai arrivati ai quarti, non so se ci fate, l'abbiamo fatto con Benitez, è successo, ma l'anno scorso mi ricordo con Garcia, poi con Mazzarri, poi con Calzona, è stato veramente un anno dannato. Al massimo, vabbè, però possiamo ancora e poi invece. Ma noi mi ricordo che ogni partita uscivamo e c'era, io ho mai fatto, chi faceva i calcoli, se vinciamo, quei se erano ripetuti ogni partita e ad ogni ennesima delusione. Poi prima c'era l'obiettivo quarto posto, poi vabbè, però forse vanno 5 italiane, poi vabbè, forse possiamo arrivare in Europa League, poi la Conference e poi è andata ci siamo capiti. Puntiamo a ritornare nell'Europa che conta. Andarci a giocare la Super Champions, che a me quest'anno, devo essere sincero, è dispiaciuto tantissimo, sì. Nel senso che dal punto di vista economico ho risparmiato tanti soldi, però dal punto di vista delle emozioni avrei preferito spenderli e diciamo, regalarmi qualche emozione in più, perché mi sarebbe piaciuto partecipare a questa Super Champions e mi piacerebbe partecipare l'anno prossimo alla Super Champions, partecipare da campione d'Italia, magari. Quello è il sogno di tutti i tifosi, non mettiamo limite alla provvidenza, anche se credo che il Napoli non sia l'organico più forte per ambire a quel podio, al primo podio, perché io credo che l'Inter è una spanna soprattutto per la completezza e la profondità della rosa, e l'Atalanta è anche superiore a noi dal punto di vista sia dell'organizzazione della rosa ma anche della profondità della rosa. Poi è chiaro che è indubbio che noi a volte, cioè noi tifosi a volte sottovalutano il fatto che Gasperini è lì da tanti anni, cioè quando là inserisci un giocatore entra in un sistema perfetto. Qui Conte è da 5 mesi, cioè non dimentichiamo che è la prima stagione di un nuovo allenatore. Ma infatti lui lo dice che è un cantiere aperto, ed è un cantiere aperto. Il Napoli è un cantiere aperto. Poi il Napoli deve ancora completare la campagna acquisto estiva, perché se vi ricordate gli obiettivi di uscita del mercato del Napoli non era, cioè Floro Ruscio era sulla lista dei partenti e ce lo siamo trovati in rosa perché era fuori dal progetto tecnico. Cioè, per fare un esempio, poi magari lo stesso Ngong era fuori dal progetto tecnico. Lo stesso Juan Jesus è stato vicino alla cessione. Questo, diciamo, questo è un dato di fatto. Poi adesso dobbiamo vedere quello che si riesce a fare, perché poi il mercato di gennaio è sempre un mercato molto molto complicato. Poi ci sono dei rinnovi, dei giocatori a scadenza, faccio esempio per uno, il portiere Meret, dove stanno, diciamo, arrivando ormai alla stretta finale ad un accordo per non perderlo a zero, ma io non credo che dalle voci e dalle chiacchiere questo 1+1 sia come si dice, una manifestazione di fiducia nei confronti di Meret, è una manifestazione di fiducia nel non perdere il portiere a parametro zero. E magari il calciatore, come posso dire, ha un altro anno di tempo per trovarsi una squadra. Sì, un po' come Osimhen che grato a quello che ha fatto il Napoli accetta un rinnovo del genere. Esatto. Grazie mille e buona partita, Maurizio. Grazie a voi e forza Napoli sempre, ragazzi. Grazie e buona partita. Fra poco ci colleghiamo anche con Ciro, perché chiaramente poi, come vi dicevo, noi dobbiamo fare un attimo la maratona di New York per arrivare allo stadio e per raccontarvi Fiorentina-Napoli. Poi chiaramente nel post, vi ripeto, non saremo qui, perché come vedete ci sono pochi tifosi, li faranno uscire tardi e sarà veramente inutile stare qui un'ora ad aspettare, ma ci posizioneremo lì dove ci sono gli spogliatoi e proveremo un po' a raccontarvi quello che è il clima post partita negli spogliatoi di Fiorentina e Napoli. Magari riusciamo a beccare anche qualche protagonista azzurro e vi racconteremo il post gara e commenteremo insieme tutto quello che abbiamo visto in questo Fiorentina-Napoli, che tra l'altro è in corso il riscaldamento. Anche gli azzurri sono in campo, 17:33, manca circa mezz'ora al fischio d'inizio e quindi ci sono sia gli azzurri che i viola in campo al Franchi per il riscaldamento. Fra poco insomma vi darò anche aggiornamenti per quanto riguarda il riscaldamento degli azzurri, ma soprattutto per chi si fosse collegato soltanto adesso vi ribadisco quella che è la formazione ufficiale del Napoli, che per sopperire alle assenze di Buongiorno, di Kvara e di Politano ha scelto Juan Jesus in difesa con Rachmani, Di Lorenzo e Olivera dinanzi a Meret, Anghissà, Lobotka e McTominay a centrocampo, davanti Lukaku e Neres. A completare il terzetto c'è Spinazzola, che chiaramente chi vuole leggerla 4-3-3 ma chi vuole leggerla 3-5-2 non va troppo lontano dalla realtà. Vedremo appunto un Napoli diverso che appunto si muoverà
tra questi due moduli, da questi due sistemi di gioco, tra queste due interpretazioni di quello che sono i dettami di Antonio Conte, due moduli che abbiamo visto entrambi in queste settimane e che chiaramente il Napoli conosce, i calciatori conoscono benissimo, lo stesso Spinazzola, molti sono dubbiosi perché vedono il calciatore in uscita, ma ragazzi fondamentalmente Spinazzola è stato fra i primi ad arrivare in ritiro a Di Maro, ha giocato tutte le amichevoli estive, praticamente sempre presente in questi 6 mesi. Sì, magari non è lo Spinazzola che abbiamo apprezzato a Bergamo con la maglia dell'Atalanta, ma è comunque un calciatore che in Serie A ci sta tranquillamente, che sa il fatto suo, che si è allenato con questa squadra, che sa quello che deve fare in campo e che può farlo sia da ala nel 4-3-3, ma chiaramente forse lì avrebbe pochi allenamenti con quelle caratteristiche nelle gambe, perché nelle coppie di Castelvolturno lì giocano Kvara e Neres, ma assolutamente Spinazzola nel 3-5-2 saprebbe muoversi, perché l'ha fatto tante volte appunto con Antonio Conte in questi mesi, in allenamento, nelle partite, nelle amichevoli estive, nelle prime gare. Non dimenticando che il Napoli di Conte, anche da quando gioca 4-3-3, ha spesso nel finale delle gare, quando doveva soffrire, proteggere il risultato, difendere la vittoria, inserito Spinazzola in luogo di Politano, in luogo di Kvara, abbassato diciamo tra virgolette l'ala a fare l'esterno a centrocampo e si è schierato con un atteggiamento sicuramente più difensivo, cercando appunto di portare a casa il risultato. E quindi chiaramente avremo un atteggiamento diverso, ma c'è da fidarsi assolutamente di quelle che sono le scelte di Antonio Conte, e non trascuriamo il fatto che lo stesso Palladino si sia adattato al modo di giocare del Napoli e abbia cambiato anche lui qualcosina nell'atteggiamento, nel modulo, nelle scelte degli uomini, quindi cambia anche la Fiorentina. E non è un caso, significa che insomma anche le scelte di Conte hanno condizionato quelle che sono le scelte di Raffaele Palladino. Ciro, non so se mi senti. Eccoci, ti sentiamo forte e chiaro. Abbiamo visto ovviamente la formazione ufficiale, abbiamo visto un po' di tifosi, quelli che erano presenti e sei riuscito ad intercettare. Ci sono state alcune dichiarazioni che tra pochissimo andremo a leggere. Sta parlando anche Stanislav Lobotka, ma visto che mancano 23 minuti al fischio d'inizio e tu ti devi fare un attimo tutto il giro dell'Artemio Franchi, io penso che sia arrivato il momento di liberarti e ci ritroviamo nel post partita. Grazie mille Ciro, a dopo. Ciao Manuel, un ringraziamento al guardasole, alla new entry, che appunto è al di là delle telecamere, il buon Fabio, che appunto entra a far parte della squadra di Calcio Napoli 24. Perché questo? Perché il buon Vittorio Bernardo adesso sta qui con me in cabina di regia. Buonasera amici di Calcio Napoli 24, ben ritrovati con il solito appuntamento con la live reaction di Calcio Napoli 24 TV. Buonasera da Ciro Novellino, Vittorio Bernardo come ho detto in cabina di regia. Grazie a tutti quanti voi che ci seguite sul nostro canale YouTube. Mi raccomando, come sempre, attivate la campanellina, like alle nostre dirette, iscrivetevi e lasciate i vostri messaggi, come state facendo già in tantissimi, e tra pochissimo andiamo anche a leggerli. Ovviamente un ringraziamento anche a chi ci segue sul nostro canale, il 79 del digitale terrestre, linee aperte 081 353 4588. Mi raccomando, chiamate, fate sentire la vostra voce, commentiamo questo match e divertiamoci, perché oggi è la prima del 2025, ma io potevo far venire soltanto un ospite? No. Potevo far venire 2 ospiti? No. Potevo farne venire 3? No, ho riempito tutto lo studio quest'oggi. Caro Vittorio Bernardo, facciamo una bella panoramica e ovviamente cominciamo a salutare il capitano dei capitani, Gennaro Scarlato. Ciao Gen. Ciao, buonasera, bentrovati, buon anno a tutti. Accanto a Gennaro Scarlato ho schierato uno dei bomber. Non c'è più spazio. Non c'è più spazio, ma ho schierato un bomber, Gennaro, accanto a te. Lo so. Ho messo un attaccante di sfondamento, di quelli che mi portano a mangiare a Brescia una buona pizza
non è vero, che dopo mi portano anche a Brescia in giro per il post festa, non è vero manco questo. L'ufficio stampa di Wanam, il presidente del club Napoli Brescia, chi più ne ha più ne metta, Roberto Stanzione. Ciao Robby! Ciao Ciro, grazie a te, un saluto a tutti i tifosi che ci stanno seguendo e ai tuoi ospiti di questa sera. E poi accanto a Roberto Stanzione ne ho un altro di ufficio stampa, perché c'è qua, io non mi faccio mancare proprio nulla, l'ho fatto scendere da Pinerolo, pensa te. Abbiamo l'ufficio stampa del club Napoli Pinerolo, Carlo, eccolo qui. Ciao a tutti, grazie dell'invito, felici di stare qua e forza Napoli sempre. Faceva ragazzi. freddo a Pinerolo. Sempre freddo. E quindi hai deciso di Ci siamo venire. riscaldati qua, dai. Ci siamo riscaldati qua. Allora, Gennaro, guardando questa inquadratura, tu vedi Carlo davanti, tuta del Napoli, maglia del Napoli sotto, collanina con... e poi alle sue spalle c'è un altro con la tuta rossa. Cioè sembrano due gemelli, solo che uno è un po' più pieno che Carlo, l'altro un po' più magro che il fratello Massimo. Ciao Massimo! Ciao a Ben tutti, trovato. ciao, piacerissimo di essere qui con voi Buon anno oggi. anche a te, ovviamente, a Buon tutti anno. quanti gli ospiti di questa sera. Sei di Auguri poche a parole? tutti, auguri a tutti. No, non di poche parole, non vorrei ingombrare, però No, siamo felici di essere qui, contenti, onorati anche. E forza Napoli, più di quello cosa vuoi dire? Massimo, non ti preoccupare, teniamo da parlare fino al termine del match, quindi Volentieri. voglio ancora di dire tante cose. Poi però mi contatta Carlo e mi fa: ma ci sono alcuni amici del club Napoli Pinerolo che sono qui a Napoli, vorrebbero venirsi a vedere la partita. Caro Gennaro, e secondo te io li faccio venire in studio a vedersi la partita? Ma non esiste proprio, io li porto in diretta, cominciamo alle mie spalle da quello più vecchio, che è qui alle mie spalle, che ti chiami? Luca. Ciao Luca, da dove vieni Luca? Da Pinerolo. Da Pinerolo. Poi vicino a Luca c'è Il papà. il papà. Buonasera Rocco, grazie per l'invito. Oh. Approfitto per augurare a tutti voi, a tutti i tifosi del Napoli buon anno, sperando che sia l'anno buono. E grazie ancora per l'invito e forza Napoli. Luca, Rocco e la generazione si conclude con il nonno. Ecco, è arrivato anche il nonno. Famiglia intera. Che si chiama? Luca. Anche, giustamente. Sono papà di Rocco e nonno di Luca. Da buon napoletano, Luca il nipote, Luca il nonno. Ci sta. Se no Rocco Andava in esilio. Andava in esilio. Ciao. Lo mandavamo proprio a Pinerolo in esilio proprio Rocco. Allora, formazione ufficiale, io la vado a leggere immediatamente. Tutte e due le formazioni ve le leggo. Fiorentina 3-4-2-1 con De Gea, Comuzzo, con Moreno, Ranieri, Dodò, Mandragola, Adli, Parisi, Sottil, Beltran e Ken. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina. Napoli invece facilmente intuibile la formazione, perché dopo quello che ieri ha dichiarato il buon Antonio Conte in conferenza stampa, quindi le esclusioni pesanti di Matteo Politano a destra e di Khvicha Kvaratskhelia a sinistra, giocano Neres a destra, Spinazzola a sinistra. Napoli in campo con Alex Meret, Di Lorenzo, i due centrali sono Rachmanier e ovviamente Juan Jesus, vista ancora l'indisponibilità di Alessandro Buongiorno, Mattias Olivera a sinistra, Anghissà e Lobotka in mezzo al campo, e poi ovviamente c'è Scott McTominay, c'è a destra Davide Neres, c'è a sinistra Leonardo Spinazzola, c'è davanti Romelu Lukaku. Caro Gennaro Scarlato, gioca Spinazzola a sinistra. Io ho detto nel prepartita collegato con Manuel Guardasole Spinazzola alla Politano, cioè secondo me la scelta di far giocare Spinazzola è perché David Neres è uno che ovviamente spinge tanto, recupera ma non come Politano. Spinazzola dall'altro lato può fare quel lavoro lì. Sì, una giusta lettura, ma penso che abbia anche l'idea in testa di contenere un po' Dodò, anche se nell'attivazione qui che vediamo ha avuto qualche problemino. Speriamo che abbia un problema ancora più serio, nel senso che diventa poi indisponibile per la gara, perché è un giocatore importante. Secondo me Conte ha proprio pensato di fare questa doppia fase, quindi contenere un attimo Dodò e al suo tempo metterlo in difficoltà, perché Spinazzola ce l'ha nelle caratteristiche, nelle sue corde di
di puntare anche l'uomo, quindi diventa anche un'arma in più, potrebbe essere. Roberto Stanzione, a Napoli oltre ad aver mangiato capitone, fritture e panettoni, ha mangiato il panettone. Panettone, pandoro e tante altre. Io invece ho prelibatezze. mangiato anche il pan dolce quest'anno. Buonissimo. Sì, perché la trasferta di Genova mi ha appunto portato in dono un pan dolce, anzi 2. Quindi ti è andato Pure bene. una bottiglia di vino. Ti è andata bene la trasferta a Genova, un Mi è po' andata meno benissimo. quella a Brescia. Diciamo che anche in quel caso il post partita, diciamo che il buon Vittorio Bernardo ormai ha deciso che post partita, cioè solo quando vengono con me questi vanno a dormire, poi quando stanno da soli in trasferta fanno di tutto e di più. Però anche lui ha mangiato il pan dolce. Era buono Vittorio? Era buono Vittorio il pan dolce? A Vittorio te conferma. piace il pan dolce? Ma io non lo conosco sinceramente. Non lo conosci? No, non Male, lo vabbè. conosco. A saperlo te l'avrei portato, anzi no. È finita all'istante, immagino. Però, caro Gennaro, da Genova ho portato il pan dolce e invece il Club Napoli Brescia mi ha portato in dono uno scaldacollo. Perché è arrivato il freddo. È arrivato il freddo. Io questo se me lo metto in testa dopo facciamo le comiche, secondo me, e dopo lo metteremo in testa al gol del Napoli. Al Vabbè? gol del Napoli. Al gol del Napoli lo metteremo in testa, Va va bene? bene. Quindi da Genova mi porto qualcosa di buono, Brescia mi porta qualcosa di buono, Pinerolo invece ha deciso che dobbiamo aspettare, vabbè, le felpe ha detto che poi le porterà arriveranno strada facendo, mi ha detto Carlo. A proposito, prima Roberto, poi Carlo, poi ovviamente tutti gli altri, restiamo appunto concentrati sul match. Abbiamo detto di Leonardo Spinazzola. Roberto Stanzione, ti chiedo, a destra Davide Neres in quello che poi sostanzialmente è il suo ruolo, no? Ma sì, Ciro, sai che Antonio Conte ormai ha trovato una solidità difensiva importante. Il Napoli ha la miglior difesa del campionato, quindi c'era da aspettarselo, no? Un atteggiamento un po' più coperto da parte del mister. Neres a destra è nel suo ruolo, sta facendo bene, nelle ultime partite ha fatto la differenza a Genova, a Udine, anche contro il Venezia, è stato protagonista nel secondo tempo. Dai suoi piedi nasce il gol del vantaggio di Raspadori che poi ha regalato i 3 punti al Napoli, quindi mi aspetto una grande partita da parte del Napoli. Il Napoli può allungare perché sappiamo che Atalanta, Juventus, Inter sono ferme per la Supercoppa italiana e quindi il Napoli deve vincere e deve ottenere questi 3 punti importanti a Firenze, una partita non facile perché ricordiamolo che la Fiorentina è una buonissima squadra allenata da un grande allenatore come Raffaele Palladino. Questo amico Flo Mas dice: scusate, io sono interista, posso restare, non mi dà fastidio? Ovviamente ti farò per la Fiorentina, quindi se proprio in maniera dichiarata, si è dichiarato proprio in maniera Il senso di aver scritto, qual è? non lo so, ma poi chiede anche: posso restare o vi dà fastidio? Ovviamente ti farà per la Fiorentina. Noi siamo sportivi, ma gli diciamo: non hai niente da fare? Cioè, puoi andare magari a seguire qualche diretta della Fiorentina, un'eventualità, no? Sì, ma infatti non vedo proprio il senso del messaggio. Forse per essere mandato a quel paese, è probabile. Carlo, lo vuoi mandare a quel paese? No, assolutamente, noi siamo sempre dei signori. Noi siamo un popolo di signori, lo continuiamo a essere in casa e in trasferta, quindi vuol vedere la partita, vuole gufarci, probabilmente ci porterà fortuna stasera. Così Ci porterà fortuna anche a quell'omino lì di Romelu Lukaku? Romelu Lukaku io ho visto in crescita la partita scorsa, pur sbagliando il rigore, però ha fatto secondo me una bella partita di sponda, ha tirato più volte in porta, sfortunato con il palo sulla deviazione del portiere. Alla fine io penso che abbia fatto una bella gara in crescendo, quindi probabilmente tutti i nostri dubbi su questa figura della punta centrale che ci siamo posti potrebbero essere facilmente fugati. Certo, essendo abituati a un Osimhen, tutti fanno il paragone, ma sono due modi di giocare completamente diversi, quindi sono imparagonabili i due giocatori fra di loro. Alle sue spalle c'è sempre Massimo. A Massimo invece chiediamo di Juan Jesus, perché questo difensore tanto criticato, c'è Carlo davanti che fa già con la mano così, tanto criticato Juan Jesus, però nelle ultime 2 uscite al posto di Buongiorno diciamo che se l'è cavata, sì. Ma diciamo, io non sono un grosso tecnico, però se Conte decide e prende decisioni in merito, sicuramente sa quello Anche che sta perché facendo. quelli c'ha, cioè non è che può... No, ma poi lui riesce a far rendere tutti al meglio, sempre. Ha quella carica particolare, è un professionista. Quindi quando ha una forza tra le mani,
la plasma e la mette in campo secondo lui e ovviamente anche secondo noi poi. Chi sceglie sarà in grado di fare quello che deve fare, quindi anche su Juan Jesus. Io aspetterei di vedere la partita. Luca Senior, ritogliamo 20 anni a Gennaro Scarlato e mandiamo lui in campo. Magari. Magari. È ancora giovane. Quei capelli ancora, la voglia. Una chioma folta la nostra. Oggi mi sento a disagio, però. C'ha tutti sti capelli qua. E io e te invece abbiamo deciso non fa niente. No, Ci siamo messi vicini, è normale. Ci diamo manforte. Riflettiamo sopra. Ci diamo manforte. Ma Vittorio ci illumina come Barbara D'Urso. Cioè, ci mette tutto questo bianco in faccia. Ci faccio tanto per essere abbronzato sempre. E invece poi mi ritrovo che faccio come Roberto Stanzione. Esatto. Roberto Stanzione che oggi però non ha portato il megafono. No. Luca, tu hai mai visto Roberto Stanzione col megafono? E che fai a Pinerolo? Sei tifoso del Napoli? Ebbene, non conosci Roberto Stanzione, il grande Roberto Stanzione. Ne hanno parlato. Male, sicuramente se ne hanno parlato. Almeno quello, dai. Caro Vittorio Bernardo, abbiamo Marco Cocco dice: allora, ma tutti i tuoi ospiti ce l'hanno i cornetti portafortuna? Avete portato i cornetti portafortuna? D'argento ce l'ho io. D'argento l'ha portato Carlo, il cornetto portafortuna. Caro Marco. Vittorio, abbiamo i club? Ok, quindi c'è. Da dove cominciamo? Dalla new entry? Sì. Ok, perfetto, avete sentito anche il sì di Vittorio Bernardo e allora facciamo così, perché io non ce la faccio, cioè io è vero che abbiamo portato anche i club qua in studio, però io i club, cioè c'è proprio quella cosa di averli in collegamento, cioè mi manca proprio poi dopo andare a parlare anche con loro. E allora ne ho cercato un altro, perché tra l'altro si sono riuniti soltanto, cioè per la prima volta in questa stagione, proprio questa sera. E io, spulciando un po' sui social, mentre si lavora, mentre si studia, mentre si fa qualche altra cosa, mi sono imbattuto in un post. Questa sera, anzi ieri, domani sera ci ritroveremo nuovamente, nuova location, nuovo tutto, e io ho detto, e questa è l'occasione giusta per andare a trovarli. Primo collegamento con loro, Club Napoli Ossola. Ho detto bene, ciao ragazzi, buonasera. Ciao, buonasera, grazie, hai detto tutto bene. Ovviamente Club Napoli Ossola che sta per Domodossola, lo diciamo per Roberto Stanzione, che ovviamente essendo di Brescia è lontanissimo da lì e quindi... Ciao ragazzi! Ciao! E allora, vi siete riuniti in questa nuova location? Siete in quanti stasera? Allora, per il momento siamo una... 5. Sì, una decina. Una decina. Ci sono. Ecco, poi ti faccio vedere. L'hai detto in domodossolano stretto. Vedo che anche lì si usa tanto il taglio a zero. Sì, pure noi a capelli. Vedo che... Mo ho capito che dietro di te c'è chi ha messo la bandana per non far vedere il problema. Però diciamo che è inutile, si vede comunque. Fa freddo, perciò ha messo la bandana. Ma si vede comunque che c'è il problema. Rito scaramantico di ogni club che comincia a collegarsi con noi è ovviamente un coro. Quindi, dato che tu hai preso la parola, sei tu il lanciacori, coro dal Club Napoli Ossola. Ma ti devo fare un coro generico? No, tutti quanti insieme, non solo tu. Ok, allora oggi facciamo quello che abbiamo imparato a Genova qualche anno fa. Ok? Siamo sempre qui, insieme a te, per Napoli, combattere, la. Questo è tutto. Siamo timidi. Si vede che siete timidi. Allora devo andare io a trovare col megafono. Roberto, devi andare col megafono. Assolutamente sì. Viene Roberto Stanzione col megafono. Vi vengo a trovare, ragazzi. Vieni. Ti aspettiamo. Allora ragazzi, domandina prima di andare poi anche dall'altro club, ci spostiamo dal nord al sud, ma vi chiedo in generale, gioca Leonardo Spinazzola, mancano Ficia Kvaratskhelia, manca Matteo Politano, secondo voi lì al club scelta giusta quella di Antonio Conte?
Ma secondo noi sì, nel senso che se avesse messo una rest lui si toglieva tutte le possibilità di cambiare la partita in corso. Cioè se avesse messo un gong, perché cioè, in panchina poi restava al deserto mettendole tutti in campo, quindi secondo me lui si vuole sempre tenere la possibilità di mettere qualcuno che si salta l'uomo nel corso della partita per vedere come va la partita. Gennaro, chiave di lettura differente rispetto a quello che ci dicevamo prima. Lui dice, se mette dentro Gong poi in panchina non c'è nessuno. Effettivamente le scelte poi si riducono, no? Vabbè, ma mi sembra che ci sta ancora Zerbin che potrebbe anche fare quel tipo di ruolo. Poi dipende dalla gara, no? È normale, la tua lettura è giusta se nel caso devi poi cercare di vincere la partita, metti uno che salta l'uomo più in velocità. Se poi devi contenere, metti uno come Spinazzola. Effettivamente se tu poi devi contenere non c'hai nessuno come sostituto, potresti mettere Zerbin come ho detto prima, però devi vedere bene la partita come va. Ovviamente restate lì collegati, arriveremo tra pochissimo nuovamente da voi, mentre ci mettiamo in collegamento con il prossimo club. Andiamo a leggere le dichiarazioni ai microfoni di DAZN di Giovanni Manna, del direttore sportivo Giovanni Manna, che parla di mercato, parla di Danilo. Dice: trovo irrispettoso parlare di mercato con il campionato che si gioca, siamo in una situazione positiva con un gruppo che ha fatto qualcosa di importante. Danilo è un giocatore importante che vive una situazione complicata, oggi non pensiamo a mercato e restiamo concentrati su noi stessi. Obiettivo scudetto, capisco che il tifoso ha interesse nelle trattative di mercato, la stessa voglia ce l'abbiamo anche noi, la squadra va migliorata, ora però non è funzionale giocare e parlare di mercato. Questo gruppo ha fatto un lavoro incredibile, aumentare competitività interna assolutamente, di far allenare meglio e ti rende più vivi i calciatori. Quindi queste le dichiarazioni. Nel frattempo parla anche Stanislav Lobotka. Sappiamo che sarà una gara complicata, la Fiorentina è una squadra difficile da affrontare. Conte ha detto che ci bacerebbe tutti, ma non lo ha fatto. Contento di questa prima parte di stagione e di quello che stiamo facendo. Ora bisogna restare concentrati. Le dichiarazioni anche appunto di Stanislav Lobotka. Andiamo a Trani, andiamo dagli amici di Pat Trani. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Ciao Ciro, buonasera a tutti, buonasera a Roberto, buonasera a Gennaro. Ciao. Ciao carissimo. Tutti gli altri no, hanno fatti cattivi. No, anche gli altri amici dei club collegati. C'è anche Carlo ovviamente di Pinerolo e tanti esponenti del club Napoli Pinerolo. Voglio salutare il Napoli Club Batti, Un saluto che da Napoli. poco è entrato nella famiglia di Unione Azzurra nel Mondo. Questa famiglia che comunque ormai ingloba 111 club in Italia e nel mondo. Ciro, lo sai che siamo tantissimi, siamo delle finestre partenopee aperte su tutto il mondo. E lo so perché spesso vi ho in collegamento e mi fa piacere, tra l'altro mi fa tanto piacere sempre venire ai raduni dei club appunto One. Gennaro, qua è arrivato l'invito ufficiale, ci dobbiamo organizzare, Va bene. a Zurigo. Andiamo Non in sarebbe Svizzera. male. Andiamo in Svizzera, andiamo. Tutti Verso in Svizzera. fine campionato? No, a fine campionato. A fine campionato, va bene. 5 luglio. 5 luglio. Yes. Quest'anno un po' Quindi più è- tardi se non vado errato, perché gli altri anni... Dipende da chi organizza. Sì, di solito viene fatta a giugno la festa del raduno quando quest'anno è stata spostata a luglio, poco prima del ritiro di Di Maio. Ho paura che tra poco va a finire che il buon Massimo si addormenta e quindi Massimo ti vedo mezza Direi battuta. di no, la luce che... È la luce, te l'ho detto che Vittorio Bernardo fa le luci quelle lì. Però i capelli ce Siamo positivamente in ansia. Non Sei in vedo l'ora ansia? che cominci la partita. Quando comincia ci siamo dentro, no? Certo. Quindi è più- Invece tu sei in ansia. Speriamo bene. Già che non mi devo contenere. Perché? No, io questo problema. Perché ti devi contenere? Io voglio invece. Perché sono molto... Sei caldo? Sì, agitato, nervoso. Ma anche tu vai a camminare la mattina per sbollire i bollenti spiriti. Prima della partita. Prima della partita vai a camminare.
Ho capito. A correre no, perché... Coricchio e cammino, insomma. Cammini però? Sì. Oh, ok. Fai un po' di cammino quello che ti scarica la tensione. Manca tanto, veramente, manca tanto a scaricare. E adesso ti senti un leone in gabbia. Basta, per Non è che cominciare scavalca, non è che ci viene... No, cioè, Sai, magari... diciamo che la criniera ce l'ha, Gennaro, la criniera c'è. Per fortuna siamo larghi. Sì, no, ma oggi abbiamo tanto spazio, tant'è che infatti io vedi come sono comodo invece. Beato te. Ma se sono il conduttore un motivo ci sarà. Assolutamente. Oggi mi voglio divertire con tutti quanti voi. All'Artemio Franchi si continua a fare i lavori, lì allo stadio c'è la curva Fiesole che è chiusa ancora alle prese con i lavori, mentre, caro Gennaro, quello che è il tempio nel quale hai giocato tu, ancora non si sa se i lavori si faranno. Noi l'altro ieri abbiamo avuto in collegamento Nino Simeone, consigliere comunale, che ci ha detto che si attende sempre questo progetto di De Laurentiis, che al momento tarda ad arrivare. Io mi ricordo che il Napoli era in Serie C, tu eri capitano di quel Napoli e si diceva del Napoli e di De Laurentiis lo stadio di proprietà e quant'altro. Dopo 20 anni siamo ancora a dire lo stadio, tu hai dato l'addio al calcio. Progetto, però. C'è il progetto. No, non c'è manco il progetto. No, per farti capire, a parole, a chiacchiere c'è il progetto, così come c'era 20 anni fa, no? Mi sembra proprio giusto 20 anni, no? Perché nel 2004, quindi... c'era il progetto sia di sistemare tutto lo stadio e la cantera, il centro sportivo, ed è rimasta una chiacchierata. Ecco, diciamolo, il Napoli, la città è brutto perché se vai a vedere, adesso vedi Firenze che... Raccamani, hai visto, ha dato la propria giacca alla bambina che aveva freddo. Sì. È un peccato perché vedi Firenze sta facendo, Bergamo è diventato di proprietà, nonostante il campionato in corso sono riusciti a fare i lavori, quindi a ultimare i settori man mano che andavano avanti, quindi non so perché nelle città forse più grandi si ha più di... La stessa cosa ce l'hanno a Milano come problema, che non riescono a individuare una zona. E quindi più sono gli interessi, secondo me più è difficile poi trovare una soluzione. Il punto è che poi abbiamo tanti club, tanti tifosi che vogliono andare in giro e arrivano a Napoli, vedono magari altri stadi messi meglio, uno in particolare, non lo citiamo perché vedo Carlo lì che gli vengono i brividi lo conosce bene perché è vicino a casa sua proprio. Ma lo conosco bene, scende a piedi. Lo conosco anche bene io perché era l'ex delle Alpi, no? E quindi che poi è diventato di proprietà della Juve, dove io vedi come cambiano le generazioni, cambiano le cose dalle Alpi, quanti anni sono passati? E che era il 2003, 2001? 20 anni, sì, più di 20 anni. Quindi stai dicendo, Carlo, che Gennaro è vecchio? Calcisticamente parlando sono diventato vecchio. Calcisticamente parlando. Oggi invece sei giovane dall'altro punto. Sono giovane, sì. Fiorentina che sta facendo la foto di rito, pronti a cominciare il match. C'è il capitano Giovanni Di Lorenzo che aspetta di scambiare il gagliardetto con il capitano Viola. A proposito di capitani, quel Biraghi, io dico, no, comincio con Gennaro, poi voglio sapere un po' da tutti quanti voi che cosa ne pensate. Ma cosa è successo? Palladino, la società, hanno deciso che la love story di Biraghi con la Fiorentina è giunta al termine, c'è fuori rosa. È probabile che qualcosa sia successo tra il calciatore e la società, magari qualche accordo non portato a termine. Sta di fatto che secondo me rispetto a quelli che giocano, io vedo Ranieri con la fascia di capitano. Caro Vittorio, se mi fai la cortesia di contattare l'editore perché ha pensato bene di escludere il nostro monito di ritorno e quindi non abbiamo la partita. Ti do l'aggeggio per appunto andare a sistemare il tutto. Fammi la cortesia di contattare chi altrimenti ce la inventiamo. Chi ha pensato bene di toglierci la partita. Ce la inventiamo. Noi
noi siamo qui a lavorare nel frattempo. E vabbè, cosa avete mangiato a pranzo? Aspetta, concludo il fatto di Biraghi, dai, tanto ancora. Tempo, vai. No, ho visto Ranieri con la fascia di capitano che gioca titolare. A mio modo di vedere, Biraghi è tutto un altro giocatore, nel senso che secondo me è superiore rispetto a quelli lì che stanno giocando. Evidentemente c'è stato qualche problema di troppo e quindi è stato fatto fuori. Vederlo a Napoli non mi dispiacerebbe, perché rispetto a Spinazzola ti dà anche quella garanzia difensiva che Spinazzola difetta un pochettino, quindi non sarebbe male come soluzione. Vittorio, la soluzione, poi ovviamente andiamo da Roberto Stanzione, la soluzione è cortesemente se lo chiami e ti fai dare i dati di accesso per poterli inserire e poter fare in modo che noi possiamo commentare la partita, altrimenti effettivamente parliamo di quello che nelle festività natalizie hanno mangiato Roberto Stanzione, che è sceso a Napoli e ha messo 5 kg, e Carlo, che invece secondo me ne ha messi qualcuno in più, ma diciamo che partiva da una base forte però Carlo, Massimo, ci sei mangiato pure tavolino che segge, Carlo? Era già piazzato e non si è tirato in però ha dato il meglio di sé. Sì, poi questi giorni a Napoli, cose da pazzi. Mamma mia. Ma come fai? È impossibile. Rimpatriata culinaria pazzesca. Si manteneva vicino al tavolino. Assolutamente. Certo, tranquilla proprio. Roberto, Biraghi. Ritornando al calciomercato, Ciro, il Napoli con Antonio Conte e Giovanni Manna hanno le idee molto chiare, stanno puntando su giocatori di personalità. Sai che il mercato di gennaio è un mercato difficile, devi andare sull'usato sicuro, quindi Biraghi è un capitano, Pellegrini è un capitano, Danilo è un capitano, giocatori esperti, giocatori di personalità. Secondo me il Napoli sta prendendo dei giocatori giusti, speriamo che riesca a concludere queste trattative. Ovviamente con la Fiorentina c'è un'idea di scambio con Spinazzola o la cessione di Foloruscio in prestito. Sono due cose separate. Trattative separate. Perché Foloruscio, da quello che abbiamo percepito, prestito con riscatto a 9 milioni di euro. Esattamente. Quindi, poi c'è la trattativa Pellegrini, sembra che ci sia un accordo già economico col giocatore, va trovato l'accordo ovviamente tra le due società. Con Danilo c'è già l'accordo col giocatore, si aspetta che il giocatore possa liberarsi dalla Juventus a costo zero, perché la Juventus ovviamente chiede 1,5 milioni, 2 milioni di euro per questo giocatore. Vediamo come si evolveranno queste trattative. Sicuramente il Napoli dovrà rinforzare la rosa per puntare a vincere quel qualcosa che non vogliamo nominare, vero Carlo? Sicuramente, io penso che non lo vuoi nominare? No, assolutamente. Come ha detto lui, come ha detto Roberto, secondo me questi 3 acquisti, se portati a termine, sono un campanello d'allarme positivo per la squadra. Vuol dire fare una squadra che si assesta ancora più come forza e con dei personaggi importanti. Pellegrini già sembra, come diceva Roberto, che ha dato l'ok, anche il ritocco di ingaggio e tutto, e Ranieri stesso ha detto che comunque vuole andare via, l'ha detto chiaramente, quindi questi 3 giocatori farebbero veramente comodo a Napoli e li vedo tutti e 3 positivi. Speriamo che a gennaio, perché l'usato a gennaio è difficile, come ha detto Roberto, difficilissimo. Speriamo bene che ci riusciamo. Vedo che il buon Vittorio Bernardo sta cercando di rimediare a chi ha deciso di escluderci dal nostro lavoro in questo momento. Dovevamo commentare la partita noi? Siamo venuti ma oggi sto cercando di è l'antivigilia della Befana, no? Secondo te possiamo mai parlare della partita del Napoli? Ma chi ce non vuole? No, mica siamo su Calcio Napoli 24, no? Abbiamo tra l'altro fatto venire un attimo 28.534 ospiti, perché ci hanno chiesto proprio di vedersi la partita e noi gli stiamo facendo vedere accontentando la partita. Luca, cosa hai mangiato a Natale, a Capodanno? Tu sei sic lì, dove l'hai messo? No, ho mangiato. Hai mangiato? Sì. Spinazzola ti piace? O ti piace più Biraghi? Mi piacerebbe questo scambio con Biraghi. Ti piacerebbe questo scambio? Perché penso che l'infortunio dell'Europeo l'abbia un po' rovinato la Roma secondo te lo lasciamo andare via a parametro zero?
Quindi mi piacerebbe vedere Biraghi e spero che ritorni al suo massimo splendore, perché è veramente un giocatore che mi è sempre piaciuto su tutti i punti di vista. Tra l'altro papà Luca, io mi sono dimenticato come si chiama, Rocco, ma Biraghi calcia bene anche le punizioni, tra l'altro. Infatti poi parliamo di giocatori comunque credo che siano le possibilità del Napoli, non è che parliamo di giocatori che hanno ingaggi oppure chissà cosa, anche Danilo, cosa aspettiamo? Cosa aspettiamo? Ha detto Manna prima che Danilo ha delle problematiche ovviamente da risolvere, particolari, e comunque la problematica è una sola, ragazzi: o Danilo rescinde il contratto, o se no a Napoli adesso non c'ha di Ma no, guarda, il discorso potrebbe essere anche di interesse della Juve. Mi spiego meglio: mi sembra che guadagni intorno ai 7-8 milioni nuovi, non lo so. Ce l'abbiamo fatta! Ma siamo venuti per la partita? Ma noi lo teniamo e lo facciamo anche vedere il buon Vittorio Bernardo, che qualità. Quindi automaticamente, si è messo il pigiama oggi. automaticamente andrebbe a risparmiare 6 mesi di ingaggio più tutto l'IRPEF, tutte queste situazioni qua, quindi diventerebbe doppio. Quello che risparmia magari non lo ha come contropartita, quindi... Abbiamo anche una telefonata, andiamo al telefono, pronto? Attenzione a Beltrano, lo botto che è Juan Jesus di Piano Lungo, pronto? Buongiorno. Buongiorno, è via da notte poi urne, che si dice dalle nostre ben alzato. Buongiorno, non gioca. Oggi siamo tutti quanti fare Napoli. Ah, bene. Perché di solito per chi tifi? Napoli, ok, no, mi sono preoccupato, ho detto chissà. Volevo chiederle una cosa. Chiederle a chi in generale? Guarda che fa sentire vecchio. Dimmi. Secondo me questo Napoli non potrà mai essere come quello di Spalletti. Mai. Bene. Perché? Cambiamo quasi sempre formazione. Non Adesso è buono. no, non è vero. Mai come quest'anno proprio. L'abbiamo imparata a memoria come si faceva quando giocava Gennaro Scarlatti. Quegli 11 lì giocavano e basta. Niente, mi ha abbandonato. Volevo fare un pronostico. Un pronostico, vai. Secondo me 2-1 Sì. segna Mose Ken e da noi segna Mettamine e Neres. Ok, perfetto, grazie. Me lo chiedi un bel Forza Napoli? Forza Napoli. Però Ciao, le volevo grazie. dire una cosa. Ciao, sì, dimmi. Io sono quello là di Napoli-Torino che si incontra. Ah, tu sei quello lì che mi ha fatto finire su Striscia la notizia. Ah sì, non lo sapevo, dai. Perché telefonò? Lo raccontiamo, resta lì che lo raccontiamo ai nostri ospiti. In pratica, fischio d'inizio, chiama e disse Napoli-Torino al Maradona, finisce 1-1 in gol Kvaratskhelia e Sanabria. 1-1 Kvaratskhelia e Sanabria e lui siamo finiti su Striscia la notizia. Bene, ottimo. Quindi io spero di ritornare su Striscia la notizia, sarà almeno nei prossimi giorni. L'ha già detto, 2-1. Ken, McTominay e Neres. Va bene? Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Quindi voi siete d'accordo? 2-1 va bene? Beh, non sarebbe male, Io e Carlo ormai siamo abituati a sto cortomuso. Certo. È il nostro grido di battaglia. Ce l'ha insegnato Conte, no? No, veramente l'ha insegnato Allegri. Ah, vabbè, sempre. Ma Gennaro, ma tu che sei un allenatore, ma sei più per il cortomuso o per il circo? Allegri parlava di circo. Allegri è un bel personaggio perché io ci ho giocato insieme a Napoli quando lui è stato nella parentesi di Napoli. 97-98. Bravissimo, era già simpatico così come lo vedi. Fiorentina. Forse è diventato un pochettino meno simpatico nel corso della sua carriera. Poi i cavalli sono la sua passione, quindi il cortomuso arriva dalla sua passione. Io sono per il risultato, però facendo un bel gioco, perché sono convinto che alla lunga tu, se giochi bene, ottieni più risultati che se giochi male e le vinci così di cortomuso. Però Ciro, dobbiamo ricordare che il Napoli l'anno scorso è arrivato decimo. Conte ha dovuto ritrovare delle sicurezze a questa squadra, no? C'erano tanti giocatori che stavano andando via, poi sono rimasti anche grazie
al suo lavoro, e mi riferisco a Di Lorenzo, al capitano, a Anghissà, Lobotka, lo stesso Kvaratskhelia. Ha trovato una grande solidità difensiva in queste giornate di campionato. Il Napoli ha la miglior difesa di questo campionato, però c'era questa anomalia: il Napoli ha il 6º attacco del campionato e ha il 7º XG del campionato. Quindi c'è Rocco dietro che si è messo così, ma in realtà sta facendo i dovuti scongiuri con la testa, sta immaginando dove toccarsi. Si sta tenendo. Si tiene le braccia proprio per evitare che ritorna. Vorrei solo ricordare che, che Conte con i non colorati, con questo gioco così, ha vinto lo scudetto. Certo. Cioè non ce la fanno nemmeno a dire. Di sofferenza di gioco di Conte. Però per fare chiarezza un po' sulla situazione, no? Il giocare bene è anche limitare l'avversario e anche non ricevere occasioni da gol, togliere tutte le fonti di gioco avversario, quelle anche giocare bene, no? Poi esiste la doppia fase nel calcio, la fase di possesso e non possesso, quindi il Napoli lo fa bene, è la miglior difesa, è primo in campionato, quindi di cosa vogliamo parlare? Anche se Gennaro qualcosa di migliore si è visto, no? Nelle ultime partite come fase offensiva, mi riferisco alla partita di Udine, al primo tempo col Genova, al secondo tempo col Venezia. Sì, ci sono state delle situazioni differenti. Tieni presente che Venezia, la partita non era facile, perché il Venezia deve fare i punti. È normale che se Lukaku avesse fatto gol sul rigore la partita magari cambiava, e quindi sono avversari che poi ti limitano, no? Sotto certi aspetti. Poi con la velocità di Neres, con la rapidità di che ha fatto gol, mamma mia, mi sfugge, di Raspadori, sì. Hai trovato la soluzione vincente. Andiamo a raccontare un po' il match, poi ritorniamo dagli amici del club a Domodossola ovviamente, e poi a Trani, al club Napoli batte Trani. C'è Scott McTominay che supera la metà campo, porta palla nella metà campo avversaria, a sinistra, ecco servito Spinazzola, fermato però da Dodò, il rimpallo favorisce ancora Scott McTominay, dagliela dentro, dice Gennaro Scarrato, lo ascolta Scott McTominay, Oliveira la mette in mezzo, deviazione in calcio d'angolo di Beltran, tiro dalla bandierina per il Napoli con Lukaku che già si è fatto tutto sudato, non ha ancora toccato un pallone, però a livello di sudore sta messo bene, vero Rocco? Si è bagnato i capelli. Si è bagnato i capelli, forse. Lupo solitario lì davanti. Lupo solitario. Però Spinazzola con il destro, pronto alla battuta, la mette troppo forte sul secondo palo, non c'è nessuno dall'altro lato, nemmeno Neres. Il pallone termina sul fondo, calcio d'angolo buttato. Sì, battuto male. Come al solito, diciamo. Bravo. Bravo, così. Sì. C'è Politano che li batte troppo bassi. Kvaratskhelia non ne parliamo proprio. Ottimo osservatore, ottimo osservatore. È quello che manca. Che poi se ci vai a ragionare, no? Un calciatore di Serie A di alto livello che non batte un calcio d'angolo come si deve. Quando giocavo io, quindi per farti capire che non è sempre facile fare delle l'allenatore cose. diceva a chi batteva i calci d'angolo in questo modo mettici un po' di sostanza. Mi è rimasta sta cosa impressa, che quando vedo ovviamente a microfoni spenti, cosa che non mi accade mai quando gioca il Napoli, attenzione però a Spinazzola, secondo palo ancora buttata sul fondo, quando vedo qualche partita effettivamente mi viene sempre in mente sta cosa, mettici un po' di sostanza, cioè o mettila bene, ti dico mettila bene, sì, tu no. lo dici in panchina, mettila bene, certo. Mettila bene e poi puntualmente. no, vabbè, poi quando capita, dici, però se trovi quello lì che batte bene i calcio d'angoli è un'arma in più, un'arma in più per te, perché effettivamente il gol non è che tu dici, vedi chi impatta la palla e dice bravo di testa, invece la devi mettere bene, devi avere i giocatori che scelgono il tempo giusto, l'inserimento giusto, si sanno smarcare in maniera giusta e poi che sanno impattare di testa. Quando giocavi tu, quello quando che batteva meglio, vai, dici. quelli che battevano meglio i tiri dalla bandierina? Ma ci stavano comunque, Jimmy Fontana un bel mancino, ma ce n'erano. Il discorso qual è? Che io ero anche bravo di testa, io ho fatto tanti gol di testa ovviamente. Ve lo ricordate quello? Non solo nella parentesi Napoli,
No, a Frosinone un anno ho fatto 6 gol di testa. Ricordo. E quindi con un semplice movimento, quindi vuol dire che sono poi c'è sta l'annata dove ti riesce tutto. Lo sapete voi tutti che Attenzione, oggi... brutta palla persa, mamma Attenzione mia. a Kenny in area di rigore, lo sapete che oggi abbiamo 2 allenatori in studio, oltre a Gennaro Scarlato? Chi è? Sapevate voi? L'altro allenatore è Roberto Stanzioni. Sì, tra le altre cose, Cioè non fa niente Roberto. diretto a fare l'allenatore di calcio a 7 a livello amatoriale in quel di Brescia. Bello. Quindi è una passione, il calcio è una passione che ci unisce tutti. E oltre al tifo abbiamo anche la passione del campo da gioco. Un po' differente dal calcio, però tante situazioni sono similari. Comunque la cosa assurda è che 2 anni fa abbiamo vinto lo scudetto facendo più gol da calcio piazzato. È una squadra che ha fatto più gol da calcio piazzato, eppure l'ossatura è quella. Intanto Di Lorenzo, di prima intenzione, subito per Frank Zabonghistan. Ancora Di Lorenzo, Lukaku controtempo. Non lo so, forse poteva anche fare qualcosa in più. Sì, Lukaku, però è stata una buona azione fatta in verticale. Di Lorenzo allarga per Davide Neres, il brasiliano, punta Parisi, il suo avversario, il traversone in mezzo, il colpo di testa libera l'area di rigore, poi Beltran, buon giocatore, un bel attaccante, pochi gol però Beltran. Però quest'anno non sempre è partito titolare, No, ha giocato Gudmundsson. C'è Gudmundsson in partita, però non sta facendo bene, non è ancora- fortunatamente, vabbè, oggi non gioca. Attenzione, Spinazzola, Lukaku! Gol! Fuori gioco! No, allora è di Lukaku il fuori gioco. Peccato, mamma mia, peccato! Era impazzito Rocco, era uscito fuori dall'inquadratura Rocco, era già pronto. Vediamo. Attenzione, vediamo. Sì, giusta. Fuori gioco di Olivera, E anche Lukaku. di ritorno, doppio fuori gioco. Era un mix di fuori gioco. Peccato. Vedi, questa è una buona triangolazione, poi lascia stare che sta leggermente oltre la linea della difesa. Siccome Gennaro è un allenatore, Gennaro è un allenatore. Gennaro è un allenatore, voglio mettere in evidenza un movimento che Conte sta riproponendo spesso, i terzini che tagliano per le vie centrali accompagnano l'azione offensiva del Napoli. Gennaro. Sì, è normale che nella fase di spinta, se hai queste caratteristiche, le devi sfruttare. Oggi già ne ho visto un paio, sia di Lorenzo e dall'altra parte gli viene un pochettino più facile, e Olivera già l'ha fatto 2 volte. Vero. Se sei d'accordo, Gennaro, vedo il Napoli schierato con un 4-1-1 con McTominay che si alza e appoggia Lukaku. Sostanzialmente il 4-2-3-1 che fa di solito. Sì, diciamo che è un po' un 4-3-3, un po' così ruotato perché sono numeri, dipende come lo interpreti un sistema di gioco. Perché come la cosa non è il modulo, ma dice, aiuto. È il sistema di gioco. Certo, no, è il sistema di gioco. Ah sì, no, ma infatti ho detto è il sistema. No, il modulo, no, perché sai, gli allenatori scadenti dicono modulo. Invece quelli più noi allenatori perché si dice sistema di gioco che poi puoi modulare a seconda del... Hai visto, vabbè, ma se non venivi qua, hai imparato un'altra cosa. Quando vai nello spogliatoio della tua squadra potrai dire questo sistema di gioco così, e i tuoi giocatori diranno: ma chi se che si è fatto? Io continuo a vedere McTominay molto più alto. Noi non continuiamo a vedere la tua faccia perché l'hai coperta con la mano. Rispetto a Spinazzola. Ma non è la prima volta che sta giocando così. Si è trovato all'inizio gara Spinazzola alle spalle di Olivera, c'è stata un'occasione proprio per seguire Dodò, vedi come lo segue. Sì. Attenzione al Napoli. Bella, Napoli con Rachmani. Gliela doveva dare, Infatti, sì. Non gli ha data la palla, peccato, però c'è Spinazzola che insiste su Dodò, lo sta mettendo in difficoltà. Spinazzola con il destro! Arriva De Gea. De Gea, se è stato il portiere del Manchester per tanto tempo, buon giocatore, un motivo ci sarà. Olivera in mezzo, Lukaku non ci arriva, Neres, il Napoli è partito forte, ancora Davide Neres, poi andiamo dai club, andiamo prima Ossola, Vittorio, c'è Di Lorenzo in possesso del pallone, esce fuori dall'area di rigore, e allora andiamo dal club Napoli, Ossola.
Domodossola. Eccoci qua, ritorniamo a Eccoci, Domodossola. eccoci, Napoli che è eccoci. partito forte, ha fallito un paio di occasioni, peccato, però primi 18 minuti sicuramente positivi. Sicuramente siamo partiti bene, soprattutto dal punto di vista dello stare in campo, cioè, siamo benissimo, fateci caso, nel momento che dobbiamo difendere non gli lasciamo uno spazio, e quindi peccato per il fuorigioco, però ci siamo ragazzi. Ci siamo, dicono in curva ma non ci tesseriamo. Hai Esatto. visto Spinazzola, sta sorprendendo, sta facendo un buon inizio di partita. Ha fatto anche un bel tiro adesso, peccato all'inizio che è sbucato un cross, voi non stavate guardando la partita in quel momento, c'è stato un cross partito alla destra che hanno lasciato andare tutti i difensori e lui giustamente se l'è visto arrivare addosso, non se l'aspettava, poteva essere potenzialmente una buona occasione. Mette il dito nella piaga Domodossola quando non vedavamo la partita, è troppo bella questa cosa. L'abbiamo immaginata. Faccia cronaca. Da blog, quest'altro che striscia. Quindi ragazzi è arrivata la nostra Tutti quanti insieme sul mascotte. blog. Come? È arrivata la nostra mascotte. Oh, dov'è la mascotte? Vediamo. Deborah, vieni a qua. Gliel'ha detto in inglese? In inglese gliel'ha detto. Sempre ragazzi, sempre. Fate che palle, gliel'ha dato. Eccolo qua, il nostro Oh! Lorenzo. Come si chiama? Lorenzo in onore del nostro capitano. Insigne, quindi Lorenzo Insigne. No, Di Lorenzo. Di Ah, perché Lorenzo non in gli onore è- di Lorenzo. Io pensavo Esatto, hanno preferito Di Lorenzo a Lorenzo a Giovanni, però l'idea era del nostro capitano Di Lorenzo. Il padre è un malato di Lorenzo. Il padre è un malato di Lorenzo, un po' come il buon Rocco che, cioè, per piacere fate un caffè a Rocco perché fra poco si addormenta. No, è impossibile. Pure lui si chiama Rocco, alla fine. Chi è che si chiama Anche Rocco? noi abbiamo un Rocco, il padre della nostra mascotte. Meno male che Rocco c'è. Calcio d'angolo, attenzione, colpo di testa a liberare ancora Dodò, Marcello Botka sulla 3-4. Andiamo anche a Trani, andiamo dagli amici anche di Bat Trani, eccoli là. Trani, vengo da te, vengo da voi lì al club con Napoli che sta schiacciando un po' la Fiorentina, sta provando a rendersi pericoloso in avanti. Sì, diciamo che inizialmente la nostra squadra si credeva che la Fiorentina aggredisse di più, ha preso le misure e adesso sta imponendo il proprio gioco. Buono è stato il fatto che abbiamo fatto gol anche se in fuorigioco per far capire le intenzioni che abbiamo, che non sono quelle di barricate come si pensava, in modo da tenerli un poco calmi nelle sfuriate offensive loro, perché noi sappiamo benissimo che la squadra loro sulla velocità, punta sulla velocità che fa il loro gioco. Il Napoli ha cominciato con diceva Roberto Stanzioni, assoltanto, però attenzione, colpo di testa di Rachmani che termina sul fondo. Dicevo, il Napoli ha cominciato a dire di Roberto Stanzioni con un 4-4-1-1, però il capitano Gennaro Scarlato gli ha detto: ma che stai vedendo? Un'altra partita, non è così. Non ha detto però Ma perché mi metti contro? Scusami. Cioè, tu che partita stai vedendo? Quella del Napoli, Fiorentina-Napoli del 4 gennaio 25 oppure qualcosa di più vecchio? 4 gennaio 25, ore 18 e 20. 27, 7 No, minuti di scherzi. sistema l'orologio. Nella penombra, fuso orario di vedo 7 minuti. No, scherzi a parte, no, McTominay diciamo che fa l'ago della bilancia tra centrocampo e attacco. Quindi mi dà ragione, Quindi Spinazzola sta più guarda più la fase difensiva sulla fascia, diciamo un Politano all'incontrario. Politano all'incontrario, andiamo dal buon Luca Senior che si sta mantenendo gli occhiali. Cioè, io non lo so, padre e figlio fra poco si addormentano tutti. Cioè, Luca, ma perché Ma non gli hai no, ma fatto sono qualcosa? concentrati. Luca, ma sono così sempre tutti e due. Sì, sempre. Cioè, tu sei quello più arzillo. Sono quello che ci tengo di più. Sei quello che ci tiene di più, quindi il nonno invece Sono andato a lavorare stamattina alle 4. Ah, ecco. Non ho dormito, mi sono un po'...
un po' stanco. Hai scelto calcio Quindi Napoli hai scelto 24 calcio Napoli, riposante. un ambiente riposante hai scelto, cioè un ambiente dove non si fa confusione, una trasmissione soprattutto dove siamo tutti in silenzio. Hai scelto proprio la trasmissione al momento giusto. Io vi devo ringraziare che mi avete invitato. A disposizione, le porte di Calcio Napoli 24 sono sempre aperte. Una è la porta, cioè una sola, è chiusa, ma Vittorio mi ha detto che è chiusa. Cioè, ma vi sembra normale? Cioè, noi abbiamo cambiato fratello Bernardo, ma abbiamo peggiorato. Però, cambiato fratello, hai visto? No, ma in questo momento salutiamo anche il buon Emanuele Bernardo che è a casa con la febbre 39, lo salutiamo, e malanni di stagione. Ha voluto andare via, questo è quello che si merita per essere andato via. McTominay, limite dell'area di rigore, si gira con la suola, apre a destra dove c'è Davide Neres, 23:40 sul cronometro, traversone in mezzo, non c'è McTominay, c'è il rinvio della difesa viola, colpo di testa ancora liberato, ma c'è ancora Giovanni Di Lorenzo, all'indietro per Lobotka, c'è Amir Rachmani, Di Lorenzo, a destra c'è il tocco verso Davide Neres, all'indietro per Rachmani, anzi Di Lorenzo, no, era Rachmani, ho detto bene, Juan Jesus e palla per Olivera. Ricordo che a Genova non c'era tifoso che si avvicinava al mio microfono all'esterno di Marassi che mi diceva Juan Jesus sono preoccupato, Juan Jesus sono preoccupato. Io onestamente ritengo che il cammino di Juan Jesus, Gennaro, sia terminato a Napoli. Però da qui a dire sono preoccupato, cioè è vero che ha fatto male nelle prime, cioè la prima in assoluto, quella col Verona, forse la porta sulla coscienza, però cioè, è un giocatore che comunque in Serie A ci ha giocato e ci gioca da tanti anni. Cioè. Beh, forse i ricordi dei tifosi sono quelli lì alla stagione scorsa, no? Dove lui era un'alternativa ma è diventato un titolare inamovibile, e quindi facendo diversi errori, ma non solo lui, forse lui ne ha fatto qualcuno in più rispetto a qualcun altro e allora viene notato di più. Premetto che è un giocatore che è forte, un ottimo giocatore, ha giocato in squadre importanti, ovviamente l'età calcistica sta avanzando anche per lui, ma se viene chiamato in causa 2, 3 partite o 4 partite durante l'anno. Attenzione a Neres, scusa Gennaro, calcia col mancino, adesso, nella terra di nessuno, fuori nella terra, infatti sarà nella terra di nessuno. No, quella è della Fiorentina, quella terra è la diventerà terra dello stadio Artemio Franchi. E quindi se viene chiamato in causa durante il campionato 4-5 volte è un giocatore affidabile. Tra l'altro perché se la ride, va bene, se la ride sulla terra sulla terra di nessuno. Di Firenze. No, attenzione a McTominay, scusami Robby, c'è qualcuno, aspetta che prima che qua c'è qualcuno che scrive Lukaku segna per noi, Simonete Biagio, è pure per noi, speriamo bene, no, dicevo su Juan Jesus. Tra l'altro nell'anno dello scudetto è stato... Cioè, però stai forte, Roberto, devo essere sincero, in quadratura che giacca gli hanno regalato a Natale. Cioè, è vero che ha mangiato tanto a Natale, ma addirittura scendersi la tovaglia mi sembra un pochino troppo. Me la sono messo direttamente a no, a parte gli scherzi, Juan Jesus nell'anno dello scudetto è stato un ottimo comprimario. Esatto, rincalzo. È stato chiamato in causa varie volte, ha fatto bene, io credo che... E non doveva sostituire Kim Min-jae come titolare l'anno scorso. Esattamente, io credo che anche in questa stagione Verona a parte conto ce l'ha dato. Sì, a favore del Napoli, contro la Fiorentina perché si è lamentato. Ma è di Pinerolo l'arbitro? È di Pinerolo? L'arbitro è di Pinerolo, con la mano l'ha presa. L'arbitro è di Pinerolo, è amico di Gallo. Amico, lo conosciamo. Lo conoscete? Di Pinerolo. Viene del club. No. Non creiamo un caso diplomatico. No. Lo conosciamo, l'abbiamo incontrato più volte al bar. Giusto, ma è normale. Ma è normale, come è giusto che sia. Non bisogna dire che un arbitro è tifoso della Juventus o dell'Inter, no, non bisogna farlo, no, Gennaro? No, vabbè, non è corretto anche perché loro stanno in attività, quindi... L'arbitro deve essere super partes, no? Esatto. Deve arbitrare quello che vede, quindi non favorire uno e l'altro. No, insomma, non è... Non è... dalle nostre parti, vabbè, però. Sì, d'origine medievale. A Pinerolo c'è il club Napoli, quindi però... Strattonato. Strattonato.
Ho sentito un sussulto da parte di Luca. Luca, che è successo? Mi sveglio. Ti svegli ogni tanto? Cosa è successo? Me lo racconti? No, è Lukaku, è sempre lo stesso. Chi? Lukaku. Ah, Lukaku, ok. Massimo. Ma invece devo dire che a me Lukaku piace. Non è questo grande uomo di velocità, eccetera. Però Conte l'ha preso per fare quello che sa fare: la sponda, aprire spazi, portarsi 2 o 3 giocatori addosso. Bravo. Fare per un giocatore di quella stazza è considerato com'è, alle volte fa degli assist veramente incredibili. Quindi tutto sommato io su Lukaku tiro un bilancio positivo. Dovrà segnare dei gol, è vero che un po' di palle le butta fuori, ma poi nel numero, la teoria dei grandi numeri, secondo me arriveranno anche i gol. Non è ancora in forma piena. Quindi... lo farà. Sì, no, ma quando poi lo fa siamo tutti contenti, perché alla fine è simpaticamente un animale, come si dice. Quindi, esatto. Io vi faccio una domanda cattiva, che poi il giornalista è cattivo, è anche cattivo, mica possiamo sempre... no. Allora, a Firenze si parla, così come a Napoli, dappertutto, di questo scambio. Eccolo. Attenzione però a Davide Neres Da in aria. destra, tira. David! Ha fatto tutto da solo! Dove l'ha messa? Si sono svegliati dietro. Si sono svegliati tutti! Davide Neres! L'ha fatto brutto Davide Neres! È stato bravo. Diciamolo, Rocco! È anche il momento di raccogliere qualcosa di Si è svegliato Rocco! Si è svegliato Rocco! Rocco, ti ha dato la sveglia Neres. Neres ha fatto tutto bene da solo, ha fatto. Eccolo lì, Davide Neres, andiamo subito a Ossola, a Domodossola, Club Napoli Ossola, mentre ci rigustiamo l'azione. 1, 2, lo tirano giù, provano a saltare, fermarlo, ne ha saltati 28 su non era facile e l'ha messa adesso. Non era facile metterla la palla. Da qui forse riusciamo a vederla meglio, guarda. Secco, guarda lì dove è passato. Ossola, Domodossola, fatemi sentire l'urlo del club. Grande raga, fagli un forte urlo, 1, 2, 3, vai! Sta portando bene, vi stavate prendendo la responsabilità della prima e invece, vedete... Soprattutto noi cambiamo sede per molto meno, capace cambiate sede per molto meno. Io vorrei anche sentirvi però, Vittorio, non li sento. Prova a parlare di nuovo. Mi senti? Adesso sì. No, dicevo, qua cambiamo la sede per molto meno. Quindi deve finire come deve finire, quindi altrimenti qua subito chiudiamo la sede e ne cerchiamo un'altra. L'ha fatto brutto Neres. Ha fatto brutto sì. Ha fatto brutto sì, è grande Lukaku, grande l'appoggio di Lukaku. Bravo, che noi abbiamo comprato per lui, quello che lui ha detto. Quello per quale l'abbiamo comprato. Sì. Diciamo. Andiamo a chiedere anche a Trani e poi ovviamente lo commentiamo con Gennaro Scarlato a livello tattico e tecnico questo gol del Napoli. Attenzione però al traversone in mezzo, Rachmani in calcio d'angolo, Davide Neres la sblocca lui, Napoli in vantaggio, 31:05 sul cronometro. Bene così. Abbiamo il Pocio 2 la vendetta quest'anno. Il Pocio 2 la vendetta. Ha sempre più quegli strappi, sì, sempre più quegli strappi e quegli slalom che mi ricorda ai tempi d'oro del Pocio. Anche il numero di maglia, quindi. Anche il numero di maglia dice, e quindi la sblocca Davide Neres mentre resta a terra dolorante Amir Rachmani. Gennaro Scarlato, ovviamente con te in maniera seria analizziamolo questo gol, perché Lukaku appoggia bene con i giri giusti, Neres se lo inventa. Sì, è stata un'incursione, devo dire la verità, al di là dell'appoggio di Lukaku, Neres ha fatto la differenza in questa occasione, no? Ha tenuto anche botta con due avversari. Sì. E ha cercato di saltare e così gli è riuscito. Poi è andato verso il destro, verso il suo lato destro, dove effettivamente c'era più spazio e nonostante la difficoltà delle marcature e del portiere che era ben piazzato, De Gea,
lui è riuscito a trovare la giusta soluzione, alzandolo sotto la traversa, dove ho visto che De Gea ha fatto che non è riuscito a vederla proprio partire, quindi è stato bravissimo anche a prendere il tempo al portiere. Ma poi Gennaro, è una conclusione quella all'interno dell'area, così vicino allo specchio della Non è facile alzarla, non si complicata, riesce ad alzare. troppo poco spazio, quindi ovviamente questo giocatore ha anche una buona tecnica, intanto non c'è niente. No, ha una grande tecnica, in velocità poi è ancora più difficile, quindi meglio. Attenzione che quel ragazzo già ha indovinato il primo, no, il ragazzo che ha chiamato prima, già ha indovinato il primo marcatore. McTominay e Ken sono gli altri due, ha detto, quindi vediamo se... Ciro, vogliamo ricordare che Neres è stato pagato 30 milioni di euro. No, ma noi ricordiamoci anche che questo ragazzo al Benfica non giocava perché davanti c'era un certo Angel Di Maria. Ha fatto 3 anni all'Ajax, ha vinto 3 campionati olandesi, si parlava del nuovo Neymar, quindi è un giocatore di tutto rispetto e finalmente col minutaggio giusto lo sta dimostrando in campo. Si vede, no, che è ufficio stampa di Guanamo. Bravo, si vede anche che è allenatore, perché si vede, ha quella dialettica. Si vede che è allenatore, per piacere. Nel modo di esporre, io delle volte ho visto delle fotografie in panchina, con tutto il bene, ma che l'allenatore sono un'altra cosa. Roberto Stanzione. Il calcio è cambiato, sai. Indubbiamente è un giocatore che già prima meritava spazio, adesso ancora di più. Perché sta confermando tutte le qualità. E sta sfruttando soprattutto il fatto che Fischer Kvaratskhelia in questo momento ha dei problemi fisici. Attenzione, ti do un consiglio poi tra poco, c'è Olivera che allunga il pallone fuori dall'area di rigore. Il mio consiglio è, se vai a Brescia, non farti portare a mangiare la pizza da Roberto Stanzio. No, la pizza, vado a Brescia per mangiare la pizza. Piacere, non farti portare a mangiare da Roberto Stanzio, perché Roberto Stanzio non ti porta a mangiare indovino la pizza giusta. No, io sono stato a mangiare in vari club e devo essere sincero, va bene dappertutto. Roberto invece ha lasciato un po' desiderare. Diciamo che ha scelto, attenzione a Ken, il pareggio ed ha azzeccato ha azzeccato anche il gol della Fiorentina. Ha segnato Moise Ken e tra l'altro ha fatto anche un bel gol. Qui annullato. Però c'è qualcosa, attenzione. Sì, forse infatti il fallo sul difensore forse l'ha trattenuto un po'. Si arrabbia, non so se era Rachmani o Juan Jesus. Vediamo che cosa succede. Stessa cosa di lo state rivedendo, gli ha chiesto Ken, vediamo allora. Traversione di Sottil, controllo, forse massimo controllo con la mano. Col braccio? È lì, questa immagine non fa vedere bene, si intravede soltanto. Ma non mi sembra. Purtroppo no. Onestamente, controllo. Purtroppo no, è l'addome, l'ha preso con l'addome. Sì, purtroppo no. Non lo doveva far girare. Eccolo qua. Forse quando cade. Forse sfiora il forse quando cade e questo gli consente di controllarlo proprio a terra. Con l'avambraccio, sì. Qui da qui non lo puoi mai vedere. Con l'altro braccio. Forse se l'ha col destro. Scivolando forse. Chiudendo, magari il pallone scivola, tocca sul braccio, vediamo. Devono vedere col fermo immagine. Devono rivederlo e tra l'altro secondo me c'è anche da guardare in maniera un po' più approfondita, un po' più di immagini, perché c'è che infatti in corso Magari fai bravo. c'è Di Lorenzo ovviamente, più che il guardalinee, eccolo qua, stiamo non si riesce a vedere perché il braccio è dall'altra parte. Vediamo, Olivera qui sembra addome, non si capisce da qui, non si capisce da qui perché si vede tra l'altro la mano qui da qua peggio ancora. Te lo raccomando, questo è impossibile da vedere onestamente, forse da qui vediamo, anche se è un po' lontano, l'arbitro è proprio davanti, lo tocca forse con quando la scende con la mano, quando scende dal petto la mano, il pallone eccolo lì, sì. lo tocca con una mano, in pratica il pallone si stava allontanando, tocca col braccio, cade a terra, calcio di punizione, gol annullato e per il momento il bambino che aveva preso anche il gol anche di questo per fortuna per adesso non hai indovinato. Io preferisco più 2-0 con il secondo e poi il 2-1 perfetto. Abbiamo una c'è più sofferenza. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Ciro, buonasera a tutti gli amici che sono lì presenti e tutti quelli che sono collegati e gli altri tifosi del Napoli che stanno ascoltando in questo momento. Allora, io ti avevo già telefonato per la vittoria dell'Udinese
contro, cioè del Napoli contro l'Udinese, da 1-0 3-1 per il Napoli, e come vedi abbiamo azzeccato. Mi ha portato fortuna a chiamarti Gol annullato alla Fiorentina. E ti ho richiamato ancora proprio nel momento in cui il Napoli ha segnato, però voi non avevate ancora l'1-0, perché io sto guardando su una TV tedesca di un mio amico il gol. Su una TV tedesca, sei in Germania in questo momento? Non capisco niente in tedesco, però va bene lo so. Ma sei in Germania adesso? Guarda, no, sono in Italia, però lui ascolta in tedesco, perché allora, lui è tedesco. te la lasciamo dove stai guardando la partita. Andiamo avanti su. Ho visto che il risultato noi ce l'avevamo e voi non ce l'avevate ancora. Comunque, detto fatto, la pizza io me la mangio solo a Napoli, anche se abito a Milano da 50 anni. Non andare a Brescia a mangiare la pizza. Assolutamente no. Gli amici che sono lì con te penso che la pensano come me. Sì, Roberto sicuro. Assolutamente sì. 3 sicuramente il Napoli anche stavolta porterà il risultato a casa. E voglio essere ben augurante e non jettatore come Rocco, alza le mani, Rocco. Va bene, ciao Ciro, salutami gli amici. Intanto giallo per Capitano Di Lorenzo. Ciao, grazie per aver chiamato. Ovviamente c'è fallo qui di Giovanni Di Lorenzo, che a te va sotto il Gennaro. l'ammonizione. Sì, anche se poi alla peggio proprio Di Lorenzo. Meretta aveva fatto comunque una buona parata, questo qui si vede, questa è l'immagine proprio netta, si vede Meret, che altro giocatore continuamente in discussione, ma sta facendo una grandissima stagione, Ciro. Sì. Beh, delle volte è un pochino impreciso, però ci sono delle effettivamente tante parate importanti in questa da quella sensazione di insicurezza, no? In alcune situazioni, però è un prestativo, alla fine la prestazione la fa. Esatto. Però come giustamente ricordava il buon Carlo, io e Vittorio Bernardo c'eravamo e Meret lì a Genova ha fatto tante parate importanti. Sostanzialmente il Napoli vince a Genova grazie a Meret. Sì, è vero, vero. Poi lasciamo stare che poi dopo il post partita è stato diciamo purtroppo in albergo a dormire, però vabbè. È stato triste. Sì, è stato triste. Cioè, io torno in trasferta, guardo la partita, il Napoli vince, andiamo a mangiare, poi andiamo a dormire. Io ho sempre saputo che i giovani in particolar modo sono sempre quelli che vogliono uscire, vogliono fare. È cambiata la generazione. Cioè invece io, Vittorio Bernardo, è voluto andare a dormire. Salutiamo ovviamente la fidanzata di Vittorio Bernardo che ci sta guardando da casa in questo momento, la salutiamo, però siamo andati a dormire. Vogliamo dirlo che è un bravo ragazzo? No, che ci rifaremo al raduno di Guardi ovvio, in Svizzera. hanno assolutamente tutti a Zurigo. Allora facciamo una proposta all'editore, la prossima trasferta andiamo io e te. Mamma mia, editore! Okay. Senti Gennaro, andiamo in trasferta. Commentiamo tutte le persone fuori dallo stadio. E poi la sera ci andiamo a bere qualcosa. Vabbè? Ci sto, offro io però. Ci sto. Allora venite a Bergamo la prossima e ci sono io. Bravo, allora si può fare. Però andiamo a mangiare la pizza. Noi vogliamo però i post partita quelli belli. Quelli per belli vogliamo di posto partita. Possiamo spegnere la televisione? Ovviamente non lo diciamo in televisione, però abbiamo la volontà. Mentre Rocco... vai in una città differente dalla tua, è giusto che fai un giro per vedere cosa c'è. Assolutamente. Noi a Brescia poi l'abbiamo fatto un giro, io ed Emanuele Bernardo, senza però Roberto Stanzione che ci appese anche quell'occasione. Cioè non solo non ci ha portato a mangiare bene, ma ci ha appeso pure in quell'occasione. Dove ci ha mandato? Quel paese ci ha mandato. Allora in mezzo, attenzione a Dodò di testa, alto, sopra la traversa. Rocco! Napoli dopo il gol ha mollato. Ha mollato addirittura, pensi? Vedo che negli ultimi 5 minuti siamo anche di più, siamo sui belli. 7 minuti che... Come col Genoa. Rocco, ma tu sei sicuro che sei di Casalnuovo? Certo. Ma hai perso proprio l'accento? Assolutamente no. Cioè, io quando sento parlare Vittorio Bernardo che è di Volla, quindi è qua vicino pure lui. Un paesano. Cioè, in pratica, ce l'ha con te. Cioè, non parla così.
Ma no. Cioè tu hai preso l'accento di Pinerolo. No. Fammi arrabbiare, vedi come inizia a E allora facciamo arrabbiare il buon Bello Rocco. sto pallone. Neres di prima, prova a girarla per Romelu Lukaku, troppo profondo il pallone, esce De Gea e va al rinvio lungo, attenzione a Moise Ken, c'è Amir Rachmani in anticipo, c'è Alex Meret, posizione irregolare, fuori gioco, si alza la bandierina. Il Napoli sta cercando, anche se dice il nostro amico Rocco che sta invece... un po' calato dopo un po' calato, sei dello stesso avviso, Robby? Sì, è un po' calato il Napoli in questi minuti, ovviamente la Fiorentina ha reagito, vuole pareggiarla, ha trovato il gol poi annullato con Ken, speriamo che il Napoli possa prendere le contromisure e raddoppiare e portare questi 3 punti a casa importantissimi. Bisogna portare 3 punti a casa importantissimi, andiamo a svegliare il buon Luca Senior dal torpore del... Tra l'altro, guardi e non commenti, esulti soltanto tu. Tra l'altro ti abbiamo messo anche vicino ad un'immagine... No, non è Massimo l'immagine, è alle tue spalle l'immagine. Hai visto che c'è Maradona dietro di te? No, e ti stai girando, torno, ma non riesci. Hai visto Maradona? Il tuo ricordo di Maradona, me lo dici? Quando ero giovane. Vedo che sei prolisso. Anni 80. Anni 80, solo questo? L'ho visto giocare. Tra l'altro fece un grande gol a Firenze proprio a gennaio, no? Mi sembra, Carlo? Sì, quello di testa dici tu. No, gol di sinistro giro. sul secondo palo. Vittorio, vedi che sotto alla tua regia c'è un sacchetto di parole. Se lo diamo a Luca, magari ci può dire qualcosa in più su Maradona. Che non ve lo dico. Non lo so. Un aneddoto, Luca. Un aneddoto. Ho visto solo quando è andato a giocare a c'era fatta la partita di Benedetto. L'hai lì? C'eri? C'eri nel fango tu? Oh, eri giovanissimo. Ho detto. 40 anni. Una cosa ve la posso dire io. Ce la dice Massimo una cosa, però dopo l'azione della Fiorentina. Attenzione a Beltran in area, cade, ma Olivera lo ferma, se chissà. E andiamo da Massimo. Quando è arrivato Maradona a Napoli, nostra madre ha voluto assolutamente che lo accompagnassi e l'abbiamo visto allo stadio e quella giornata lì è stata memorabile. Quando il famoso arrivo con l'elicottero, eccetera, eccetera, è stato a Napoli. È una cosa che negli anni poi ha preso un valore pazzesco. Chi c'era se la ricorderà per tutta la vita. Avete sentito? Ripeti il commento che è Avete simpatico. sentito il commento? Cioè, non abbiamo capito cosa hai detto, Rocco. È un chiodo proprio. È un chiodo. No, che poi Maradona secondo me non giocava, che fluttuava, faceva poesie. Madonna mia, che si faceva. Cioè, è davvero tanta roba. Ma quando rivedo un po' i video, poi io l'ho visto, ero ragazzo ovviamente. Tu a Portocampo sei andato? Anche, ho fatto il raccattapalle qualche volta, però vedere poi l'immagine, dice, ma davvero aveva questa capacità, un po' come Ronaldo il fenomeno, Ronaldo il fenomeno, io ci ho giocato contro, credetemi, un giocatore... Incredibile. Mamma mia, ma non se ne vedono più, ma lo stesso Messi, Cristiano Ronaldo questo dicevo. Cioè, sono fortissimi, sono dei fenomeni, ma non si avvicinano né alla a classe. Ronaldo, il fenomeno, e né a Maradona, assolutamente zero. Quando Ronaldo il fenomeno all'Olimpico fece quel doppio passo Contro la Lazio, e crollò al suolo, era appena rientrato, erano i primi minuti Bravissimo, dopo il ti rientro. ricordi? Io mi ricordo, io mi ero fatto male al crociato da pochi giorni e ho pianto come un bambino. Mamma mia. E io ero tra l'altro un bambino, avevo tanto 15 anni. E vedo Ronaldo farsi male, crollare al suolo. Per Che me peccato, Ronaldo, che cioè, peccato. giocatore- Vabbè, ma lui era talmente giocatore rapido, fortissimo. veloce. Io- Allora, ti racconto questa, era Inter-Napoli Sì. a Milano. Sì. Io entro il secondo tempo, eravamo all'altezza del centrocampo. Lui mette semplicemente il piede sul pallone, con la suola se lo porta dietro, eravamo un pochettino defilati e lui va verso il centrocampo, ma lo fa con una rapidità, no? Che io sto ancora fermo lì. Cioè lo fa talmente veloce che io faccio, mamma mia, ma che ha fatto? È impressionante come cosa. Cioè, Ronaldo il fenomeno è uno di quei giocatori che... No, ma poi vedi, se ascolti anche i racconti di Cannavaro, dove lui dice, noi eravamo io, Thuram e Sensini, cioè
tre difensori di fenomeni e non riuscivano a fermare. Lo stesso Nesta non riusciva a fermarlo, Maldini. Ma Ronaldo è il fenomeno. Intanto è finito il primo tempo, squadra negli spogliatoi, tra pochissimo andiamo anche ovviamente dai club a commentare il primo tempo. Chiudiamo il discorso su Ronaldo il fenomeno dicendo quando partiva, cioè tu ti dovevi fare il segno della croce, bisognava lanciare l'amo dovevi fare il segno della croce sperando che lui sbagliava qualcosa. Io ho un ricordo di un Italia-Brasile che si giocò nel 97 o 98. Quando sei nato sostanzialmente. No. Beato te che sei nato. Sono un po' più vecchio e mi ricordo che era imprendibile, Cannavaro, Maldini non riuscivano a bloccarlo. Luca piccolo, tu te lo ricordi Ronaldo? Ma che ricordi? Tu tieni 15 anni, quanti anni c'ha? 13 l'ha detto con aperto. Certo. Vogliamo vedere, avete dimenticato un grande calciatore della storia, Marco Van Basten, un altro sfortunato giocatore che si infortunò e dovette terminare la carriera. Lui era un fenomeno, Van Basten. Finisce il primo tempo, squadra degli spogliatori, il Napoli conduce 1-0, il gol di Davide Neres, Gennaro Scarlato, poi via da soli commentiamola, uno alla volta, così vi do la parola, al termine di uno attacca l'altro, poi andiamo dai club, commentiamo questo primo tempo. 081 353 4588 per chiamare in diretta. Gennaro Scarlato, Napoli in vantaggio. Che partita è stata? Allora, un primo tempo da squadra importante perché è stata costantemente nella metà campo avversaria, ha lasciato pochissimo spazio, meritatamente è andato in vantaggio, ci è arrivato anche prima però per fuorigioco, quindi il Napoli molto presente. Ho visto anche delle trame abbastanza interessanti con triangolazioni, con sovrapposizioni interne, come dicevi tu prima, quindi un Napoli buono, ottimo. Poi è normale che ci deve stare anche un pochettino di reazione da parte dell'avversario e nel finale di primo tempo ha atteso un pochettino la Fiorentina, però non rischiando niente secondo me. Vabbè. Sì, sono d'accordo con Gennaro, Napoli di personalità, non solo pragmatico come sempre, ma un Napoli che è stato padrone nel primo tempo del campo, è arrivato al vantaggio con una grandissima giocata di Neres, con l'appoggio di Lukaku, importantissimo in quell'azione, e poi Neres che regge alla carica del difensore, salta l'altro difensore e la mette sotto la traversa De Gea, che è un grandissimo portiere. Quindi un grandissimo Napoli nel primo tempo, speriamo che possa continuare questa pressione sulla Fiorentina anche nella seconda parte della partita, e speriamo anche in qualche cambio, perché Spinazzola ha iniziato benissimo, poi è calato sulla fascia, vedo un Napoli negli ultimi minuti un attimino in difficoltà. Devo darti ragione Roberto, Gennaro, onestamente Roberto parla da allenatore scavato. Ma te l'ho detto io, tu lo stai trattando male. Prima di andare avanti con gli altri commenti andiamo prima al telefono. Pronto? Pronto? Sì, pronto, Gennaro. Ciao Ciro, buonasera. Ciao. Buonasera Ciao, a te e a tutti gli ospiti. Un saluto collettivo. Ciao. E allora Ciro, cosa dobbiamo dire di questo primo tempo? Non lo so, è stato un Napoli veramente che io, devo dire la verità, non mi aspettavo, perché la partita l'ha fatta il Napoli. Solo una cosa vorrei dire, perché tu lo sai, io sono un perfezionista, e un po' a centrocampo non mi stanno piacendo McNoni, e lo stesso Anguissa ha sbagliato un paio di palloni che potevano lo starcicare. Deve farsi sentire con questi due centrocampisti qua, perché lo botta che il suo lo sta facendo, e ancora Anguissa sempre un po' sbarazzino, e McDonald non riesce a trovare una posizione, non sta giocando palloni, quindi se proprio devo trovare un difetto in questo primo tempo del Napoli. Per il resto un Eurogol di Neres, e quindi ancora una volta si conferma che questo calciatore, questo ragazzo deve giocare. Lukaku purtroppo ancora una volta, per quello che fa presenza, però mantiene diciamo, le difese avversarie sul chi va, quindi non si sbilanciano. Speriamo nello stesso secondo tempo. Complimenti all'arbitro per quel fallo di mano che poi alla fine vista e rivista, poi alla fine ce l'hanno fatto finalmente vedere quel tocco di mano, andare a vedere quel tocco lì in
una mischia, è veramente stato Vabbè, bravo. l'arbitro, diciamo che l'arbitro è rimasto fermo, ha fatto intervenire il VAR, quindi lo si è visto con le immagini. Ma l'arbitro era convinto che poi è intervenuto il VAR, ma l'arbitro era convinto, ha fischiato subito il tocco di mano. Ho capito che che è di Pinerolo, però. Guarda, io di Pinerolo c'ho purtroppo un brutto ricordo, perché mio figlio faceva il militare e si ruppe la spalla lì a Pinerolo. E quindi, però poi questo ha portato... L'avete trovata la spalla del figlio di Gennaro a Pinerolo? È un po' difficile. E quindi alla fine quella spalla rotta poi gli ha portato a un intervento chirurgico dove purtroppo alla fine gli hanno dato un vitalizio che ringraziando Dio almeno gli è stato riconosciuto. E poi per questo ricordo Pinerolo. È un brutto ricordo che poi si è trasformato in un economicamente redditizio. Ciro, auguriamoci lo stesso secondo tempo perché devo dire la verità, la difesa soprattutto mi sta piacendo. Sì, puntuale. Gennaro, perdonami un attimo, alzi la mano, chi ha lasciato il cellulare nella eccolo, è il buon Luca Senior. Allora, io in qualche modo vorrei aiutarti, Luca, perché sennò questo ci suona fino al post partita. Il problema è che però noi, essendo in diretta, dobbiamo aspettare di andare a qualche club e quindi speriamo che si rendano conto. Ma tu non hai detto a casa che venivi qua? No. Ah, no, ecco. vedrò perché non... Quindi ti danno per disperso? Ok. Però mi cercano sempre. Ti cercano sempre. Gennaro, ti ringrazio, alla prossima. Devo lasciarvi, buonasera. Ciao Gennaro, ciao. 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 Allora, caro Vittorio, facciamo questa No, però pazzia. intelligentemente stai chiamando fra primo e secondo tempo. Sì, no, aspettate a me. Ha ottimizzato la tempistica. Bravo. Vittorio, andiamo a Domodossola, così diamo la possibilità. Però schermo intero. Dov'è Domodossola? Eccoli là. Schermo intero, Eccoci, Domodossola, vediamolo in tutto il suo splendore. Eccoci qua, tutti gli amici di Domodossola, così diamo a Luca l'opportunità di andarsi a prendere il cellulare. Grande Luca. Domodossola, fine primo tempo, è Napoli in vantaggio. Che Napoli è stato in questa prima frazione di gioco? Tutti diciamo un ottimo Napoli, quindi bene così, voglio dire, ci sta quel 10 minuti, un quarto d'ora dove abbiamo tra virgolette sofferto, ma non hanno fondamentalmente tirato in porta. Comunque sono la quarta, quinta forza del campionato, quindi va bene così, direi che siamo soddisfatti. Mi sentite? Sì. Sentiamo forte e chiaro, ovviamente ricordo a tutti quanti voi che se parlate si sente ovviamente tutto quello che dite, quindi mi raccomando, occhio anche al microfono, Vittorio, di Massimo, se questa veramente poi finisce, no? su Blob, No, però su c'è stato Striscia solo la un Forza Notizia, su Napoli. tutte quante insieme finisce poi dopo. Grande Massimo. Allora, tornando a voi lì a Domodossola, state mangiando, vedo, quindi non vorrei rubarvi ancora altro tempo, vi state mangiando il panettone e quindi è giusto? State Esatto, il Pandoro. Pandoro. State brindando anche con tanto di spumante. Assolutamente sì, perché comunque certo. come dicevamo prima stiamo rinaugurando dopo 4 mesi di purgatorio la nostra sede, che siamo stati 4 mesi sforniti, però come si dice qua, un napolitano si fa sic ma non muore, come si dice nostro, e quindi noi non abbiamo mollato e resistiamo. Nel secondo tempo pensi che Spinazzola possa essere sostituito? Sta facendo benino, perché il non primo tempo ha credo fatto che abbia- bene secondo me. Assolutamente, però non credo che abbia, cioè comunque non fa una partita da una vita allenato, quindi adesso c'è da vedere un attimino come però secondo me i primi 20-25 minuti come al solito di Antonio Conte non credo che cambierà granché al momento, anche perché stiamo giocando tutti bene, non vedo grosse criticità. E andiamo anche a Trani allora, andiamo a chiedere anche agli amici di Trani, così li lasciamo mangiare il panettone. Fine del primo tempo, Napoli in vantaggio per 1-0, Napoli che ha giocato onestamente un bellissimo primo tempo, un buonissimo primo tempo che sorprende anche, no? Se proprio vogliamo. Beh, sorprende, diciamo che la sorpresa è il non attacco della Fiorentina all'inizio, diciamo, perché noi aspettavamo una partenza veloce da parte loro, abbiamo preso le misure
e abbiamo fatto le contromosse, abbiamo segnato. Adesso ripetiamo sempre la solita cosa del Napoli, che si mette col baricentro basso aspettando e poi ripartire. Carlo, ti chiedo, Napoli che è passato in vantaggio, sta giocando una bella partita, un ottimo primo tempo, si è sempre detto, ma la panchina del Napoli, la panchina del Napoli, la panchina del Napoli, Juan Jesus, Neres e Spinazzola sostituiscono Buongiorno, Kvaratskhelia e Politano, eppure il Napoli sta facendo una grandissima partita. Fino a questo momento li sto vedendo tutti e tre in buone condizioni. Spinazzola, c'è sempre il fatto che non c'hai 90 minuti e speriamo duri il più possibile. Più che altro, sai cosa mi preoccupa? La munizione che ha preso Di Lorenzo, che potrebbe inibirlo in fase difensiva. In fase difensiva potrebbe inibirlo e potrebbe creare qualche problema. È una ammonizione inutile che poteva anche risparmiarsi, purtroppo. E per me i tre stanno andando bene. Juan Jesus sta andando benissimo, d'altronde non siamo messi a dura prova dall'attacco toscano, quindi penso che a questo punto fino adesso bisogna solo nell'intervallo riprendere la matassa come fa Conte e tornare in campo un'altra volta decisi a ottenere il risultato che dobbiamo ottenere. Io vorrei fare un appello alla famiglia di Luca che sta continuando a chiamare, sta bene, non lo abbiamo sequestrato, sta qui, ha provato a rispondere, non ci è riuscito, ha tolto la suoneria, ma mo vibra. si sente comunque. Quindi vogliamo fare un appello. O meglio, l'abbiamo sequestrato, ma solo per 90 minuti. Solo per 90 minuti. Torniamo al telefono, pronto? 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 Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, sono Rosario da Parma. Ciao Rosario. Ciao, volevo una vostra opinione sulla prestazione di McTominay, scusate la pronuncia, che secondo me finora è non pervenuta. Mi sembra che il calciatore non sappia dove stare e cosa fare. E sinceramente è stata assolutamente evanescente. Cosa ne pensate? Grazie e sempre Forza Napoli. Grazie a te, e io ovviamente faccio rispondere chi ne capisce più di tutti quanti noi, nessuno me ne voglia, che è Roberto, no assolutamente no, non è Roberto Stanzione, no, ma guarda, allora è bello perché poi ognuno ha una versione, no? Ognuno ha una visione delle cose. Secondo me ha fatto un'ottima partita. Perché è andato a trovarsi quello spazio in mezzo alle linee che difficilmente riesci a trovare. Poi non ci dimentichiamo che la Fiorentina gioca a uomo e quindi trovare uno spazio con un avversario sempre attaccato alle spalle non è facile. È normale che poi viene esaltata quando uno fa un tiro oppure fa una palla, mette una palla per il gol, quindi, però secondo me ha fatto una buona partita, ovviamente non eccezionale, ma un buon primo tempo. Sono d'accordo con Gennaro, soprattutto nei primi minuti è andato ad appoggiare la fase offensiva posizionandosi alle spalle di Lukaku, e poi McTominay di solito è un giocatore che non appare, ma è il giocatore che percorre più chilometri. Assolutamente, ma che scherzi. Di media 12 km a partita, quindi è un giocatore importante per gli equilibri di questa squadra. Andiamo da Luca, voglio andare da Luca Senior, perché ovviamente volevo continuare a parlare rapidamente di questo primo tempo, di questo Napoli in vantaggio. Dimmi la tua, con ovviamente il tuo modo di essere tanto prolisso. Credo che sta giocando bene il primo tempo. Sta giocando, già questo è qualcosa. Speriamo che il secondo tempo segna Lukaku, perché lo sente che segna. Lo senti che segna. Massimo. Sarà lui che sta chiamando allora? No, è Lukaku che ti sta chiamando. Non ti preoccupare, sta tranquillo, sta senza pensiero. Grande occhio. I risultati nei campionati si portano a casa così, facendo partite di questo genere, quindi protagonisti, giocando, attaccando, un discreto gioco che è soddisfacente, e poi qualsiasi sia degli uomini a portare avanti, no? Il risultato va bene. E poi che la Fiorentina rinvenga e cerchi di pareggiare ci sta, giochiamo sempre in casa loro, quindi niente da dire. Quindi secondo me è una partita normalmente esemplare. Se finisce bene siamo proprio contentissimi, e finisce bene togliamo il 6. Rocco? Ma speriamo che non... La mia preoccupazione, tra virgolette, è che il Napoli dovrebbe arretrare troppo, schiacciarsi troppo in difesa
e poi dobbiamo partire 45 minuti, vediamo che subiamo, poi la Fiorentina giocando così il gol poi ce lo fa. Quindi sempre baricentro alto, dobbiamo giocare il più alto possibile in modo da non appunto schiacciare troppo. Speriamo bene nel secondo tempo di portare a casa questo risultato. E Dulcis in fondo c'è Luca, che ovviamente vuole dire anche lui la sua su questo primo tempo. Spero solo che il secondo tempo il Napoli non faccia la stessa partita che ha fatto con il Genova. C'è un buon ero gesto presente a sì. Marassi. Anche tu? E io non ti ho visto. Ah sì, è vero, sei venuto a salutarmi. Sì. Di Rocco mi ricordo, di te no. C'è. Sì. Abbiamo sofferto 45 minuti prendendo pure un gol, ma grazie a Meret che fortunatamente si è fatto vedere che vero portiere è, ci ha, possiamo dire, parato, e anche nel vero senso della parola, e abbiamo portato a casa questi punti. E allora sta per cominciare il secondo tempo, io voglio andare a leggere anche qualche messaggio. Giuseppe? Ah, c'è una telefonata, allora altro che messaggio. Andiamo al telefono, pronto? Buonasera Tiro. C'è il Genna. Antimo. E Antimo da Sant'Antimo. Ma stavo dicendo, ma non chiama più. Non chiama più come prima. Antimo, che è successo, Antimo? No, niente di particolare, sono la pelle di mia madre, di Gennaro. No, non ho capito niente. Ho la pelle di mia madre, per questo l'ho chiamato. Ah. Ho la pelle di mia madre. Allora scusaci, ha perso sua mamma, ce lo disse. Scusaci allora. Condoglianze. Un abbraccio forte, Antimo. Comunque io vi ho chiamato, auguri a voi, tutti voi napoletani. E anche a te, ovviamente. È sempre Forza Napoli. Sempre. Va bene, ci abbiamo buttati. Ciao Antimo, a dopo. Antimo da Sant'Antimo chiama dopo il gol da Sant'Antimo, poi si sposta e chiama da Giuliano, poi una volta chiama da Mercogliano, da Marigliano. Il giro di tutta la campagna. Fa il giro di tutta la campagna. Come Giovanni San Giovanni. Come Giovanni San Giovanni. Che hai detto, Vittorio? Chiamate itineranti. Noi abbiamo è sprecato, secondo me. C'è sprecato proprio qui, proprio sprecato qui. Allora, sono arrivate anche le foto nel frattempo. Gennaro mi chiedeva cosa aveva lo chiedeva a te? Ken nei capelli. Mi sembra che abbia delle molle tipo delle perle colorate. Come, a titolo informativo, come le palline di Squid Game. Esattamente. Madonna, Genoa, Squid Game. Io quando sono sceso con Vittorio giù per riuscire fuori per intervistare partiti, intanto è ricominciato il secondo tempo, lo diciamo a beneficio del buon Vittorio Bernardo che fa partire anche il nostro cronometro. Quando siamo scesi giù per andare ad intervistare ovviamente tutti quanti voi, ci siamo ritrovati tutto lo staff di Squid Game, tutti, li avete visti russi con le maschere, che paura, avete è inquietante quella. La musichetta è inquietante. Mamma mia. Musichetta inquietante. Allora, Lobotka, possesso del pallone è azzurro, che poi è maglia bianca. Questa sera il Napoli con Di Lorenzo, poi c'è Leonardo Spinazzola all'indietro per Lobotka. Siamo i continui inserimenti, no, degli esterni, Olivera e Di Lorenzo che si inseriscono per vie centrali. Beh, ma ormai è un marchio di fabbrica degli esterni del Napoli di quest'anno, no, capitano? Cioè, sì, Di Lorenzo e anche Olivera lo fanno. Però forse in questa partita Olivera sta spingendo un po' di più. Vero. Rispetto all'inizio del campionato. Anche contro l'ultima partita in casa. Se la miglior difesa è l'attacco, la Fiorentina li lascia a Dodò. Sì. Infatti Dodò è un esterno alto, non è un laterale basso, quindi Spinazzola e Olivera lo stanno contenendo bene, no? Benissimo, ma non solo lui. Non mi sembra in difficoltà il Napoli con Dodò. No, anzi, fino adesso è stata proprio la scelta giusta, secondo me, azzeccata, far giocare Spinazzola in quella posizione. Intanto Neres mette in fallo laterale il pallone, minuto 1:40 sul cronometro. Vediamo, dicevo, allora Super Neres, ora Scott e Billy, dice Roberto Toto, vuole il gol, quindi 3-0, addirittura intanto c'è gioco fermo? Sì, c'è un fallo a favore della Fiorentina. Per la Fiorentina c'è Olivera che ha toccato col gomito in pratica il pallone e quindi calcio di punizione per la Viola con il capitano Ranieri
lascia la palla a Mandragola, napoletano Doc. Sì. Mandragola è cresciuto nell'Udinese sostanzialmente tantissimo, salvo poi trasferirsi alla Viola ma non avere grande fortuna, no Gennaro? È passato anche per la Juve. È passato anche per la Juve, sì. Non ha avuto tanta fortuna però questo ragazzo. Beh, è stato un momento dove ha fatto vedere grandi qualità, che ha giocato titolare. Poi è normale, vai in contesti differenti dove trovi davanti a te chi è più bravo e magari giochi meno e non riesci a farti vedere ancora. Nel primo tempo abbiamo parlato di Ronaldo, il fenomeno. Ma quale è il calciatore, Gennaro, che più di tutti ti ha messo in difficoltà? E raccontaci un aneddoto dopo però aver visto prima Moise Kean in area di rigore, il traversone in mezzo, Frank Zamboa, chissà, libera, ma si è alzata la bandierina del fuorigioco. Beh, ma di attaccanti forti ne ho incontrati, no? Io parlo da quando ho cominciato a fare il difensore, con Ronaldo il fenomeno facevo il centrocampista, quindi era differente. Ne ho trovati di calciatori forti, dove a seconda del momento ti potevano mettere in difficoltà, pur sapendo come giocavano. Parlo di Vieri, parlo di Adriano, parlo di Shevchenko, tutti i giocatori che tu conoscevi. Gli attaccanti. Certo. Certo. Hai detto tre nomi a caso, Vieri, Adriano e Shevchenko. Vabbè, ti ho detto quelli lì. È più fastidioso. Ma quello che esatto. È più fastidioso Pippo Inzaghi. Pippo Inzaghi. Mamma mia, lui è il fratello. Pure Simone. Mamma mia, Simone. L'altro fastidioso era Nicola Caccia. Perché? Perché adesso non potrebbero più giocare, secondo me, perché avevano questo modo di... Quella mezzaluna? No, avevano questo modo di appoggiarsi e tirare le maglie dei difensori, che era fastidioso perché certe volte ti nervosivi, però erano giocatori straordinari, certo. Quindi... Ma quello che la sera prima non ti faceva dormire, solo un nome, uno in assoluto. Ma no, non ce n'è stato uno. Ma che non ti faceva dormire a te? No, vabbè, anzi no, io sono stato un calciatore normale, non ero questo giocatore fortissimo. Però poi quando incontravi questi calciatori è normale che aumentavi la concentrazione, l'attenzione, pur sapendo, come dicevo prima, tutto quello che facevano, perché tu Vieri era abbastanza facile, un po' come Lukaku, no? Difende palla e va verso il sinistro, difende palla e va verso il sinistro, però lo faceva con una stazza fisica e con un modo di spostarsi, di togliere via l'avversario che era abbastanza singolare, quindi faceva fatica lo stesso. È un po' come quelle giocate, ora ovviamente con le dovute proporzioni. Le tue, No, ok. Guarda, Gennaro, ci sono calciatori. Vedi Brutta per palla esempio persa. Lorenzo Insigne. Sì. Vedi Lorenzo Insigne faceva sempre la stessa giocata. O tira a giro. Però gli riusciva sempre, al di là, sempre nel senso che riusciva sempre a farlo, che riusciva sempre a tirare, pure il movimento era quello. Però quella è un po' un regista da sì, però quello è diverso perché è una giocata che tu appena hai lo spazio davanti a te la provi. Io parlo proprio nel modo di movenze, di muoversi, che ne so, magari c'è un giocatore che punta sempre da una parte, non va verso l'altro lato, però lo fai talmente con naturalezza, velocità e rapidità, lo stesso forza, che magari anche l'avversario che ti marca, pur sapendo quello che fai, non ti intercetta. Sostanzialmente un po' come Carlo a tavola, cioè non lo ferma nessuno. Carlo ha delle movenze pericolose. C'ha un po' le mani così, dappertutto. Sembra un polpo, un polipo. Cioè, veramente tanta. Comunque, parlando di calciatori dell'epoca, io pensavo chi adoravo era Pippo Inzaghi, perché galleggiava sul vanile del fuorigioco. No, erano fastidiosi, nel senso buono per loro, ovviamente. Perché poi sì, a parte che giocavano sempre su quel filo, si mettevano sempre in mezzo ai due centrali, no? per il tempo giusto, però poi in aria ti tiravano la maglia, ti trattenevano. Un altro che era così era Cristiano Lucarelli, pure era uno che adesso parecchi di questi farebbero sempre falli, quindi.
che col VAR è impossibile. Attenzione, Eccola a giro. che bella palla! Fatta gli affari tuoi. Ma perché non gliela lascia? Gli ha tolta le piedi di Lukaku. Il pallone fuori gioco. Intanto sento dietro, nel frattempo c'è anche l'agenzia che giustamente mi contatta proprio adesso, e quindi io dovevo rispondere un attimo, quando si tratta di andare a raccogliere rigore Lukaku messo a terra, Anghissà messo a terra, si è fatto pure male. Comuzzo si tira la punta, Hai fatto il danno, rimane a terra. Vediamo, qui tocca il pallone in anticipo, poi lo perde. Errore banale, dai. Sì, anzi era Moreno, non Comuzzo. Moreno. Mamma mia. Non è che lo a terra, proprio lo falcia. No, ma nessuno ha parlato. Lo falcia. No, non sempre ammonizione. Calcio di Ma proprio rigore stupido. per il Napoli che può raddoppiare. E ora Lukaku, l'ultimo, dopo 30 rigori, ne ha sbagliati 2. Vediamo se il 31esimo se lo tira lui. Su caspiti frigoriferi. Se lo sbaglio vuol dire che non sa da presentare Perché poi 2 su 2. Io ce l'ho al fantacalcio, quindi Io già la partita scorsa mi ha tolto i 3 punti, ovviamente. Romelu contro De Gea. Rigore pesante. Compagni anche al Manchester United. Allora se lo apre nel senso che apre l'angolo fa gol, se lo incrocia sbaglia. Esatto. Ecco qua. Purtroppo sì, Ma perché speriamo che lo il apra. portiere quando vede il mancino tende sempre ad incrociare, no? A chiudere. Centrale deve tirare. No, oppure aprire il Fischia piede. l'arbitro. Parte Romelu! Ci ha smentito! Ci ha smentito, L'ha spiazzato! Ha indovinato, ha segnato No, Lukaku, non ha detto, l'ha detto Lukaku. Luca. No, il bambino ha detto McTominay. Il bambino ha detto McTominay, ah sì. No, sì. lui ha detto Lukaku. 2-0 Napoli, l'ha messa dentro Luca Cone, andiamo a Domodossola. Grandi! Ha segnato Luca Cone. Grande. Scusate, siamo un po' più al buio perché non vediamo bene, adesso abbiamo riacceso la luce. Allora avete esultato tanto al club? Sempre. Noi esultiamo sempre, ci facciamo sempre sentire. Vi fate sempre sentire e continua ovviamente il flusso positivo del club Napoli Domodossola, che quindi sceglie location corretta e anche ovviamente collegamento, quindi da oggi tutte le partite saranno in collegamento con noi nella stessa posizione, con le stesse persone poste allo stesso modo e vestiti anche allo stesso moto anche ad agosto. Tu stai scherzando, ma noi così abbiamo fatto l'anno. No, io sto dicendo sul serio, non sto scherzando. Così tutti tutta un'annata con gli stessi vestiti, Benissimo. nemmeno senza lavare. E fate gli attivi, come si dice dalle nostre parti. E cozzo. Bene, andiamo anche a Trani. Trani ha segnato. Ma dimmi una cosa, ma stai solo tu nel club? No, ci sono anche gli altri. Ma alzano un po' la voce, ma ci si fanno sentire. Ragazzi, vi fate sentire gentilmente da Napoli? Sta venendo a parlare. Ma solo lui? No, ci sono gli altri, stanno tutti quanti attenti. Ok, tutti concentrati. 2-0, l'ha messa dentro Luca Cone per la gioia di chi ovviamente lo critica sempre. Sì, diciamo che le bistecche sono passate a 2 adesso al momento. Le bistecche sono passate a 2. E io intanto saluto anche Gaetano Attianese e Mister Mascotto, mentre nel frattempo mi arrivano da casa mia delle fotografie di focacce pronte ad essere messe al forno. Ma non vale così però. Di sfondo mio in televisione, quindi stasera ci si tratta con i guanti di velluto. È festa grande a casa mia. Allora, detto ciò, a sto punto, mi senti, Trani? Sì. Dicevo, a sto punto sostituzioni, tanto non se ne fanno fino al 70°, facciamo anche il terzo. Vabbè, a questo punto facciamo anche il terzo e poi sostituiamo, dai. E poi sostituiamo. No, ma tanto fino al 70° non se ne parla di sostituire. Per
per questo. Ormai abbiamo fatto proprio l'abitudine a questa situazione. Gennaro Scarlato, Napoli bello, Napoli che sta facendo una grande partita, Napoli che ha continuato sulla falsariga del primo tempo di Genova. Mettiamo da parte il secondo tempo di Genova, è un bel Napoli che adesso, oltre al cortomuso, sta anche giocando un bel calcio. Sì, sono d'accordo e quello che vedo è una grande squadra sia nella testa che nelle gambe. A parte il fatto che tu Forza McTominay messo giù, ma non viene morito. Fare un gol per tempo è segno di grande sostanza, grande forza. Dentro intanto, scusa se ti interrompo, Colpani e poi l'altro Gosens penso sia al posto di Parisi e penso Colpani per Sottile. Alto a destra. No, forse allora questo è Parisi ed entra Gosens e fuori che Moreno che ha fatto l'inguacchio Dentro Colpani. e dentro Colpani. E quindi un Napoli che sta giocando da grande squadra, limitando, perché io non faccio fatica facendo i dovuti scongiuri, siamo al 59esimo Rocco, quasi. metti le mani alte. Vabbè, figurate Rocco. Dove il Napoli non ha subito praticamente niente, quindi dai, mi fate ridere. No, c'ha ragione Gennaro, il Napoli si è presentato a quanto è Firenze. forte molto. No, ma tu stai dicendo Rocco, metti le mani in alto. Noi conosciamo un famoso Rocco, quindi che ne so, per questo mi sta venendo da ridere. Un'altra cosa, Che ne so, per questo mi avete così. Non abbiamo Siffredi qua, per questo meno male. Anche perché poi è dietro proprio Roberto Stanzini. No, dicevo, il Napoli si è presentato da grande squadra a Firenze, sta vincendo una partita importante contro una delle migliori squadre di questo campionato, perché la Fiorentina con la Lazio e l'Atalanta stava esprimendo un grande calcio in Serie A. Un Napoli aggressivo, un Napoli che attacca gli avversari nella metà campo avversaria, quindi grande Napoli a Firenze. E grande anche l'amico al telefono, pronto? Scusa che ti chiamo un'altra volta. Grande Antimo. Scusa che ti chiamo un'altra volta. Vai Antimo, dici tutto, ha segnato il Napoli, quindi siamo tutti in festa. Lo so, pure io, non si fa qua. Sì, ma è bello che Napoli ha acquistato Danilo, e Danilo è Binaghi nella Fiorentina, perché ha vinto Coppa a Sport Italia. Ma tu invece leggi la Calcio Napoli 24, leggi gli altri, ma allora ti devo tirare le orecchie, Antimo. No, non dire questo. Attenzione. No, attenzione a Meret e poi Beltrán miracoloso, Rachmani ancora Fiorentina. Mamma mia, Meret e Rachmani hanno salvato il Napoli. Antimo, finisci pure. Stavo dicendo che portava Danilo a Napoli e Binaghi a Napoli. Sì, adesso ti rispondiamo subito sul mercato, nel frattempo ti saluto. Vai. Sì, Beltrán di testa qui è andato a mettere fuori, ma lo rivediamo, Dodò, colpo di testa, palla sul fondo, questa è la Beltrán, questa è l'azione precedente con Sottil che serve il pallone, largo a sinistra, colpo di testa di McTominay sbagliato, ma il Napoli miracoloso con Meret e con c'era il fallo di mano di Colpani però c'era il fallo di mano perché non l'hanno chiamato. Però ora io non chiamo nessuno a casa, però signori, Meret ha fatto di nuovo un mostro, un gatto lo dicevo prima, no? Sempre criticato, ma sta facendo a mio avviso una grande stagione Meret tra i pali del Napoli. Per rispondere ad Antimo che ci chiedeva di mercato, c'è questa ipotesi scambio Spinazzola-Biraghi che al momento non è ancora portato a compimento, c'è anche Foloduncio che potrebbe andare alla Fiorentina, prestito con diritto di riscatto a 9 milioni di euro, e poi Danilo, lo ha detto anche Manna nel prepartita, c'è da risolvere a livello personale la questione con la Juventus, se dovesse riuscire a liberarsi entro la fine del mese potrebbe anche arrivare subito, altrimenti credo che potrebbe arrivare per la prossima stagione. Juan Jesus zoppica un pestone, ne torniamo al telefono, pronto?
Pronto? Sì, ciao. Sì, ciao. Io sono Salvatore, chiamo dalla Francia. Ciao Salvatore, dalla Francia. Ciao. Da dove? Sì, da Mirabel. Vi sfido a trovare su Google Maps. Lo faremo subito dopo la diretta. Sì, ho due domande. La prima è... Attenzione, in Francia- scusami, grande giocata Neres Lukaku all'interno dell'area di rigore per Neres sull'esterno della rete, ha fallito il 3-0 il Napoli. Qui la doveva incrociare però. La doveva incrociare Neres Lukaku, se ne sono andati via. L'ha buttata dritta per Bellissima dritto, l'ha giocata, buttata. peccato. Vai, facci le due domande. L'ha presa Sì, in Francia alla Serie A non si vede più. Per fortuna ci siete voi. Meno male. Meno male che Calcio Napoli 24 c'è. Esatto, però con tutto il rispetto, cioè, ma io volevo vedere la partita. Voi non Se sapete vuoi come vedere la si partita, fa. fatti l'abbonamento. A chi? Io non In te la Francia posso non far c'è più vedere la nessuno. partita. Io No, te la lo so posso che tu commentare. Lo so, e ti ringrazio molto. Ma Grazie a te. De Laurentiis non ci ha pensato a vendere i suoi diritti del Napoli da solo per farsi i suoi Ma non può vendere i diritti solo del Napoli, la Serie A che deve vendere i diritti. Mannaggia. E poi un'altra cosa. Sì. Ma personalmente, per curiosità, ma a voi sti numeri strani che hanno sti giocatori sulle maglie, vi piacciono? Non sarebbe meglio tornare I numeri ai strani che da hanno allora? i giocatori sulle maglie, in che Sì. senso? Cioè i numeri Che la numerazione non è... I portieri non è da hanno il 1 a- 95, l'82. Cioè tu vuoi i numeri da 1 a 11. Bravo, esatto. Io voglio Però poi, tornare... sai cos'è? Il calcio di oggi, con i numeri di Ah. maglie, ti porta ad identificare magari quel giocatore. Cioè da 1 a 11, se esce Kvaratskhelia e gioca Neres, hanno magari lo stesso numero di maglia. Ma ascolta, cioè, prima questo problema non c'era. E a me mi sembra che è troppo... Sembrano giocatori del football americano, del basket, capito? Questo è un problema estetico mio. De gustibus. A me dovrebbe tornare dall'1 all'11. De gustibus, va bene? Sì. Oh, forza Napoli sempre. Sempre, sempre. Ciao, grazie per aver chiamato. Attenzione, colpo di testa, Meret. Ma non ce la faceva Era riuscire, già alta sopra la testa. Forse Ma non poteva uscire in quel caso. Forse è troppo distante. Noi dalla prospettiva non la vediamo il prospettiva pallone è come sta differente. roteando, quindi è facile criticare da qua. Cioè, seduti sulla poltrona o sulla sedia, ovviamente. Ecco, da qui si vede certo. meglio. Qui è troppo lontano. Non poteva uscire. Può uscire, no? Locco. Locco. Non fate arrabbiare. Non fate arrabbiare a Locco, per piacere. Massimo, non fate arrabbiare Locco. Assolutamente. Dio me ne guardi, Pinerolo. Hai capito? Cioè, Massimo. Ormai è una realtà Pinerolo, ragazzi. Cioè, noi qui abbiamo oggi non un esponente del club Napoli Pinerolo, ma tutto il club. abbiamo a Pinerolo. E Roberto Stanzione fa invece l'unico di Brescia. L'unico di Hai Brescia, lasciato? ma sai, Ma- essendo il portavoce ha detto stampa di Guardo, guardate quanto è come l'evidenza. anche Pinerolo, non è sta no? forte. certo. No, quindi sei anche tu per Pinerolo. Sì. Ma dimmi una cosa, ma per venire giù ti hanno preparato la trasferta, cioè ti hanno organizzata la tesoriera la trasferta? Maria Prisco, sì, certo. l'ha organizzata lei. Perché sennò tu non sai prendere manco il treno. No, tra l'altro era con me allo stadio col Venezia, ecco. Era con me allo stadio col Venezia, quindi è stata anche una... Di Lorenzo, attenzione, Spinazzola aveva provato la giocata per McTominay, non c'è riuscito. Sì, è stata anche una partita fortunata perché poi il Napoli ha vinto e quindi... Giacomino. Con il gol di Giacomino. Giacomino Raspadori. Lobotka apre per Rachmani male, però poi si abbassa tantissimo per andare a prendere il pallone. Con il lancio, la palla non passa per Spinazzola. Arriva Moise Ken. Bravissimo. Poi Anghissà. Anghissà il controllo, la fa salire, la porta su. C'è Dodò con Ken che lo ferma. Dodò, poi Olivera mette in fallo. Comunque al Napoli togli Lobotka e mezza squadra. Esatto. È qualcosa di incredibile. Iniesta del Napoli. No, ma c'ha un senso della posizione incredibile, guarda. Recupera palloni. Ma no, ma al di là dell'aspetto della fase di possesso, la cosa migliore che fa lui è il non possesso, si trova sempre nella giusta posizione. È un po' diciamo quello che anche Billy Gilmour
È differente, differente. Gennaro, ma Billy Gilmour è il sostituto ideale di Lobotka? Sì, però non ha quel senso di posizione che c'ha Lobotka. Guarda lui già dove si sta andando a mettere, lascia stare la palla e va a coprire subito sempre gli spazi giusti. davanti ai due centrali, un qualcosa di eccezionale. Intercetta quel pallone con la pelle. Oh, dobbiamo andare al telefono perché accogliamo Jessico Calcetto. Enrico! Carissimo, Eccolo un abbraccio, saluti a tutti. Oh Enrico, oggi attenzione, Scott! 3-0, ha segnato Scott! Ha segnato Scott, poi il bambino aveva detto 2-1. 3-0 Napoli, Scott McTominay. Enrico, stava aspettando te. Ha visto, era tutto programmato, qui dalla Lombardia. A Lecco, sta a Lecco. Roberto Stanzione viene qua e tu te ne vai a Lecco. Hai visto? Saluti a tutti, saluti a tutti quanti. Enrico, ma la stai guardando la partita o stai seguendo noi? Sto guardando voi. Grandissimo, 3-0. McTominay l'ha appoggiata. Ti dico Enrico che McTominay l'ha appoggiata, errore ancora della difesa della Fiorentina. Comuzzo qui ha sbagliato e McTominay, per la gioia del mio fantacalcio e per la gioia di tutti i tifosi del Napoli, mette a segno il 3-0. Grande partita. Il miglior Napoli della stagione, Enrico, secondo te? Così sembrerebbe di sì. No, volevo dire che ogni volta che si parla di un trasferimento, l'altra volta Raspadori ha segnato, ora Spinazzola che sta giocando ha fatto una grande partita, no? Sì. Quindi questi dicono che li manda via, ma speriamo che vadano via tutti allora, così. Solo a voce, ovviamente. Ovvio, a voce, sì, porta bene la cosa, quindi facciamo andare via tutti. Tanto ti ringrazio Enrico, un abbraccio forte. Un abbraccio a tutti voi, ciao, alla prossima. Ciao, grazie per aver chiamato Enrico dal Club Napoli Pollena Trocchia in trasferta. Gentile omaggio di Comuzzo per il 3-0 del Napoli. Attenzione a Sottil sul fondo. Andiamo a Domodossola e anche a Trani. Andiamo a commentare con loro questo Super Napoli con il gol di Scott McTominay. Grande ragazzi, sicuramente il Napoli più continuo della stagione, quindi il migliore secondo noi. Direi tutti bene. Attenzione a Meret, scusa se ti interrompo. Meret sente molto dolore alla caviglia forse, o ai crampi, no, forse penso che siano crampi, perché vedo che... Ma più che caviglia mi sembrano crampi però, Sì, sembrano crampi. Gennaro, crampi per un portiere, giustamente. Perché le forze mentali, le cose sono... Lo stress. Ma guarda che tu consumi di più di energie mentali che fisiche. Sì. Poi per un portiere devi stare sempre attento. Poi ha fatto anche diversi interventi, quindi se sei così sempre in movimento puoi... Solo col Venezia non ha rallentato così. Solo con Venezia? No, dicevo, solo col Venezia non ha fatto quella sorta di rallentamento che fa lui prima di calciare, infatti ha sbagliato il rigore, non è stato un caso. Però col Venezia lui non ha fatto la rincorsa come l'ha fatta oggi. Ho capito. Nel frattempo Simeone, Lukaku è andato a parlare all'orecchio di Simeone. Simeone si è riallontanato dal centro del campo perché gli ha detto non uscire. No, ha detto aspetta un attimo perché se ha problemi il portiere devo sostituire il portiere. Sì. Capito? Ma è stato Conte o è stato Simeone? Perché Simeone... No, Conte. Ma Lukaku è andato a parlare all'orecchio di Simeone. Magari gli ha detto fammi giocare altri 5 minuti. Aspetta altri 5 minuti, tanto siamo solo al 72esimo. Abbiamo fatto doppietta. Aspetta un attimo che facciamo il 4-0. Domodossola, adesso è il momento, no, di fare un po' di sostituzioni. Questo 3-0, questo bel Napoli che sta facendo divertire tutti. Adesso ci sta di cambiare qualcosa, ma Canzocchi è in panchina o no? Come?
Mazzocchi è in panchina o no? Mazzocchi è in panchina, fuori Lukaku. Fuori Lukaku, dentro il Ciolito Simeone. Ci sta. Ci sta. Anche se Rumelo oggi ha fatto un'ottima partita. No, è la Fiorentina. Anche per l'assist che aveva fatto a Neres, la triangolazione. Neres ha tirato fuori, oggi c'è. Richardson in campo per la Fiorentina. Andiamo anche a Trani a parlare con gli amici del club, dove questo terzo gol fa sì che la prestazione degli azzurri venga sottolineata, ma in maniera molto forte, molto veemente, una risposta al campionato, la volontà di dire noi ci siamo e ci proviamo. Una prestazione con la P maiuscola sicuramente, Cico. Una grande risposta, è un segnale al campionato, della serietà della squadra, della voglia di arrivare in traguardi prestigiosi. Per quanto mi riguarda la parte mia è un rammarico forte, perché non siamo riusciti noi come club, a parte una persona, a prendere biglietti per questa trasferta, dove ci eravamo già organizzati per andare, per queste stupide sanzioni nei nostri confronti, che spero che qualcuno ci tuteli da questo punto di vista qua, sia a livello societario, perché non si può non andare in queste trasferte. Attenzione, Simeone la mette dietro, non è riuscito a calciare, peccato, finisci pure al volo. No, dicevo che se qualcuno si fa sentire per queste situazioni che ci vedono sempre coinvolti con le penalizzazioni per quanto riguarda le trasferte, perché io sono uno di quelli là che non è potuto andare a Firenze, tranne una persona che c'è riuscita a prendere il biglietto, perché Che abbiamo anche per via delle intervistato, restrizioni. tra l'altro, perché Esatto, sì, Angelo, sì. E allora, Speriamo che le sentivo- prossime trasferte ci diano la possibilità di seguire la squadra come giusto che sia. Assolutamente, speriamo. Sentivo Luca Piccolo commentare l'ingresso in campo di Simeone, sperando che possa esserci magari il Godelex nel frattempo. Saluto Paolo Raimondo che ci sta guardando, un saluto pure a Pascariello, piccolo Pascariello. Grande Pascariello. Luigi si chiama, è piccolo Pascariello. Luca, e poi dobbiamo andare al telefono. Se vuoi, se no... No, se lo merita, perché comunque quando è entrato in campo anche al posto di Lukaku ha sempre dimostrato che può sostituire Lukaku in caso si dovesse far male. Che palle ci ha messo. E quindi secondo me se lo merita, ma già da un paio di partite. Nel frattempo si stanno scaldando Gilmour, poi ho visto Raspadori, ho visto Mazzocchi, ho visto anche la Posso Pamalini. esaltare anche la prestazione di Rachmani questa Ma sera? vogliamo Ma anche Anghissà. Che palla ha messo nel frattempo Colpani perché? Bella palla. Andiamo al telefono, pronto? Ciao Ciro, sono Domenico da Civitavecchia. Ciao Domenico. Senti, io penso che questa sia la miglior partita del Napoli di quest'anno. Concordo. E solo un saluto ai tuoi ospiti e ai due club che sono in contatto con te. Grazie. E volevo anche dire due parole per Meret, che ci sta salvando parecchie cose. Speriamo adesso in qualche acquisto per gennaio. Ci saranno sicuramente acquisti a gennaio. Ma di Pellegrini cosa si sa? Di Pellegrini che cosa si sa? Si sa che vorrebbe la Roma fare questo scambio con Raspadori, però onestamente sappiamo anche che l'agente di Pellegrini è stato l'altro ieri a Trigoria. C'è stata anche la conferenza stampa di Claudio Ranieri che ha dichiarato non so se Pellegrini riuscirà a recuperare con i tifosi della Roma, quindi in un certo qual modo, pur credendo nel giocatore, in un certo senso ha aperto alla cessione. Vediamo. Comunque Pellegrini c'è da dire che guadagna 6 milioni di euro a stagione e conoscendo De Laurentiis che non li vuole dare a Kvaratskhelia, non penso che prenda Pellegrini, che comunque poi mi auguro che possa arrivare perché io lo ritengo un buon giocatore, ma onestamente dico anche Pellegrini viene a fare la panchina a McTominay? Credo proprio di no. Appunto, quindi ci siamo risposti da soli. Volevo fare un saluto anche agli amici del club Napoli Brescia
Ecco, c'è Robby Stanzione qua. Ecco, io ho fatto lo scambio della sciarpa del Club Napoli Civitavecchia con il presidente del club. Ma Brescia ha fatto lo scambio con te, presidente del club, è lui? Sì, Sono io. Qualche anno fa. No, allora non c'era lui. Io ho la bandana del club Napoli Brescia. Eccola qua, la bandana. Io l'ho No, la fatto bandana, lo scaldacolo qualche annetto fa. Ah, Avendo ok. i figli a Brescia. Vabbè, però se vai adesso, Roberto Stanzione ha fatto le felpe e le sciarpe nuove. Tutto nuovo. Appena andrò su a Brescia lo contatterò. Come Pinerolo, pure Pinerolo ha fatto le felpe nuove, sono belle quelle di Pinerolo. Arriveranno. Va bene. Allora, Sono veramente belli. Al prossimo lo so, Natale. sono belle. Stiamo facendo un lavoro bellissimo. Ciao, grazie. Oh, stanno facendo un lavoro bellissimo e noi ovviamente siamo in attesa di... Aspettiamo di vedere. No, aspettiamo proprio di averle, no? Di vedere. Come bello, anche il bracciale. Guarda, anche il bracciale, vedi? Ti hai capito? In diretta ti dice la Guarda, il bracciale, cioè Gennaro, ma è normale che mi porta solo il bracciale e non la felpa? Avrai tutto. Vabbè, accontentati, poi arriverà pure la felpa. No, ma Poi scusa, ti porta il polsino, poi ti Lo porta... scaldacollo ti porta. lo scaldacollo, la felpa, la maglia di Gennaro Scarlato che non è ancora arrivata. Ma I te nostri te l'ho amici detto, a casa ma- mi chiedono partita dopo partita. Sono finite le maglie di Gennaro. No, c'è, una di c'è, non del c'è. Napoli, effettivamente del Napoli non le Pinerolo ho. 2016, Pinerolo 2016. Siamo nati nel 2016. 2016. Questo l'ho disegnato io. L'hai disegnato tu? L'ho creato io e fatto fare. Cioè, ma allora a Pinerolo tenete qualità. Certo. Quindi puoi anche bruciarlo. Perché lo devo bruciare? Ha disegnato Carlo. No. No, vabbè, perché dici questa cosa? Fare rima. Fuori dal club, fuori dal club. Lui vede la partita sempre a fianco a me nel club. Per questo. Ma io ho notato che all'inizio è la miglior partita del Napoli all'inizio di campionato, però manca Cavaschelli e Politano. Quindi Infatti. Due protagonisti. È buongiorno. E buongiorno, dimentichiamo buongiorno. Che, sono le 7 di sera, però le 8 di sera. Gennaro, ma tu lo sai che mi è appena arrivato un messaggio, mi scrive Anna e dice: ma tu e Gennaro Scarlato avete scelto di proposito mettervi seduti vicini? Certo. Sì. Cioè, forse per la folta chioma che abbiamo tutti e due. No, perché di solito io sto sempre qui e tu sei sempre, soltanto che adesso hai la sedia e non lo sgabello, quindi anche Sapo! Quindi ti dà quella sensazione di stare molto vicino, è stato un caso. È il taglio dei capelli. No, ma noi... È lui che vuole stare più vicino a me. No, invece io ho l'opportunità di avere il capitano qua. Cioè, quando stavo in curva e sentivo tutte quelle botte alle caviglie degli È avversari. il primo che mi ha detto le parolacce comunque, dai. Su quel gol del 3-2 Ma io al gol di Gennaro Scarlato con la maglia del Napoli ho esultato tantissimo. E non sei il solo, e non se lo ricorda anzi. nessuno però. No, quello se lo Gol e ricordano Mazzocchi nel frattempo stanno benissimo. entrando. Quello se lo ricordano benissimo per come è venuto, per come era la partita fino a quel punto. E quindi difficilmente se lo dimenticano, così come me lo dimentico io, che è impossibile. Intanto ringraziamo anche Carlo che al momento ci ha omaggiato del bracciale. Solo del bracciale. Al momento del bracciale, poi vedremo in futuro che cosa accadrà. Nel frattempo attenzione a Kwame. Oh Jesus. Comunque anche Juan Jesus ha fatto un'ottima partita. Ma quando è entrato Kwame? No, è entrato adesso. Io mi sono perso Qualche minuto prima. Ciro, posso fare una domanda a Gennaro? disposizione? Robby, sei il padrone. Gennaro, tu che hai giocato in quegli anni difficili della Serie C, c'era già la consapevolezza, la sensazione che il Napoli potesse arrivare a questi livelli? Ma no, perché era tutto così arrangiato, no? Come ben sapete non mancava tutto, i palloni, i costumi, Corbelli. l'abbigliamento, mancava tutto, quindi difficilmente ognuno di noi pensava che poi si potesse arrivare a questo livello, però il presidente l'ha sempre detto fin dal primo giorno, effettivamente lui sapeva che tipo di lavoro era capace di fare, che struttura societaria andava a formare, quindi va dato un merito a lui. Noi abbiamo il merito di aver contribuito a questa grandezza, secondo me
che erano, io ho vissuto anche il Napoli precedente, Certo. no? E quindi non c'era quella stabilità, quella sicurezza, no, ma al di là proprio la struttura societaria. Agli anni di Ferlaino, nonostante lui ha portato gli scudetti a Napoli, però sai, vivevi ogni anno con quel patema d'animo, come si va a finire, non si possono fare gli acquisti, e quindi invece adesso c'è una stabilità. Anche Raspadori insieme a Gong e a Mazzocchi sta per entrare Ultimo sul terreno solo. di gioco. Triplo cambio. Migliore in campo, Neres, McTominay, Anghissà, Lukaku. Gennaro Scarlato? È una bella lotta, lo sai. Io scelgo Neres il primo tempo, Anghissà il secondo. Robby, sanzione? Ma io scelgo Neres per il gol sicuramente, di grande fattura, però inserisco anche Rachmani tra i migliori in campo. Carlo? Neres sicuramente, ma sono parecchi migliori in campo, non solo Neres. Neres, oltre, come ha detto lui, Rachmani sta facendo un partitone sopra le righe, ma lo stesso Juan Jesus sta facendo un partitone, quindi cosa diciamo? Va bene così, hanno risposto tutti quanti benissimo alla chiamata, quindi non ce l'aspettavamo nemmeno probabilmente. Luca? Chi è migliore in campo secondo te? Tutta la squadra. Tutta la squadra. Concreto e pragmatico, come il Napoli di Cuba. Per piacere, Vittorio, per piacere, piglia quella busta di parole là sotto. Prestiamole a Luca. Tutta la squadra. Sì. Stanno giocando bene. Stanno giocando bene. Vabbè, è una preferenza. Però puoi dare solo il premio a un giocatore. La squadra. La squadra. Ok. Massimo. Ma sicuramente Neres, perché il gesto tecnico del gol, da quella posizione, con quella forza e correndo così, era più facile tirarlo in alto che centrare la porta. Ha preso un collo pieno, equilibrato, ha fatto un gran tiro, veramente bello. Sicuramente, però come diceva prima Gennaro, Lobotka anche, perché in campo io l'ho visto sempre presente, l'ho seguito sempre, l'ho visto bene, poi Anghissà sicuramente, quindi tanti, però Neres e Lobotka per me. Del cattiverio. Per me Anghissà che sta veramente oggi una figa a centrocampo. Ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo, come si vuol dire, quindi ottimo Anghissà. Luca? Neres, ma forse al posto di Lukaku avrei messo Stanislav, che anche nella scorsa stagione è sempre stato il migliore in mezzo al campo. In mezzo al campo. Mancano 5 minuti ovviamente al termine del match. Saluteremo gli amici del club collegati, saluteremo ovviamente tutti gli ospiti oggi qui in studio, perché andiamo nuovamente all'Artemio Franchi di Firenze, dove Manuel Guardasole ci farà ascoltare la voce dei tifosi del Napoli, che ovviamente non usciranno subito, perché a Firenze, se ricordo bene, ci metteranno un bel po' per uscire. Però McTominay, fermato da Comuzzo in scivolata, questa volta Comuzzo ha scelto bene il tempo. Prima aveva fatto il regalo a Scott McTominay. Sì, poi adesso è stato bravo. Ecco i cambi. Allora, Mazzocchi, scusa Gennaro. Vai. Neres fuori. Neres, Spinazzola esce. Fuori Spinazzola anche. Gonghe, quindi dentro per Neres, Spinazzola per Mazzocchi. Giacomino continua a riscaldarsi. Non è ancora entrato. Non è la partita per quelle caratteristiche che ha lui. Per esempio contro il Venezia avevi bisogno di uno che girasse dietro la punta, adesso non ce l'hai. Perché quello è proprio il suo ruolo. Cioè non hai bisogno di quelle In caratteristiche. pratica Mazzocchi gioca ovunque, perché adesso sta facendo... bravo. Cioè, ha preso il posto di Spinazzola esterno alto a sinistra. Oh, che Oliveira è brutto stato fallo. agganciato. Si è fatto male. Ha fatto male. Si è fatto male Mattias Oliveira. Ah no, ma è crampo, Si è meno male, fatto male. sperando. Speriamo che non sia niente di grave, perché No, non è crampo. si lamenta tantissimo. Rivediamo agganciato. Si è stirato. Beh, No, è il polpaccio. il polpaccio si è fatto male. Ma Ha sperando che sentito- sia un crampo. Però Era anche da giallo questo però, Lo Sì, vediamo sì. davanti, sì. Intanto mi arriva un messaggio da parte di Enrico del Club Napoli Pollena Trocchia, e dice: la cosa più bella di questa vittoria è far sta zitti quei tifosi razzisti
che ci sono a Firenze. Non dimentichiamo la bambina che fu costretta a levarsi la maglia del Napoli allo stadio. Sì, guarda, l'amico Carlo Albino ha definito lo stadio di Firenze tra i più razzisti d'Italia, quindi ci sono delle giuste ragioni purtroppo. E noi che siamo e viviamo al nord conosciamo bene la realtà di quegli stati, purtroppo Verona, Firenze. Cambio addirittura. Cambio per Olivera, che è fatto male. Era più di un colpaccio. Sì, no, più di un campo. Ma secondo me si sarà stirato ad impatto, perché ti puoi stirare in diversi modi. Ad appoggiare, E vedi, è sotto a polpaccio al solito. Spinazzola è già uscito, non può rientrare. L'hai fatto, dice, non lo possiamo far rientrare, però si è fatto male seriamente. Peccato, seriamente. Peccato perché stava facendo una grande stagione, Olivera. Speriamo che sia una cosa per poco, per non andare magari una settimana. Visto se è stiramento almeno un mese. Poi abbiamo delle partite molto molto impegnative nelle prossime settimane. Sì, dentro Billy Gilmour e poi l'altro, lo vediamo adesso, è Giacomo Raspadori. Quindi Mazzocchi si abbassa, Raspadori alto e Gilmour. Sì, e Gilmour, Spinazzola era appena uscito, chiede qualcuno in chat, vedo Adriana, scrive veramente lo stadio è più razzista? Non so se è più razzista, però è uno dei. A Firenze abbiamo vissuto un bel po' di partite complicate. Io sono testimone. Verona, Bergamo. Io pure a Verona ho vissuto momenti interessanti quando il gruppo della curva incorse me e Sergio Barone che facevamo il giro dello stadio, perché come avete visto anche in quel di Firenze, per andare dalla tribuna stampa al settore ospiti ti devi fare tutto lo stadio. Non solo, ma poi ricordiamo che la tribuna stampa a Verona è posizionata in una posizione. Attenzione, colpo di testa del Ciolito, palla che termina al centro, e ci sono i tifosi del Verona sotto e sopra la tribuna stampa che ti lanciano di tutto e di più. Sì. E non dimentichiamo Cagliari, giusto per. Cagliari non ci sono stato, Cagliari è l'unica trasferta insieme a Bergamo che mi manca. Bergamo per scelta, onestamente. Cagliari invece non ci ma dobbiamo andare io e te a Bergamo. Dobbiamo andare a Bergamo io e te. L'editore Salvio Passante, dobbiamo andare a Bergamo io e Gennaro Scarlato. Quando è la prossima trasferta? La prossima trasferta. 18 gennaio. 18 gennaio. Attenzione, anche all'indietro, poi Meretto. Invece, palla lunga. Palla viene messa in fallo laterale con Giacomino. Dodò neutralizzato completamente. Sì. Adesso Ciro, con questo infortunio di Olivera bisogna valutare anche la cessione di Spinazzola. Sì. Ma Olivera sì, effettivamente, anche se oppure dai un'accelerata per Biraghi. Alla sostituzione. Sì, esatto. Spingi per Biraghi, poi hai comunque Pasquale Mazzocchi che può giocare. Sì, che all'occorrenza gli dà una mano. Nel frattempo però, attenzione alla palla in mezzo. Nel frattempo però Conte ha messo Spinazzola dal primo minuto che è in partenza. Ha messo dentro aiutatemi, Gonghe, anche lui in partenza. Ha messo dentro Raspadori, anche lui in odore di partenza. Ora, o ha solo questi, o vuole dargli fiducia. Ecco, ha detto. Comunque rimangono giocatori di valore. È normale che in una rosa così importante puoi trovare poco spazio, che magari davanti a te c'è qualcuno che sta facendo meglio, quindi diventa difficile togliergli il posto. Però l'importante è che uno così coinvolge un po' tutti quanti, fa sentire tutti parte integrante di questo progetto. Anche se io non credo che Raspadori venga ceduto a gennaio. Già bloccato lui, ha bloccato la cessione, l'ha detto no. Di Venezia? Non lo so. No, il discorso qual è? Il gol di Venezia dicevi, scusa Gennaro, può darsi che ha cambiato un po' le sorti del gioco. Allora, io l'ho detto da subito, dopo la partita, ho avuto un contatto con una persona vicina al buon Giacomino. La situazione era particolare, nel senso Giacomo viveva
una situazione non bella. Chiede spazio. Il gol, lui ha chiesto spazio, l'ha detto ai microfoni della nazionale, cioè in un'intervista quando era in nazionale, e lui ha chiesto spazio. Il gol col Venezia ha in un certo qual modo un po' calmato le acque. Placato la situazione. Conte dice di avergli cucito addosso, comunque sta provando a cucirgli addosso un abito diverso, che Roberto Stanzione non ha visto, ma che comunque a detta di Conte è un abito diverso. Ora, io la domanda la faccio a chi i campi di gioco li ha calcati, perché noi alla fine chi meglio di Gennaro Scarlato, ho capito che tu sei allenatore, però tutto bene, però, allora, Gennaro, un gol come quello messo a segno da Raspadori contro intanto c'è Olivera che cammina meglio rispetto a quando è uscito, già appoggia il piede a terra, appoggia il zoppica. Ti chiedo, un gol come quello messo a segno col Venezia può cambiare effettivamente le sorti? Perché poi, vedi, è entrato comunque a 10 minuti dalla fine e adesso non sta nemmeno giocando in quel ruolo lì, ma è tornato a giocare esterno alto a sinistra. Ma guarda, nella testa del calciatore no, ti spiego perché. Perché, come ho detto prima, in quella partita servivano quelle caratteristiche dove il Napoli difficilmente gioca con il sottopunta, con un 4-2-3-1, a meno che non ritorna al vecchio modulo, fa 3-5-2 e potresti avere più spazio, c'è Raspadori per le caratteristiche di Raspadori. Il discorso qual è? Secondo me ha rallentato un attimo la cessione perché poi è l'inizio del mercato, quindi bisogna vedere fino alla fine quello che farà Raspadori. Già stasera per esempio è entrata in campo perché magari c'è stato l'infortunio, quindi è subentrato prima Simeone che di lui, quindi ti fa capire che viene considerato un sottopunta e non un esterno né una punta centrale dall'allenatore. Sta di fatto che lui in questi 4 anni ha chiuso bene, dai. È finita, l'arbitro ha fischiato, il Napoli ha portato a casa il bottino pieno con una super prestazione. 3 gol, 3 punti. Grande 3 prestazione, gol, grande prestazione, è vero, è vero. Una super prestazione da parte dei calciatori azzurri e questo Minò qui, Davide Neres, mostro. Altra partita importantissima per Davide Neres. Allora, io credo che ci vorrà qualche minuto, giusto Vittorio, per andare da Manuel, o c'è già? Allora facciamo in questo modo, andiamo a salutare gli amici del club così li liberiamo, andiamo a Domodossola, Club Napoli Ossola, tanto Mattia Olivera parla con Conte, sta cercando di spiegare che cosa si è fatto. Come? Non c'è più, Club Napoli Domodossola, allora li salutiamo, andiamo invece a Trani, Club Napoli Bat Trani, eccoli qua. Ragazzi, Napoli vincente, Napoli che porta a casa 3 punti, diceva Luca prima, 3 gol, 3 punti, importante prestazione contro una squadra forte. E soprattutto pressione che mettiamo alle squadre che devono anche giocare e recuperare punti. È vero, è vero. Bene così, grazie, un abbraccio a tutti. Vi salutiamo ragazzi, ciao Roberto, ciao Gennaro, ciao ragazzi di Pinerolo. Alla prossima. Allora, io chiedo sempre a Vittorio di darmi lumi su Manuel, in modo tale che possiamo ovviamente salutare e liberare i nostri amici. È una situazione adesso un po' particolare perché sono in tanti, quindi dobbiamo essere certi di poter dare a Manuel Guardasole la linea, altrimenti dobbiamo tenerci ancora qui per la gioia di Gennaro Scarlato. No, tutti i nostri amici a sedere. Roberto Stanzione sa fare da mezzoletto. Roberto Stanzione si dorme un coppo di pane a fine gara. Mi dispiace però per Massimo e Luca dietro che ormai sono prossimi al... io li vedo proprio no, Massimo no, Luca invece, bella partita. Luca sta pensando alla polpetta che c'è a casa. La pizza Luca. Nonno, hai fatto il regalo della Befana al nipote? Sì, il carbone gli hai messo nella calza? No? Si merita il dolcetto?
qualcosa di più. Qua, ti è andata bene Luca, ti è andata di lusso, tu perciò sei sceso. Allora, dimmi tu Vittorio, dimmi se c'hai qualche lume. È scomparso. No, al momento non Vabbè, c'è. commentiamo la partita partendo da Gennaro. Ovviamente diamo la precedenza al buon Gennaro. Dicevo, è stata una grande prestazione, al di là del fatto di tutte le occasioni, della continua presenza nella metà campo avversaria, ha limitato al massimo, no? La Fiorentina. Io non ricordo, faccio fatica a ricordare, forse con le due parate di Meret. Sì, vabbè, però non è che tu dici sono chiare occasioni da gol, e quindi si parlava di una Fiorentina che stava facendo benissimo. A me tutta questa squadra stasera non mi è sembrato, forse ovviamente è sicuramente grande merito del Napoli per non aver fatto esprimere l'avversario facendo una grande prestazione. Tanti giocatori su tutti, soprattutto nel secondo tempo, hanno dato quella dimostrazione di essere dei giocatori importanti. Roberto. Sì, sono d'accordo con Gennaro. Napoli vince una partita importantissima su un campo difficile contro una squadra che era tra le più in forma di questo campionato, dà un segnale a tutto il campionato. Un Napoli, ricordiamolo, con delle assenze importanti, mancava Alessandro Buongiorno, mancava Kvaratskhelia, mancava Politano, che era stato un po' l'ago della bilancia di questo Napoli, soprattutto in fase difensiva. Grande risposta anche dai giocatori un po' messi in discussione, no? In questo Napoli, Juan Jesus, Lukaku, ma anche giocatori in partenza come Spinazzola. Quindi grande Napoli, grande vittoria, forse tra le migliori di questo inizio di girone d'andata. Carlo, è sintomatico, no? Perché Napoli dà una risposta al campionato nella sera che ha 3 calciatori titolari in meno e affronta in trasferta una formazione davvero complicata da affrontare. Una vera risposta al campionato. Sono pienamente d'accordo, anche perché noi una vittoria così esplosiva non la facevamo dalla giornata a Cagliari, dal 4-0 di Cagliari. Oggi finalmente il cortomuso è passato in secondo ordine e abbiamo fatto una partita d'attacco. Il secondo tempo il Napoli è sceso in campo come doveva, pressando alto, e quindi non ha dato la possibilità alla Fiorentina di fare la partita. Quindi l'ha schiacciata completamente dal primo all'ultimo minuto, quindi secondo me è un bel segnale, come ha detto Roberto, e soprattutto con giocatori in meno che mancano. Fare questa partita vuol dire, ragazzi, noi siamo qui e ce la battiamo fino alla fine. Mi dispiace ovviamente per gli amici a casa che dovrete ascoltare per tanto tempo, però diamo a Luca la parola per commentare questo match, no Luca? Che devo dire? Non lo so. Una partita... Cosa ti mangi stasera? La pizza? Solo la pizza? Coca-Cola. Coca-Cola, ok, quindi pizza e Coca-Cola, caro Luca. Luca, ma io volevi far dire qualcosa, vuoi far dire qualcosa o no? Timido. Mi sto qua, ascolti. Ti sei divertito almeno? Come no? O ti abbiamo fatto addormentare? Vittorio, mi stai indicando cosa? Io ho visto solo un dito che si muove. Dito storto che si muove, ci siamo? Sì. Allora andiamo da Manuel Guardasole. Manuel! Eccoci Ciro, subito prima che scappano, 2 compagni di classe, ho capito bene? No, di gioco. Di gioco, di calcio, uno tifoso del Napoli, lui, uno tifoso della Fiorentina. I vostri nomi? Tiago, Niccolò. Sempre bella la sportività, abbracciati dopo la partita, bellissimo, però hai vinto tu. Sì. Com'è andata questa partita? Bene, una partita combattuta. Partita combattuta, il Napoli ha vinto 3-0, resta in cima alla classifica aspettando Inter e Atalanta. Sei felice? Molto. Ma tu vivi qui? Vivi a Firenze? Vivo a Prato, vicino. Vivo a Prato, quindi domani prenderai in giro tutti gli amichetti che ti fanno la Fiorentina? Sì. Tu che partita è stata? È stata una partita comunque combattuta. Poi gli episodi è stato fortunato il Napoli, no? Come la vedi? Non è stata combattuta, poi abbiamo giocato male. Hai perso la voce. Senti, chi ti piace di più del Napoli? Come ti è sembrato questo Napoli? Ha giocato molto bene, ha sfruttato le occasioni in maniera buona. Allora, al mio 3, tu dici Forza Napoli fortissimo e tu ci provi con questa voce a dire Forza Fiorentina fortissimo. 3, 2, 1, vai! Forza Napoli! Forza Fiore! Grazie e buona serata, grazie. Ciao, Manuel, ciao, grazie, allora, grazie. In questo modo, grazie mille. Io ovviamente
ti do la linea, saluto tutti i nostri ospiti e sono, come sai, in tanti. Grazie al capitano, Grazie a Gennaro voi, Scarlato. ciao. Grazie al presidente del Club Napoli Brescia, ufficio stampa di UANM, Roberto Stanzione, Grazie, allenatore anche, tutto quello che... Grazie a te, un saluto Un tutto a tutta, fare, un tutto fare. tutto fare. Un saluto alla redazione di Calcio Napoli 24 e a Manuel Guardasole. Un abbraccio e un saluto anche Ciao. all'ufficio stampa del Club Napoli Pinerolo. Ciao a tutti, C'è ragazzi. Carlo, un abbraccio a Carlo, al nonno, figlio e nipote Luca, Rocco e Luca, anche loro Club Napoli Pinerolo, un abbraccio. E poi al fratello di Carlo, anche lui Un Club saluto, Napoli un Pinerolo. abbraccio a tutti, Massimo. bella partita, proprio contento. A te la linea, Manuel, a più tardi. Sì, Ciro, ovviamente come sai oggi è un po' diverso al solito, quindi fra poco ti richiamerò per il ping pong. Io Adesso do il vado a leggere un tempo po' ai di nostri commenti. ospiti di lasciare lo studio Esatto, vai tranquillo, intanto commentiamo un po' quello che abbiamo visto. È stata una partita davvero molto bella. Insomma, tifosi del Napoli? Tifosi, venite, Ciao, ragazzi, fate un po' di calore. Siamo venuti ieri sera da New York, ci siamo fatti Wow. 500 km, però diciamo un po' di Malox per il fegato perché stanno proprio diciamo, a piezza. Detto ciò, ci sono i miei figli, siamo contentissimi. Come vi chiamate? Matteo. Lorenzo. Venite più qua, se no non riusciamo a farvi Siamo vedere. tutta la Vieni famiglia, qua. ci sono anche Vieni, loro. fate un loro passo sono indietro così vi fiorentini, riescono a loro sono prendere. fiorentini. Tu come ti chiami? Gabriele. Samuel. Fiorentini di Tutti nascita, tifosi del loro- Napoli? Tutti tifosi rigorosamente, senza Fiorentini nessuna... di nascita loro, No, nati a napoletani Napoli. residenti a Napoli. Ci abbiamo dato È stata bella una vittoria bella, forte, ci voleva perché abbiamo fatto un po' di differenza in campionato, si dovevano sgonfiare, si sono sgonfiati e il calcio si vince, la si perde, noi la vinciamo. Senti, ma che ne pensi di questo Napoli che piano piano va avanti, sembra a volte non convincere, però è lì, vince 3-0. Noi napoletani abbiamo il brutto vizio di... sempre. C'è la mai, facciamola vedere Fabio, facciamola vedere, ci vuole. Sì che ci siamo allora, siamo in fondo. Un po' nascosti ma ci siamo. Ma ci siamo. Sempre, ovunque. Anche a Firenze, che partita è stata, insomma, dicevi? Vabbè, solito accogliere. Ora sono i soliti praticamente tifare, portare addirittura bambini allo stadio e vedere questo tifo che praticamente non è sano. Posso dire, voi raccontate la parte bella dello sport, loro raccontano quello che sono. Poi chiaramente ognuno è libero di fare quello che vuole. È la dimostrazione di quello che viviamo. Lo sport è fatto per unire, non per questo. Esatto, poi soprattutto diciamo, non capiscono che ci sono dei bambini che dovrebbero appassionarsi allo sport anziché allontanarli dallo sport, ma ci vorrebbe un po' di Tra l'altro non tutti gli ultras, io sono un abbonato di curva A. Una cosa Fabio, mostriamole un po', perché a volte mostrano poi si evita. No, ma tra l'altro i cori veramente brutti, orrendi, io capisco che si perde, noi abbiamo perso tante volte, siamo stati in B, siamo stati in C, ma abbiamo fatto il nostro tifo come sempre, perché anche loro come noi tifano la loro città, è una cosa bella, bisogna rispettarsi, poi ci sono gli emarginati, i frustrati, ma quella è un'altra storia, insomma. Sì, poi io non volevo mostrarli in telecamera, ma a volte quando poi si vedono in telecamera capiscono che hanno esagerato ed esagerano, ma pensiamo al bello, partita strepitosa, vittoria per 3-0, segna Lukaku sul rigore, McTominay ancora in gol, l'unica nota negativa è stato questo piccolo infortunio per Mattias Olivera, speriamo però che vada tutto bene, ci crediamo a questo scudetto? Sì. Ci crediamo? Ci dobbiamo credere? Sì. Ma voi che insomma a scuola poi andate qui, incontrate, un po' li prendiamo in giro, no, questa settimana, dai. Un piccolo sfottò sano ci può stare. Sì. Ma tu che sei meno scaramantico e sei nato qua, il Napoli può vincere lo scudetto? Se ci impegniamo sì. Se ci impegniamo può vincere. Ragazzi, io tra poco vi lascio andare, voglio solo chiedere, è difficile perché manca ancora tanto per lo scudetto, chiaramente ci sono tante squadre, mai come quest'anno l'Atalanta, l'Inter sono veramente delle rivali serie, nel Napoli di Spalletti sembravamo veramente in solitaria. Chi temi di più? Qual è la squadra che può togliere lo scudetto a questo Napoli? Atalanta. L'Atalanta, perché?
Chi ti è piaciuto di più oggi? McTominay. McTominay. Chi ti è piaciuto di più oggi? Neres. Insomma, situazione che è un po' degenerata, sì, situazione che è un po' degenerata. Purtroppo è sempre così, e questa è una cosa brutta, insomma. Voi avete fatto un bel viaggio da New York per vedere questo Napoli. Senti, ma Conte, che improvvisamente ha preso Spinazzola e l'ha messo lì davanti, mancando Quara, Politano, Buongiorno. È forte, vero? Un grande allenatore. Sì. Ragazzi, grazie. Allora, vi racconto quello che sta accadendo. Tantissimi tifosi. Perché qui non si può stare, è strada. Fuori dal prefiltraggio. Sì, allora, sì, un secondo, siamo in diretta e noi non abbiamo fatto assolutamente niente, semplicemente i tifosi della Fiorentina stanno creando caos qui fuori, ma come sempre. Allora, semplicemente noi qua in diretta non stiamo facendo nulla di male, tra l'altro siamo per strada, quindi io non penso sia un problema stare qui. C'è un gruppo di tifosi della Fiorentina, tra l'altro anche molto giovani, molti ragazzi che hanno fatto cori e soprattutto se la sono presa poi con queste famiglie di ragazzi con bambini, semplicemente famiglie di ragazzi con bambini con cui se la sono presa. C'erano dei ragazzi, vieni Manuel, vieni, ti posso disturbare? Eravamo in diretta con queste famiglie, con figli, stavamo parlando semplicemente, si sono arrampicati qua, volevano dare fastidio, insomma le solite cose, le cose che si vedono a Firenze. Eccomi. Vai Manuel, grazie. Insomma, questa è la situazione, anche quello che sentite. Insomma, è indice di quella che è la situazione qui fuori. Anche delle interviste semplicissime come quelle che stavamo facendo diventano complicate da gestire. Anche a un certo punto è meglio lasciare andare i tifosi azzurri, perché poi va a finire che mettiamo loro in difficoltà rispetto a quella che è la situazione qui fuori. Sono intervenute anche le forze dell'ordine per allontanarli. Insomma, questa alla fine è l'ingresso della tribuna centrale e non credo che qui ci siano problemi a stare in diretta, anzi. Però non so se sentite in sottofondo, ma praticamente dicono qualsiasi cosa. Appena poi c'è Ciro, mi collegherò anche con Ciro per commentare un po' quello che è la situazione qui fuori. Adesso insomma siamo in diretta, quindi ci spostiamo in diretta. Ci spostiamo per uscire dal prefiltraggio. Questa è la zona del prefiltraggio, dicono, ma in realtà abbiamo sempre fatto diretta da qui. Di là non si può andare, di là. No, qui non potete farlo. Abbiamo sempre fatto dirette da qui senza problemi, non capisco il problema. Sì, ho capito, l'autorizzazione di cosa? Qui è per strada. Questa è strada. Questa è strada, non è un prefiltraggio, però va bene. Ma io non sto facendo nulla, sto scendo. Sono in diretta, un secondo, devo dare la linea, se no non posso chiudere. Allora, un secondo solo. Se Ciro mi viene in soccorso, appena Ciro mi viene in soccorso facciamo anche il commento, perché chiaramente appena Ciro c'è vado in collegamento che devo comunicare con loro. Quindi giusto un secondo e ci siamo. Datemi soltanto un secondo, ma insomma anche questo, un semplice post partita diventa un inferno impossibile da gestire. Manuel, eccomi qua, due famiglie di ragazzi. Sì, Ciro, ti do un secondo la linea e torno tra poco. Arrivo in tuo soccorso, poi ci racconti dopo che cosa sta accadendo lì all'esterno. Abbiamo capito ti do un secondo la linea. Abbiamo capito che ti stanno facendo spostare. Ti spiego tra un po'. Ok, ci sentiamo tra poco. Sentiamo tra poco. Nel frattempo prendiamo la linea dagli studi di Calcio Napoli 24 con il buon Vittorio Bernardo. Vedete, alle mie spalle c'è ancora un po' di residuo di diretta. Ne stavamo sistemando con Vittorio Bernardo lo studio, ma siamo entrati nuovamente in diretta per riprendere la linea per ciò che appunto stavamo vedendo con Manuel allo stadio Artemio Franchi. Allora, vado a prendere le pagelle, comincio con le pagelle a cura di Claudio Russo, parto da Meret, voto 6,5, Di Lorenzo, voto 6, Rachmani, voto 6,5, Juan Jesus, voto 7.
Sul gol annullato di Ken sarebbe in posizione dubbia, dice, ma cambia poco. Nessun compagno è coinvolto. In più azioni difensive, 9. Ottimo su Kouamé nel finale quando respinge la sua corsa. Olivera voto 6, poi c'è Raspadori, voto senza voto perché è entrato sostanzialmente nel finale. Anghissà, voto 7 anche lui, triangolo continuo con Neres e Di Lorenzo, utile quando si alza per aiutare. Il primo pressing, ma di duelli vinti solo 1 su 5 al 45esimo. Si divora Moreno, guadagna il rigore del raddoppio, inizia l'azione del terzo gol con una sgroppata di 40 metri. Per quanto riguarda Lobotka, 6,5, Gilmour senza voto, McTominay 7. Più di lotta che di governo nei primi 45 minuti, quando c'è da battagliare in mezzo al campo si fa sentire, quando c'è da ripartire o guadagnare un fallo. Poi chiude la gara non perdonando l'errore di Comuzzo. Neres voto 7, la vitalità offensiva passa solo dai suoi piedi, nel primo tempo è molto più vicino al centrocampo e al triangolo con Anghissà e Di Lorenzo, la Fiorentina lo ingabbia e lui si limita ad un sinistro largo al 26esimo, il fatto è che si era tenuto tutto per il gol fantastico, ha la chance per lo 0-3 al 63esimo avviandola e rifinendola. Gonghe senza voto, 6,5 Lukaku, senza voto Simeone, Spinazzola 6,5, Mazzocchi senza voto, a Conte 7,5. Il Napoli sta andando al massimo e non avere 3 pedine importanti poteva incidere come. Aveva parlato di spirito di sacrificio e di gruppo, ma la giocata del singolo è quella che sblocca. Torniamo da Manuel Guardasole. Manuel. Allora, Ciro, sono in diretta, quindi tutto in diretta, vedi tutto in diretta, anche perché noi siamo su un marciapiede per strada, loro parlano di prefiltraggio, ma in realtà siamo sempre stati qui in diretta, semplicemente è accaduto che sono venute quelle 2 famiglie di tifosi del Napoli in diretta, hanno mostrato semplicemente una sciarpa del Napoli e una maglia che mi sembra il minimo rispetto a una manifestazione sportiva che dovrebbe essere raccontare questo soprattutto a dei bambini. Ti dico un centinaio di tifosi della Fiorentina, oltre diciamo il prefiltraggio, addirittura qualcuno era salito su i cassonetti dei rifiuti per provocare queste, ripeto, 2 famiglie con donne e tanti bambini, semplicemente 2 famiglie, e al che sono intervenuti prima gli addetti insomma, della sicurezza della Fiorentina dicendo che noi non potevamo stare in questa zona, ma assolutamente non vero, siamo stati in diretta sempre da qui anche l'anno scorso con Marco Lombardi, addirittura oltre quel tendone viola dove c'è appunto l'ingresso allo spogliatoio e dove adesso non ci fanno accedere, e in più diciamo diciamo, siamo stati tutelati dalle forze dell'ordine che giustamente hanno ricordato agli organizzatori della Fiorentina che questa è una zona dove possiamo stare, chiaramente cercando di evitare qualsiasi contatto e problema, però c'è stato qualcuno insomma, da parte dell'organizzazione della Fiorentina che ha un po' esasperato i toni sia con noi che con qualche collega come Manuel Parlato che vedete alle mie spalle, insomma solite esasperazioni per una partita di calcio e purtroppo volevamo raccontare soltanto un 3-0 del Napoli con alcuni tifosi che come hai visto a un certo punto ho lasciato andare perché non posso mettere loro in difficoltà e la loro incolumità rispetto a tutto questo e nemmeno loro sono stati tutelati, tant'è vero che poi giustamente hanno preferito andare via il prima possibile. E niente, quindi questo è il post partita dal Franchi, gestito diciamo abbastanza male, però sono a tua disposizione per tutto. Sì, Manuel, visto che non abbiamo tifosi, anche perché ormai penso che di quel settore sono andati via tutti, parliamo un pochettino ovviamente di questo match e poi andremo a leggere anche le dichiarazioni dei tesserati. Ti dico soltanto che non sta parlando Conte, ma ha mandato il suo vice a parlare ai microfoni di DAZN, cercheremo di capire anche il perché. Ti chiedo, ti lascio prima però finire di ascoltare il... No, ti ascolto, okay. Adesso riprendo la cuffietta. Perfetto. È tutto storto. Ah, ok, perfetto. Si è scaricata la cuffietta e quindi giustamente per sentirmi ti avvicini al telefono. Ti faccio una domanda, così hai il modo e tempo di poterti anche riorganizzare un'altra volta. E ti chiedo, il Napoli di questa sera, Manuel, è il più bel Napoli visto in questa stagione?
superiore anche a quello del primo tempo di Genova, e se mettiamo da parte il secondo tempo di Genova è una partita e mezza che il Napoli sta facendo davvero molto bene. Ha chiuso, parliamo di Genova trasferta ovviamente, perché poi c'è stata la gara col Venezia che ha chiuso la stagione nel 2024, però a livello di trasferte primo tempo di Genova e partita di questa sera è sicuramente il più bel Napoli che abbiamo visto in questa stagione. Sì, Ciro, tra l'altro un Napoli cinico che veramente riesce, allora non so se è il più bello, perché di spezzoni di gare belle ne abbiamo visti, forse questa è stata la partita dove appunto il Napoli è stato più cinico ed è riuscito veramente a non concedere poco o nulla. Poi è chiaro, la Fiorentina ha avuto le sue occasioni perché la Fiorentina è una squadra vera, una squadra seria che ha tanti assi nel manico, ha tanti calciatori interessanti, soprattutto dal centrocampo in su, ed è una squadra sempre molto pericolosa, quindi è chiaro che questa partita nascondeva tante insidie, però io vedo un Napoli cinico, concreto, compatto, che veramente rischia il meno possibile, e poi è chiaro che davanti hai così calciatori di qualità, così tanti calciatori interessanti. Abbiamo parlato con le forze dell'ordine, siamo benissimo qui. Abbiamo parlato con le forze dell'ordine, siamo su marciapiede, stiamo lavorando, ci faccia lavorare, grazie. E quindi dicevo che appunto Neres con quel guizzo, McTominay, Anghissà che ha fatto veramente ottime giocate dal centrocampo in su, e poi ragazzi Lobotka va a un ritmo, riesce a recuperare palloni, veramente è un Napoli forte, al netto di 3 assenze ragazzi come Buongiorno, Neres e Kvaratskhelia, che è davvero importante. Cioè, le forze dell'ordine ci hanno detto di restare qua. Ma non siamo in uno stadio qua non siamo in uno stadio. Filtraggio vuol dire che stadio. Va bene. Questo è come veniamo trattati qui a Firenze, semplicemente stando in diretta e senza fare nulla, va benissimo così. Va benissimo così. Siamo in diretta a raccontare del problema. No, ma credo ci sia un problema con noi, perché fin quando stavamo lì era tutto tranquillo, poi sono arrivati i tifosi della Fiorentina a dare fastidio. Siamo benissimo qui. E quindi dicevo che appunto Neres ha sostituito benissimo Kvara, mancavano Politano e Buongiorno. È chiaro che Juan Jesus e Spinazzola non sono Buongiorno e Politano, però hanno fatto un'ottima partita, perché in questo momento un collettivo che funziona c'è. Conte ha fatto un lavoro strepitoso e in questo momento veramente questo Napoli è compatto. Poi al di là della manovra offensiva, che secondo me Ciro ha ampi margini di miglioramento, ma ampi, e secondo me lo sa anche Conte, però in questo momento veramente rischi poco, sei compatto, non fai errori, non commetti errori quando non hai la palla, e quando hai la palla rispetto al passato dove sì facciamo tanti fraseggi, tanti passaggi, una mole di passaggi infinita, però a volte c'era qualche errore di troppo che innescava il contropiede di turno. Oggi ne vediamo molto meno queste situazioni e vediamo un Napoli molto più compatto, che sbaglia sempre meno, è una squadra veramente interessante. Poi è chiaro, se tu mi dici è il miglior Napoli che abbiamo visto, forse sì anche al netto dell'avversario, però abbiamo visto ottimi Napoli anche in altri big match e soprattutto in trasferta. Sicuramente in trasferta forse si ha la sensazione che con spazi più aperti, con le squadre che comunque in casa come la Fiorentina tendono anche a provare a fare la partita, hai degli spazi e hai sicuramente qualche possibilità in più di creare occasioni nitide. Poi è chiaro che il Napoli è fatto anche per andare in contropiede, per creare quelle giocate che oggi hanno creato Neres e Lukaku. Vuoi intervenire? Vuoi intervenire? Tu sei tifoso del Napoli, entrambi, come vi chiamate? Alessio. Francesco. Allora ragazzi, tu come ti chiami? Thomas. Tifoso della Fiorentina. Forza, che si fa? Questi due oggi ti hanno fregato. So. È stata però una bella partita, secondo me a tratti anche equilibrata. Il Napoli è stato bravo ai punti, diciamo così. Sì, poi quando c'è giocatori come Neres. Forte, vero? Forte proprio. Oggi mancavano Lukaku, Politano, scusatemi, Kvara, Politano, Buongiorno. Dietro si sente Buongiorno, grande giocatore anche Buongiorno. Però dai, stiamo andando. Ci crediamo a quel sogno lì. Ma che è? Ci possiamo credere. Ci si crede sempre, ma si sta sempre in silenzio. Calma e sangue freddo. Chi ti è piaciuto di più stasera?
Vabbè, Neres è bravissimo, Anghissà ha guadagnato il rigore fondamentale perché abbiamo chiuso la partita. E poi vabbè, Lobotka è sempre il migliore in campo, secondo me. Da studio mi chiedevano, è il miglior Napoli di questa stagione in trasferta delle partite che abbiamo visto finora? Finora sì, anche perché vedendo i giocatori che hanno giocato mi aspettavo più Napoli in difesa che provava la ripartenza con Neres in velocità, invece con carattere siamo andati a vincerla attaccando pure, è stata una bella cosa. Senti, cosa manca dal mercato, vieni più qua così, cosa manca dal mercato per completare questa squadra e provare a vincere lo scudetto già quest'anno? Bella domanda, bella domanda. Sicuramente un bel terzino che può sostituire anche Di Lorenzo, non si può fare giustamente 38 partite. Sì. Oggi c'è stato questo problemino anche per Mattias Olivera che non ci voleva, non si sa ancora. Esatto, si toccava. Forza Napoli, sempre. Eccoli là. Grazie. Ciro, mi senti? Sì, ti sento, si era frizzato il collegamento, Manuel, però l'hai recuperato. Ci hanno salutato con un Forza Napoli. Abbiamo visto l'ennesimo trattamento che ti è stato riservato lì a Firenze. Io onestamente abbiamo mostrato tutto in diretta grazie al nostro operatore Fabio lì insieme a te, ma onestamente resto allibito per quello che hanno fatto. Poi, ma anche Ciro ma anche con quello che è stato detto, cioè tu sei lì a lavorare, non stai dando fastidio a nessuno, anzi è più pericoloso per quello che hanno creato più la posizione nella quale ti trovi adesso che non all'interno di questo recinto. Quindi va fatto un plauso agli addetti della Fiorentina, che tra l'altro hanno deciso loro per le forze dell'ordine che ti avevano invece lasciato lavorare all'interno. E infatti abbiamo fatto bene a mostrarvi tutto l'accaduto in diretta come sempre, ma infatti è assurdo preferire farci stare qui che lì dentro, che non davamo assolutamente nessun fastidio, chiaramente. Però va bene così, facciamo comunque il nostro lavoro sempre. Manuel, vogliamo dare i 4 migliori, uno per ruolo magari, del Napoli? Ovviamente in porta c'è solo Meret, ma ha fatto comunque un'ottima partita. Partiamo dalla difesa, a parte Meret, in difesa? Allora, in difesa ti dico la verità, mi sono piaciuti tutti, anche Juan Jesus secondo me ha fatto una partita molto intelligente, molto accorta. Sì, molto accorta, è stato veramente secondo me uno dei migliori del reparto difensivo, anche ad anticipare in qualche occasione Ken, che non è facilissimo, quindi secondo me forse oggi premierei proprio lui, perché Olivera e Di Lorenzo ormai sono due certezze di questo Napoli e stanno facendo un campionato incredibile, sono, mi passerete il termine, i soldatini di Conte, cioè quella tipologia di calciatori che Conte ama perché per duttilità, per applicazione, per carisma, perché sanno fare entrambe le fasi, veramente sono tra virgolette i soldatini di Antonio Conte. Rachmani lo conosciamo e è cresciuto anche lui in coppia con Juan Jesus, ne dicevamo sempre che la coppia rodata fosse quella con Buongiorno, oggi bene anche lui, però mi sento di premiare Juan Jesus e di dare ragione a Claudio Russo. Centrocampo. Centrocampo faccio fatica perché McTominay ha fatto una partita sontuosa, Lobotka è stato quasi perfetto nei recuperi, anche nel mettersi col corpo davanti all'avversario e conquistare qualche fallo quando la Fiorentina provava a ripartire. Poi c'è Anghissà che porta il 2-0 andandosi a conquistare il rigore, è all'interno del 3-0, fa una grande partita di fisicità, di sostanza in entrambe le fasi, quindi stiamo parlando di 3 ben oltre il 6,5, forse mi sento di premiare McTominay come migliore, a parte per il gol, ma perché veramente era ovunque, soprattutto nel primo tempo, non so se l'avete notato anche voi, quando il Napoli secondo me fondamentalmente era con 4-5-1 quando non aveva palla, perché era veramente soltanto Lukaku lasciato lì davanti con Neres e Spinazzola molto larghi e McTominay agiva da
mezzala, da seconda punta, da elemento di rottura, cioè veramente ha fatto qualsiasi cosa. E se andiamo a vedere i chilometri, tra poco ci sarà anche sicuramente il report della Serie A, andremo a vedere che veramente ha fatto tanti chilometri. Intanto lutto per Antonio Conte, per la scomparsa del piccolo tifoso Daniele, che poi ricorderete anche per quella dedica di Anghissà agli ultimi 2 gol che ha fatto, il piccolo tifoso a cui tutta la squadra era molto legata, purtroppo non ce l'ha fatta, e quindi ci uniamo anche noi al lutto del Napoli e di Conte, che ha preferito mandare Stellini alle conferenze. Stellini, che veramente era molto ai microfoni di DAZN, Manuel ha anche pianto sostanzialmente in lacrime, si è emozionato ovviamente per la scomparsa del piccolo tifoso del Napoli. Una vittoria che ovviamente la squadra dedica a lui. Sì, anche il vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha lasciato un messaggio attraverso il suo canale Instagram proprio per questo piccolo tifoso, Ciro, che dai ritiri era molto spesso con la squadra a bordo campo. In una delle gare di questa stagione vinte dal Napoli è andato con i calciatori sotto la curva quando a fine partita si va a festeggiare, insomma c'era un legame speciale. Vi basti pensare che Anghissà, che di certo non è quello che solitamente vediamo alla ribalta per momenti del genere, perché è molto riservato, ha scelto proprio di dedicare il gol a lui, e quindi questo vi fa capire il legame che c'era con tutta la squadra. Conte, Stellini, che quest'anno l'hanno vissuto più da vicino. Ci manca l'attacco, il tuo migliore. Ma l'attacco, ragazzi, Neres, cioè io capisco che in questo momento abbiamo fuori Kvara e Politano, quando rientreranno tutti e due sarà bello per Conte dover scegliere, perché in questo momento forse Kvara è quello più appannato dei 3 indubbiamente, però Kvara come lo tieni fuori, Neres come lo tiri fuori, Politano è fondamentale per quello che fa, voglio vedere quali saranno le scelte nelle prossime partite di Antonio Conte. In questo momento Neres è devastante, anche il primo gol si vince un rimpallo, ma ci va con tutta l'energia del mondo, poi lo vedo molto più applicato, è cresciuto nella fase difensiva, è un altro David Neres che sta prendendo tutti i frutti del lavoro che sta facendo con Antonio Conte, e si vede, possiamo dire che si vede assolutamente la crescita di questo calciatore, che era forte e non avevamo dubbi del fatto che fosse forte, ma adesso veramente sta dando il meglio di sé e lo si vede chiaramente. Su Romelu Lukaku c'è un dato Opta che rivela che dalla sua prima stagione in Serie A, 19-20, Romelu Lukaku ha collezionato 13 partite con gol e assist all'attivo. Quindi nessun giocatore, dice Opta, ci è riuscito più volte nel periodo, appunto, in questo periodo, nella massima competizione italiana. Multitasking, effettivamente è così, no, Manuel? C'è Romelu Lukaku per 13 volte messo a segno 7 gol con il calcio di rigore di oggi, ne ha fallito un altro nell'ultimo match con il Venezia, parato da Stankovic, e poi ha messo insieme 6 assist. Comunque, lo dicevamo nel prepartita, lo ripetiamo adesso, è un importante bottino, ci aspettavamo di più. Palato fine, anche dicevi tu in precedenza, Victor Osimhen ci si aspettava sempre di più anche da lui, però sostanzialmente quello che sta facendo il belga comincia ad essere importante. Sì, sono andato a vedere un po' le statistiche, a parte la hitmap che mostra come oggi rispetto ad altre gare sia stato molto più mobile e dinamico rispetto al solito, perché a guardare le mappe di gioco è stato sì molto centralmente, ma è venuto basso alle gare, a prendere palla, c'è una bella chiazza rossa sulla fascia destra all'altezza dell'area di rigore, quindi è un Lukaku che si è mosso, che ha provato ad andarsi a prendere la palla. È chiaro che
da lui ci si aspetta sempre tanto ed è normale che sia così, anche perché è fortemente attenzionato dai difensori avversari. È vero che, se devo dirti che mi convince in questo momento, non è che mi faccia impazzire come lui leghi con il resto della squadra. Può sicuramente migliorare, deve migliorare, anche oggi tanti errori in fase di possesso, quando doveva provare a coprire palla, ha fatto sportellate, sì, ma molte palle non è riuscito a tenerle, però è chiaro che fin quando segna, fin quando fa assist, fin quando si fa vedere in area di rigore con quella presenza e anche con il carattere con cui è andato di nuovo dal dischetto e ha segnato un gol comunque importante. Lukaku è questo, poi se vogliamo parlare di dati, 75% di possesso palla, 0 duelli vinti su 8 però, solo 2 su 4 fra quelli aerei. E poi 13 possessi persi, perché comunque sono numeri che testimoniano quel odi e tamo di cui stiamo parlando, perché fin quando segna e fa assist va benissimo, però per il resto della partita da lui ancora ci si aspetta qualcosa in più e secondo me può crescere e migliorare. Sicuramente dal punto di vista fisico lo vedo meglio, sicuramente lo vedo meglio dal punto di vista fisico, lo vedo in una forma maggiore in questo momento. Nel frattempo e tra pochissimo andiamo ovviamente, salutando poi tra un po' Manuel Guardasoli, a leggere tutte le dichiarazioni. Stanno parlando David Neres e Amir Rachmani. David Neres, c'è David Neres con la coppa in mano del migliore in campo. Ti sentivo parlare con qualcuno, Manuel? Sì, è un tifoso del Napoli che era in tribuna stampa, ha detto che preferisce non metterci la faccia, ma insomma l'ho visto, ha detto che ci manderà una mail per raccontare insomma quello che ha vissuto al gol del Napoli in tribuna al Franchi, insomma è un'altra testimonianza di questa serata. Purtroppo, un po' così. Manuel, Ha detto, io lo dicevo, mi dispiace perché poi te lo dicevo proprio prima della partita. Purtroppo lo stadio di Firenze, lo stadio di Verona, lo stadio di Bergamo, purtroppo sono degli anche Torino, sponda bianconera, perché quello che è successo adesso al Torino, allo stadio di Torino col Torino, è stata un'altra circostanza. Però questi stadi sono purtroppo stadi conosciuti da noi addetti ai lavori proprio per questo motivo. Nel frattempo penso che il pullman del Napoli stia lasciando, no, c'è un minivan nero. no, non ancora, però se ti prendi un secondo mi sposto e andiamo verso quella zona lì. Ok, vai, allora se riesci a prendere la linea giusto per un secondo. Prendo io la linea, così andiamo a leggere anche qualche dichiarazione e poi ti restituisco nuovamente la linea per vedere. Ma là ci sta però. Per vedere ovviamente. Eccolo qua, rientriamo negli studi di Calcio Napoli. Di Calcio Napoli 24. Allora, chiedo a Castoken, mi scrive. Non so cosa. Allora. Ah, ok, non so, allora, giro il messaggio alla regia. Vittorio, non so, però non penso sia un problema nostro, ma penso che sia più un problema di YouTube. I nostri amici a casa si parlano di qualcosa nella chat, non so a cosa si riferiscono in particolare, non so, vedi tu magari da questo punto di vista. Io invece vado a leggere le dichiarazioni dei tesserati. Allora, mi apro un po' le dichiarazioni per poter appunto darvi delucidazioni. Nel frattempo hanno parlato anche ai microfoni appunto di DAZN Rachmani e Davide Neres, quindi tra pochissimo andremo a leggere anche le loro di dichiarazioni. Spinazzola dice:
in conferenza stampa: volevamo mandare un forte abbraccio alla famiglia del piccolo Daniele che ci mancherà da morire, ci guarda da lassù, ci ha dato tanti insegnamenti. Quindi soltanto un saluto al piccolo Daniele, anche il cordoglio di Edoardo De Laurentiis: buon viaggio grande piccolo campione, hai lottato come un guerriero, scrive fino alla fine, scrive appunto anche Edo De Laurentiis. Allora, Sottil in conferenza dice: puoi pagare il prezzo contro squadre con individualità fortissime, se segniamo subito oppure viene convalidato il gol di Ken, cambia tutto. Bravi loro a sfruttare le occasioni, noi andiamo avanti, possiamo fare sicuramente meglio, i dettagli nel calcio cambiano tutto ed un episodio può cambiare le cose. Delle volte è così, ci sono periodi di grandi prestazioni e vittorie, gli avversari ci conoscono. Mantenere il livello, dice appunto Sottil, mantenere il livello delle vittorie consecutive è complicato, per mantenerlo non è uno schiocco di dita, ma ci vuole mentalità e tanto tempo, devi essere preparato a mantenere quel livello e noi lo stiamo alzando in questi ultimi 3 anni. Le altre si sono rinforzate a partire dal Napoli, ma noi siamo compatti e seguiamo il mister, è un momento che svolteremo. Sono contento di me e della squadra, anche nelle difficoltà stasera non c'è stato un momento in cui abbiamo mollato, abbiamo perso 0-3 ma alla fine all'ultimo ci abbiamo provato ed è un segnale importante. Accantoniamo una partita che nel calcio ci sta, domani andremo in campo e lavoreremo come sempre, dice Sottil in conferenza stampa. Allora, devo andare a prendere le dichiarazioni ovviamente degli altri tesserati. Partiamo da Stellini ai microfoni di DAZN. Dedichiamo la vittoria ad una persona speciale che ci ha lasciato, dice un segno importante che dimostra che i nostri ragazzi stanno lavorando bene, siamo orgogliosi e contenti di quello che stanno facendo. Non era immaginabile fare 44 punti, dice, in 19 gare, assenza di Conte, siamo felici della vittoria, ma abbiamo ricevuto un brutto colpo perdendo una persona vicina a tutto il Napoli, un piccolo bambino che ci ha lasciato questo pomeriggio, era malato, quindi ci stringiamo nel dolore della famiglia. Questo quello che appunto ha dichiarato Stellini ai microfoni di DAZN. Noi torniamo da Manuel Guardasole. Manuel. Eccomi, mi sono spostato nella zona dove dovrebbero uscire insomma le squadre, anche dovremmo riuscire a vedere passare il pullman, ma chiaramente non possiamo avvicinarci più di così, non ci fanno accedere alla zona dove potremmo mostrarveli come abbiamo sempre fatto anche a Firenze. E quindi anche fuori dallo stadio, cioè anche da lì non possiamo guardare. Cioè, Manuel. No, praticamente ti spiego quello che vedi alle mie spalle, se diciamo nella loro organizzazione è la zona di prefiltraggio per l'accesso allo stadio e quindi non è ritenuta zona dove possiamo stare, ma per esempio l'anno scorso con Marco Lombardi eravamo lì e abbiamo mostrato, sì. Tra l'altro potete vederlo su YouTube andando a ripescare la diretta dell'anno scorso, quello che era l'accesso agli spogliatoi, insomma l'uscita del Napoli, anche perché, ripeto, siamo professionisti del settore e lavoriamo, non è che stiamo lì per lanciare lattine contro il pullman delle squadre, quindi è tutto abbastanza così. Mentre c'è Caprile, vediamo se riusciamo a mostrarlo che sta facendo una foto, sì, con un tifoso. Caprile che Eccolo, potrebbe anche lasciare che... Napoli. Sì. Potrebbe... Sta parlando con qualche amico, Caprile che... Sì, con un amico qui. Caprile che diciamo potrebbe andare a Cagliari con Scuffet. Sì. Si è girato di spalle perché stava pallottando con l'amico, si è accorto ovviamente delle nostre telecamere e si è girato di spalle. Manuel, possiamo dire che finalmente quello visto stasera è il Napoli di Conte? Sì, è sicuramente il Napoli di Conte. Ti racconto, Ciro, credo non l'abbiamo mostrato neanche da zona perché stavamo seguendo la partita allo stadio, fra le poche note liete ci sono i monitor della TV e abbiamo visto insomma quelle che erano le immagini live, non credo le abbiano mostrate in diretta, non so se nel post partita avete avuto modo di vederle, ma l'esultanza di Conte
con Simeone era pronto per fare il cambio, al 3-0 abbraccia i ragazzi in un modo incredibile e si lascia dare una esultanza rabbiosa Antonio Conte al gol del 3-0 di chi veramente crede in quello che sta facendo. E ti racconto un altro momento sintomatico di quello che è Antonio Conte che stiamo vivendo in questo periodo. Sull'1-0 Lukaku era in difficoltà, qualche errore, arriva poi il 2-0 e nonostante il 2-0 chiede subito a Simeone di prepararsi, e quando Simeone temporeggia nel prepararsi lui torna lì e fa: Giovanni, muoviti, e va lì in pressione su Simeone, nonostante il risultato fosse ancora di 2-0. Simeone, mentre si prepara, arriva il gol del 3-0 e lo stesso Simeone si ritrova in questo abbraccio caloroso proprio con Antonio Conte. Insomma, se mi chiedi che Napoli di Conte stiamo vedendo sicuramente un Conte che sta dando la sua mentalità a questa squadra, e si vede, si percepisce, perché questa squadra non molla mai, è sempre lucida, perché poi questo è un aspetto da non sottovalutare. Questa squadra riesce ad essere lucida in ogni situazione, in ogni frangente della partita, in ogni momento particolare della partita, e riesce a restare sempre dentro la partita. È il Napoli di Conte, stiamo vedendo sempre più il Napoli di Conte. Poi Ciro può piacere, può non piacere, perché io ricordo anche critiche al Napoli di Spalletti prima di quella cavalcata e di quel cammino dalla Champions League in poi, che poi ha reso tutti contenti del Napoli di Spalletti. Però inizialmente anche per il Napoli di Spalletti c'erano delle critiche. Certo, quello di Conte è molto diverso, può piacere, può non piacere, però è sicuramente il Napoli di Conte, cioè, è veramente chiaro ed evidente. Andiamo a vedere che cosa ha dichiarato ai microfoni di DAZN Amir Rachmani. Dice: abbiamo fatto una grande partita, siamo entrati bene anche se mancava l'ultimo passaggio, nella ripresa poi abbiamo migliorato ancora chiudendo la gara, merito di squadra dell'allenatore, ci muoviamo di più perché tutti cercano la palla in profondità ed ognuno può essere utile in avanti. 11° clean sheet, segnale per lo scudetto è presto, siamo a metà stagione, pensiamo alla prossima gara perché ce ne sono ancora tante da vincere. Ecco Manuel, 11° clean sheet da non sottovalutare, ma 11° clean sheet anche merito e soprattutto merito di Alex Meret, ormai vicino al rinnovo con il Napoli. Sì, Alex Meret che anche oggi si è reso protagonista di una parata veramente importante in un momento particolare della partita, e quindi è sicuramente un portiere che si sta meritando la fiducia. È chiaro che ancora in certi frangenti, quando arriva palla fra i piedi e è in quella situazione di rischio, certo non è nelle sue corde Ciro, però secondo me anche in quello è cresciuto molto, è maturato. Oggi in questo momento Meret è al centro del progetto del Napoli di Conte, quindi rispetto a quello che quest'estate avevamo detto e raccontato della situazione di Meret, del rinnovo eccetera, in questo momento è molto più integrato a quello che è il progetto del Napoli di Conte, e credo che anche Conte si sia poi convinto, perché poi un rinnovo al portiere non lo fai se non c'è appunto la volontà di Conte di metterlo al centro del progetto. Allora Manuel, vediamo se Ciro, aspetta un secondo, sì. ti rubo un secondo, venite, uno di qua, uno di là, i vostri nomi? Saba. Isidoro. Tifosi del Napoli? Assolutamente sì. Con questa sciarpa però sì, ma ti perché sei mimetizzato? Io mi mimetizzo ogni trasferta, soprattutto quando sono vietate, perché sono residente in Campania, quindi lancio il messaggio. Va allora, bene? Fai benissimo a lanciare i due messaggi e lanciamo un messaggio a Conte. Ci crediamo, perché Conte gioca un po' a nascondino, fa bene? Lui gioca a nascondino, fa bene, noi no, perché noi siamo tifosi e il tifoso deve assolutamente sognare ed è giusto così. Oggettivamente, sono sincero, secondo me
l'Inter, forse anche l'Atalanta, dobbiamo dimostrare se abbiamo qualcosa in più di loro. Non ne sono ancora convintissimo, però sono comunque felicissimo perché veniamo dallo scorso anno, Conte lo ripete, lo ricorda, che abbiamo sofferto tanto. Quindi dopo Verona, anche io sono filo Conte, dopo Verona essere qui a questo punto sono già contento, poi è tutto in più. Diciamo che l'anno scorso ce la siamo vista brutta, quindi ora ci andiamo con i piedi di piombo. Dal mercato cosa dobbiamo aspettarci o cosa vorresti per puntellare una rosa, per dire ok, se facciamo questi 2 o 3 colpi, ora dico numeri a caso, possiamo veramente lottare, come diceva il tuo amico, con... In realtà ne parlavo anche con il mio Atalanta, amico Inter. prima, assolutamente. La rosa è bella ampia dell'Inter, Sì. ha 2 squadre, Sì. assolutamente. Noi combattiamo con il nostro piccolo. Ne parlavo prima con Sabatino, stiamo parlando di Juan Jesus dallo scorso anno, ha fatto 2 belle partite, oggi ha coperto bene su Ken, che è un giocatore fortissimo, però una buona sostituzione sarebbe anche Danilo dalla Juventus, male non farebbe. Oliveira inizialmente è iniziato male, però anche oggi, anche ieri, anche la scorsa partita a me è piaciuto, però se arriva qualcun altro ben venga. Intanto chiedo a Fabio di monitorare, probabilmente fra poco passerà al Napoli, anche se Caprita credo sia ancora lì, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Ragazzi, chi vi è piaciuto di più oggi? Perché noi abbiamo dato voti comunque alti, perché il Napoli è solido, è cinico, è spietato. Questa è la nostra forza, essere compatti, essere aggressivi. Diciamo mi sono piaciuti un po' tutti, sicuramente anche Issa sta dando continuità di qualità. McTominay... c'è poco da dire, anzi c'è qualcosa da dire, perché piace a quasi tutti. Perché dico quasi? Perché erroneamente qualche vostro collega lo ha paragonato ad Hamsik, cosa assolutamente non vera, ovvero c'è l'inserimento, c'è il gollettino, ma sul piano tecnico sono 2 calciatori diversi. Lui è il classico calciatore che nessun allenatore può fare a meno, sempre presente, basta vedere i suoi chilometri, sono sempre un paio più di tutti. Un pista moderno, completamente diverso da Hamsik, che era qualità pura. E ribadisco, voglio dare un merito, come ha detto il mio amico, a Juan Jesus, ottima prestazione. Soprattutto poi nell'andare molto spesso anche ad anticipare, che non è mai facile. Per te, oltre Juan Jesus, chi... Oltre Juan Jesus, a me ovviamente Lobotka è indiscutibile, vedo molto meglio Romelu Lukaku. Lo vedo molto più cinico, poggia la palla alle mezzale rispetto a prima, riesce a coprire meglio palla, anche qualche allungo sulle fasce, lo vedo bene, sperando che ritorna il Romelu Lukaku di una volta. Va. Ragazzi, io vi ringrazio, quindi il desiderio del 2025 mi sembra chiaro. Non lo diciamo, però rivogliamo le trasferte della Champions, assolutamente. Almeno quello. Poi chissà, poi viaggiare in Europa. Grazie mille ragazzi, grazie. Eccomi Ciro. Sì, Manuel, stavo dicendo, volevo leggere le dichiarazioni di David Neres, che dice: sono molto felice, è stata una grande vittoria, abbiamo disputato una gara, nel primo tempo potevamo fare qualcosa di più e poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, trovando i 2 gol che ci hanno regalato la vittoria. Feeling con Lukaku, cerchiamo di lavorare e giocare insieme, lavoriamo insieme, è ovvio, perché siamo compagni di squadra, ride, questo ci rende forti, lui è un calciatore fortissimo. Manuel, ci sono state delle giocate tra David Neres e Romelu Lukaku davvero molto belle, cioè i due si sono trovati alla perfezione. Allora sì, Ciro, Neres è bravo, esatto, proprio in quello, come dicevi tu, a quello sprint che Politano ha meno e anche Kvara a meno, quindi quando Lukaku ti dà quella palla filtrante o alle sue spalle, sai, quando è spalle alla porta, o quando trova il guizzo giusto anche centralmente, Neres è più bravo a buttarsi dentro il campo e a quello sprint, per cui se anche la palla è un po' lunga ci può arrivare prima dell'avversario. Kvara e Politano ce l'hanno meno, non è che non ce l'hanno, perché comunque triangolano, cercano questa soluzione. Poi è vero anche che è cresciuto Lukaku, quindi è conseguenziale poi il fatto che si trovi anche così bene in questo momento con David Neres, perché è cresciuto tanto Lukaku e quindi di conseguenza vengono meglio e più facili queste giocate, che il Napoli sta cercando di più. Stasera io ho notato, soprattutto nel primo tempo, quando la partita era ancora un po' bloccata tra virgolette, che molto spesso cercavano quella triangolazione nello stretto anche centralmente, perché
nelle partite precedenti troppo avevamo insistito sulla palla sulla fascia, ora il cross, ora rientrare sul piede forte, che però poi ti rendono comunque un po' prevedibile. Mentre questa sera abbiamo provato più spesso quel tipo di giocata lì, ovvero andare con triangolazioni nello stretto rapide, sfruttando Lukaku, ma sfruttando anche McTominay, che l'ha fatto spesso, Anghissà ci prova, e quindi sì, è una giocata che con Neres e Lukaku va a nozze, ma che secondo me vedremo sempre più spesso quando chiaramente Lukaku è sempre più integrato ed sta sempre meglio fisicamente, perché poi tutto passa da lì. Quando è spalle alla porta, in questo momento io vedo che ancora fa fatica a vincere i duelli, e i numeri di cui abbiamo parlato prima, i 13 palloni persi, i 0 duelli a terra vinti su 8 lo testimoniano, però al tempo stesso quelle triangolazioni, quelle giocate nello stretto, quei filtranti che lui sa mettere sono un'arma in più di questo Napoli, che poi fa di necessità virtù, perché dobbiamo metterci in testa che l'attaccante Lukaku è diverso da Osimhen, è ancora più diverso da Mertens, Higuain, Cavani andando a ritroso, e quindi serve semplicemente un gioco leggermente diverso da quello a cui siamo abituati, ed era abituata anche la squadra, perché poi buona parte di questa rosa è quella lì. Ci sono le dichiarazioni di Spinazzola ai microfoni di DAZN, parla anche di mercato, le andiamo a leggere. Non è semplice per noi festeggiare stasera, la dedico ovviamente alla famiglia del piccolo Daniele. La mia prestazione penso che sto molto bene fisicamente, poi è normale che se giochi poco fai fatica ad entrare nei meccanismi perché ti mancano sicurezza e ritmo ogni partita. Voci di mercato? C'è stato un interessamento della Fiorentina per capire la mia situazione. Io però mi alleno bene e forte per il Napoli. Finché sarò qui darò tutto per il Napoli. Volevamo mandare un messaggio forte, sicuramente abbiamo consapevolezza anche prima di questa vittoria, era molto importante vincere proprio per mandare questo messaggio. Manuel, quindi conferma Spinazzola, la Fiorentina ci pensa a lui e quello scambio con Biraghi ovviamente resta in piedi. Sì, è qualcosa che esiste, è concreto, resta in piedi. È chiaro che adesso vanno valutate tante cose, perché poi quando c'è il mercato aperto ma al tempo stesso si gioca, vedi, ci sono le complicazioni alla Mati Olivera, sì, poi ti fanno fare dei ragionamenti, oppure penso a stasera, a quando si fa male a Meret, che in un secondo potresti bloccare tutto e non fare più Capri le scoffette. Per fare un esempio, quindi quando poi il mercato è aperto ci sono tante variabili. Per esempio nella ripresa Raspadori si è riscaldato praticamente dal 45esimo a quando è entrato, a un certo punto non ne poteva più di riscaldarsi e non entrare, quindi in questo periodo poi anche nella testa di alcuni calciatori o di alcuni singoli si vanno a innescare tanti meccanismi, tanti ragionamenti che magari durante un altro periodo della stagione non fai, perché Raspadori è sempre uno pacato, però magari in un momento dove la società, Conte, gli dicono no, ma stai qua perché sei utile alla causa, avremo bisogno di te, resta, eccetera, e poi sul 3-0 ancora non sei entrato, e con due assenze come qua Politano è chiaro che questo incide. Non andiamo troppo lontani dalla realtà nel dire che Raspadori poteva essere infastidito dal mancato utilizzo e dal mancato ingresso prima, anche in una gara dove appunto mancano due come Kvara e Politano, quindi questo, allargando un po' il discorso, per Spinazzola può valere per Raspadori stesso, si fanno delle valutazioni, si capirà, perché poi se si deve cambiare tanto per cambiare, a quel punto meglio evitare, perché Spinazzola l'ha avuto 6 mesi a disposizione, cioè hai lavorato, fatto i ritiri, e lo conosci, Biraghi non sai che Biraghi ti arriva, fondamentalmente è quello, quindi ci sono valutazioni ruolo per ruolo, e quindi da capire, però Spinazzola che lo ammette è un'ammissione del fatto che quest'idea, questo sondaggio fatto da entrambe le squadre sia qualcosa in più di un sondaggio, perché chiaramente entrambe le squadre avranno sicuramente approfondito la cosa al punto da chiedere la disponibilità ai due calciatori, quindi lo Spinazzola ammette, come diciamo è anche a volte ovvio che sia, però sai, siamo abituati a un mondo del calcio dove i calciatori quasi zero, i procuratori sempre meno, ammettono e confermano queste situazioni qui. Allora andiamo a leggere anche le dichiarazioni di Stellini in conferenza stampa.
Successo importante per il valore dell'avversario, giocavamo su un campo difficile contro una squadra forte, con una rosa ampia, poi avevamo qualche assenza, volevamo dimostrare che i nostri ragazzi ci seguono costantemente ed è importante perché siamo contenti e vogliamo ringraziare tutto il gruppo di lavoro. Ci portiamo grande energia da questa vittoria, i ragazzi devono essere orgogliosi di quanto fatto finora, hanno giocato una grande partita anche quelli che hanno giocato meno da grande valore, ma la strada è ancora lunga. Noi eravamo consapevoli di venire a Napoli per costruire qualcosa di importante, i ragazzi dal primo giorno hanno dimostrato disponibilità, voglia di tornare ai livelli a cui il Napoli era abituato, abbiamo preso una squadra e la stiamo guidando. La partita di oggi lo dimostra. Spinazzola ala, noi abbiamo tanti giocatori, non avendo tante partite non è facile farli ruotare e utilizzarli tutti, bisogna fare i complimenti a lui, a Juan Jesus, a Raspadori, a Rafa Marin che non ha ancora esordito, ogni giorno lavorano per migliorarsi. Spinazzola ala non era una novità, noi crediamo in tutti i giocatori e i compiti che gli diamo vengono svolti alla grande. Tutte queste cose ci riempiono d'orgoglio. Manuel, 2 nomi, Spinazzola, ma ne abbiamo parlato anche abbondantemente, l'altro è Rafa Marin, che ancora non ha debuttato. Nel frattempo però credo si sia frizzato il collegamento con... no, eccoli qua. Mi vedi? Qua. Sì, adesso sì. Mi vedi? Adesso sì. Ok. Dicevamo sì, allora di... Rafa Marin sicuramente... Sì, credo sia quello maggiormente indiziato in questo momento a lasciare in difesa, perché se decidi di prendere un quarto centrale in questo momento mandi in prestito Rafa Marin e Juan Jesus è integrato, lo tieni, è utilizzato da Conte, è la terza scelta, è subito dietro alla coppia Buongiorno Rachmani. Io credo sia un'amabile bugia che Conte abbia detto quando dice ma nel gioco delle coppie Juan Jesus è dietro Buongiorno, Rafa Marin dietro Rachmani. Io credo che a parti invertite, non abbiamo la controprova, ma si fosse fatto male Rachmani, io credo che avremmo visto comunque Juan Jesus al fianco di Buongiorno. In questo momento, al netto di quello che hanno dimostrato i due, quello che ha dimostrato Conte, che l'ha praticamente schierato soltanto in Coppa Italia. Per questo motivo io credo che sia l'indiziato principale in difesa a lasciare, ma ripeto, solo nel momento in cui il Napoli ha dal mercato un'idea concreta, vera, seria, che ritiene possa accrescere il valore della rosa attuale, senza dimenticare, Ciro, che sì le rotazioni, sì gli infortuni che possono avvenire, ma il Napoli da qui alla fine ha solo le partite di campionato, ha solo una partita a settimana, quindi è anche difficile convincere calciatori ad entrare in questa rosa sapendo che comunque lo spazio che devono ritagliarsi è veramente poco. Cioè io faccio l'esempio di Danilo, che tutti vorrebbero assolutamente, ma Danilo dovrebbe lasciare in questo momento la panchina della Juventus, perché con Thiago Motta non sta giocando, per andare in panchina al Napoli, perché in questo momento quando rientra Buongiorno la coppia Buongiorno-Rachmani non si tocca. Poi dovremmo vedere nel momento in cui Danilo si allena con Conte, passa un mese e lo ritiene più pronto di Juan Jesus, se appunto viene un raffreddore o una squalifica a uno fra Buongiorno e Rachmani, chi sarebbe stato schierato e chi verrebbe schierato fra appunto Juan Jesus e Danilo. Ma siamo ai se e siamo al fatto che Buongiorno rientra spero entro gennaio, insomma nelle prossime settimane, e se non ha un raffreddore fino a maggio le gioca tutte. Questo vale un po' per tutti i ruoli. Ora per esempio si fa male Olivera, si apre uno spiraglio per Spinazzola che magari può anche pensare di non andare via, e questo vale per molti calciatori, mentre per quanto riguarda Rafa Marin mi sembra abbastanza evidente che non troverà spazio in questa stagione del Napoli. Non so quanto abbia inciso, perché molti ce lo chiedono spesso a microfoni spenti, ma anche quando siamo in diretta, ma ha inciso il doppio valore di riscatto, il fatto che il Real avesse una recompra e il Napoli avesse a sua volta una recompra? Io credo di no, credo che se Rafa Marin avesse mostrato a Conte di essere già pronto per giocare titolare nel Napoli, Conte non si sarebbe fatto alcun tipo di problema. Credo semplicemente che in questo momento parta dietro per molte ragioni, e poi il Napoli non dimentichiamo che ha cambiato modulo, perché in estate nei ritiri quando giocavamo a 3 Rafa Marin chiaramente nelle amichevoli, poi dopo l'abbiamo visto poco o nulla,
da braccetto destro, diciamo, alle spalle di Di Lorenzo esisteva, era un'idea di Conte fino a quel momento. Poi abbiamo cambiato modulo e nel gioco delle coppie è diventato, tra virgolette, il quarto. Intanto ti posso dire, il problema per Olivera, trauma contusivo al polpaccio. Questo è quello che ci arriva dal Napoli, quindi per quanto riguarda Mattias Olivera, trauma contusivo al polpaccio. E poi chiaramente tutte le valutazioni del caso verranno fatte nelle prossime ore in casa Napoli a Castelvolturno. Però possiamo dare una notizia per quanto riguarda l'infortunio, il problemino di stasera di Mattias Olivera. Trattasi, per comunicato appena arrivatoci dalla SSC Napoli, di trauma contusivo al polpaccio. Sostanzialmente, da quello che dice il comunicato, una botta, e speriamo che possa essere una botta. Manuel, il Napoli dello scorso campionato finisce al 10° posto, 38 partite, 53 punti. Il Napoli di questo campionato, al termine del girone d'andata, perché oggi era ovviamente l'ultima del girone d'andata, 19ª giornata, chiude in testa alla classifica con 44 punti. Ecco Manuel, è un cambio radicale. Napoli che con Conte ha cambiato marcia. Ora è vero, ha ragione Antonio Conte, no? Quando dice bisogna costruire pian pianino, però è così. Sì, assolutamente. Io tra l'altro c'era un dato che avevo letto in settimana, adesso chiaramente io con i numeri faccio molta fatica se non li ho sotto mano, ma chiaramente questa partenza è stata veramente importante, trascurando il fatto, Ciro, che siamo alla prima stagione con un nuovo allenatore. Il Napoli è partito veramente forte e secondo me i punti poi vanno pesati di campionato in campionato, perché questo è un campionato molto competitivo. C'è secondo me un lato destro della classifica che veramente fa fatica ed è di livello nettamente inferiore al lato sinistro della classifica, ma nel lato sinistro della classifica tutte le partite sono veramente complicate. Cioè, affrontare la Fiorentina al Franchi qua con l'entusiasmo di questo stadio, l'atmosfera che abbiamo vissuto oggi, al di là di quello che accade fuori, ma credetemi che dentro c'è una pressione anche sull'arbitro su ogni singolo episodio di intervento veramente molto forte. Quindi questi punti che il Napoli ha fatto vanno anche pesati, non dimenticando che il Napoli è andato a Torino che stava iniziando un percorso, ha strappato quello 0-0 dove secondo me poteva anche vincere se avesse usato un po' di più, però per Conte in quel momento era importante non perdere e proseguire quel discorso, quel momento del Napoli che era in crescita. Poi ha fatto ottime prestazioni, grandi vittorie. Sì, il neo è quella partita con l'Atalanta, ma che in un campionato ci può stare, può capitare senz'altro, quindi ce lo prendiamo così come questo campionato e questo inizio, che però è di assoluto livello. Conte secondo me fa bene a ricordare da dove siamo partiti, perché è giusto dalla sua posizione, lui che arriva e doveva mettere insieme i cocci di un vaso demolito, non distrutto, è giusto che lui sottolinei da dove è partito e dove è oggi, perché c'è tanto merito di Antonio Conte e non lo diciamo per retorica o perché per timore reverenziale rispetto ad un allenatore che sicuramente ha detto la sua in questo mondo calcistico, ma veramente Conte ha inciso tanto in questo inizio stagione del Napoli, in quella che è stata la mentalità inculcata a questa squadra. Se anche pensiamo alla prima di campionato, alla gara di Verona, come il Napoli è riuscito a svoltare dopo quella delusione, noi con un altro allenatore, ma senza fare nomi perché non avremmo la controprova, avremmo rischiato di finire e di immetterci in un altro tunnel pericoloso come quello della scorsa stagione. Invece Conte è stato bravissimo, tutto il suo staff, un lavoro incredibile. Secondo me è giusto sottolinearne i meriti, assolutamente, perché ne sono veramente tanti e quindi è corretto che a Conte venga dato quel che è di Conte, però è giusto che Conte dalla sua dica: a me l'obiettivo che è stato comunicato per questa prima stagione di questo triennio, di questo progetto, è arrivare in Champions. Poi è chiaro che lui ora punta a fare più punti possibili, perché più punti fai adesso e meno dovrai farne quando peseranno tanto e ogni partita sarà decisiva nello scontro e negli scontri per un posto in Champions, perché
ripeto, le squadre sono tante, secondo me tante di ottimo livello, perché la Juventus è in difficoltà, il Milan è stato per tanto tempo in difficoltà, la Roma è stata per tanto tempo in difficoltà e adesso è in crescita con il nuovo allenatore, poi ci sono la Lazio, c'è la Fiorentina, c'è l'Inter, c'è l'Atalanta, c'è il Napoli, cioè ci sono tante squadre in lotta per quelle posizioni, il Bologna è in crescita, quindi il conto è fa facile. bene Conte. Il conto è facile. La proiezione, il Napoli ha 44 punti. La proiezione, se fa gli stessi 44 punti, arriva a 88. Lo scorso anno, con 88 punti, avresti fatto il secondo posto alle spalle dell'Inter, che poi ha chiuso con 94. Cioè, il secondo posto del Milan dell'anno scorso è stato a 75. Cioè, la proiezione non porta solo il Napoli in Champions League, ma porta effettivamente, è un dato di fatto, il Napoli lassù a lottare per quel traguardo. Poi lo vogliamo dire, non lo vogliamo dire, aspettiamo e vediamo che cosa accadrà, ma nel frattempo è il Napoli che c'è lì. Noi andiamo a leggere, Manuel, facciamo in questo modo, visto che da quello che mi dici sta per uscire il pullman del Napoli. Ci sono le dichiarazioni di Palladino, che non abbiamo ancora letto, e che andiamo a leggere subito. In conferenza stampa ha detto: devo fare i complimenti al Napoli, a solidità, cinismo, grandi individualità che hanno sfruttato ogni errore nostro. Dobbiamo prendere esempio, si cresce anche così. Il piano gara era giusto, abbiamo approcciato bene, ho visto una squadra con grandi motivazioni. Nella fase centrale loro hanno avuto più possesso palla, abbiamo concesso poco, ma siamo mancati nella riconquista del pallone. Siamo andati verticali e la perdavamo. Dobbiamo lavorarci su. Siamo una squadra giovane e partite del genere ci aiuteranno. Poi ai microfoni di DAZN dice: degli arbitri non parlo, voglio fare i complimenti al Napoli che ha meritato la vittoria, cinico ci ha castigato, siamo partiti bene, poi loro hanno preso il pallino del gioco, nel secondo tempo dispiace aver concesso il rigore e il terzo gol che ci hanno un po' tagliato le gambe. Gli errori fanno crescere, solo sbagliando si può analizzare per lavorare meglio. Quindi Manuel, sostanzialmente, poi ai microfoni di DAZN, Palladino si è ripetuto, fa i complimenti al Napoli che appunto porta a casa quindi il punteggio. Vedo che si muove qualcosa alle tue spalle, un po' di macchine dei carabinieri, non penso che vogliano farti spostare ancora, anche perché non sono stati loro a farti spostare, però qualcosa eppur si muove. No, non sono stati loro, anzi loro ci hanno aiutato. Mi verrebbe da dire, nel mezzo del cammino della nostra trasferta. Ti do una notizia, nel senso, per quanto possa valere per te, però magari per i nostri telespettatori è interessante. Napoli che non resterà qui per la notte, ma ha già un treno charter che li aspetta per rientrare subito dopo la partita a Napoli, quindi da Firenze partiranno subito dopo direzione Napoli in treno charter, quindi il Napoli non passerà la notte qui. Resto veramente qualche minuto per capire se stanno la stazione uscendo è proprio lì vicino, tra l'altro, quindi vanno a piedi alla stazione. Ecco, sì, stanno uscendo, quindi li vedo un gruppetto uscire, quindi credo che a breve dovrebbe uscire anche il pullman. Vi aggiorno veramente a secondi, però insomma abbiamo provato a raccontarvi tutto nonostante le difficoltà, visto che di solito eravamo al di là di questa recensione, quindi potevamo mostrarvi più nel dettaglio quello che avveniva, però siamo comunque qui, proviamo a raccontarvi questa gara fino alla fine, non dimenticando, ragazzi, che il Napoli ha vinto 3-0 a Firenze e non era per niente facile, per niente scontato. Anzi, credo che prima di questa gara erano tanti dubbi e insomma le difficoltà, le insidie che nascondeva questa gara. Il Napoli secondo me è stato molto molto bravo a portarla a casa con grandissima convinzione. Allora, sto vedendo ovviamente sul nostro portale di riferimento calcionapoli24.it se ci sono altre dichiarazioni di tesserati. No, c'è però un tweet di Matteo Politano: 3 punti importanti in un giorno difficile per tutti noi, oggi ci ha lasciato il piccolo Daniele, questa vittoria è per lui e ogni pensiero
e per la sua famiglia, quindi anche Matteo Politano si stringe nel dolore appunto della famiglia del piccolo Daniele, tifoso del Napoli, purtroppo scomparso nel pomeriggio. A momenti il pullman del Napoli lascerà appunto l'Artemio Franchi di Firenze per sostanzialmente 400-500 metri lì da dove si trova Manuel Guardasole, c'è la stazione che porterà poi in un treno charter gli azzurri subito a Napoli nel giro di 4 ore più o meno, e poi noi ovviamente andremo a salutarci perché Manuel si freddano le pizze. Sì, sono gelida qui, no, non immagini, io sto soffrendo in silenzio, ma qui fa veramente tanto freddo, però resistiamo per mostrarvi anche l'uscita del pullman, però altrimenti Ciro, se state per chiudere chiudiamo e poi vi inoltriamo le immagini anche tramite il nostro sito senza alcun tipo di problema, tanto siamo qui anche se, ripeto, dalla visuale che ho mi dispiace ma non riesco a vedere all'interno qual è la situazione, quindi butto un occhio lì oltre l'ostacolo ma non riesco ad avere una visuale chiara di quello che è l'ingresso degli spogliatoi. Vogliamo provare con il nostro Fabio, magari con la telecamera zoomando un po'? È lontanissimo. O ti spostano, ti mandano via da lì perché è zoomato. No, ti spiego, è un tunnel che scende giù, quindi da questa visuale è impossibile vedere sotto, diciamo così. Quindi Caprile si è fatto un bel viaggetto per giungere lì accanto a te. Allora, a proposito di Elia Caprile... Sì, poi è andato via, quindi credo abbia raggiunto il gruppo. Lo abbiamo detto anche quando Caprile era lì vicino a te. Ormai è fatta, più o meno dovrebbe essere fatto questo scambio con il Cagliari. Scuffet diventerà il vice Meret, almeno fino al termine della stagione, e Caprile andrà a giocare invece a Cagliari. Per quanto riguarda Spinazzola, lo ha detto lui stesso, calciatore è stato, diciamo, c'è stato questo avvicinamento della Fiorentina, questa ipotesi di scambio con Biraghi, un calciatore che al Napoli piace. Biraghi fa parte della scuderia Giuffredi, lo abbiamo detto tante volte. Un altro della scuderia Giuffredi, che è Foloruscio, potrebbe andare appunto anche lui a Firenze. Prestito con riscatto fissato, Manuel, a 9 milioni di euro. Ora, Foloruscio lì non c'era, Spinazzola sul pullman c'è salito, al momento non restano a Firenze, vengono giù a Napoli, poi si vedrà. Sì, sicuramente Foloruscio allunga il collo, magari vedi se c'è Biraghi nel pullman. Sicuramente è quello più vicino alla Dio. Eccolo, intanto credo ci siamo, credo che ci siamo per l'uscita del Napoli. Sì, dicevamo di Caprile. Caprile sicuramente questo scambio è in piedi. Io non so a che punto siamo, se siamo davvero alla chiusura, e ripeto, credo che ci siano valutazioni in corso da entrambe le parti. Però adesso commentiamo le immagini. Sta uscendo il pullman del Napoli. Lo stiamo vedendo dalle immagini. Pullman del Napoli. Sì, pullman del Napoli che lascia Firenze e lo stadio Artemio Franchi con i 3 punti dopo il 3-0. Ci sono un po' anche di tifosi affacciati qui al primo piano a vedere il passaggio del pullman del Napoli. Carina questa immagine. Il pullman del Napoli che va via fra gli applausi di questi tifosi, e c'è un tifoso che dice salutate la capolista. Ecco il pullman del Napoli che va via, e vi do una notizia perché appunto il Napoli possiamo mostrarli, eccoli lì sul balcone a festeggiare il Napoli e i 3 punti e la vittoria per 3-0. E chiudo dicendoti appunto che il Napoli in treno charter lascerà adesso Firenze direttamente e farà rientro a Napoli. Direi, Ciro, che abbiamo veramente raccontato tutto. Sì. E ringrazio Fabio Giulianelli che mi ha assistito anche in quella situazione di caos, ed è stato lucidissimo come sempre. E niente, da Firenze è tutto. Grazie Manuel, un saluto a te e un saluto a Fabio. Grazie a voi, buona serata.
E allora ringraziamo Manuel Guardasole e Fabio Giulianelli da Firenze. Noi siamo giunti in chiusura, non mi resta che ringraziare tutti quanti voi che ci avete seguito sul canale 79 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso il nostro canale YouTube. Come sempre siete stati in tantissimi anche oggi, continuate a farlo, continuate a seguirci, like alle nostre dirette, attivate la campanellina, iscrivetevi al nostro canale, lasciate i vostri messaggi, insomma seguiteci come avete sempre fatto su calcionapoli24.it, tutte le notizie ovviamente e anche oltre. Un ringraziamento va ovviamente agli ospiti che abbiamo avuto quest'oggi qui all'interno degli studi di Calcio Napoli 24 e anche ovviamente in collegamento. Lasciatemi salutare quell'omino lì di Vittorio Bernardo in cabina di regia. Da Ciro Novellino è tutto, appuntamento alla prossima, ciao!